Buongiorno a tutti e grazie di essere presenti qui sia di persona che ringrazio tutte le persone che si sono collegate da remoto. Oggi c'è il final meeting di un progetto europeo del programma Italia-Austria al quale abbiamo partecipato come Regione Veneto insieme con la provincia autonoma di Bolzano, che è stato il nostro lead partner, la regione Friuli Venezia Giulia e le Land Salzburg e Land Klagenfurt. Questo progetto, diciamo, questa linea di programmazione Italia-Austria è caratterizzata dalla coinvolgere delle pubbliche amministrazioni e con esse poi dei partner scientifici che verranno poi, parteciperanno insomma a questa presentazione nella mattinata e parleranno delle varie parti insomma, che sono state sviluppate nel progetto. Nel pomeriggio ci saranno invece degli spunti, così delle idee che sono sviluppate, diciamo, dalla Regione del Veneto, sempre in qualche modo in attinenza con i temi che verranno trattati in mattinata, e poi avremo anche uno sguardo su un altro paio di progetti europei che hanno coinvolto ARPAV, le università e sempre nel nostro territorio. Io diciamo, come rappresentante della Regione del Veneto vi do il benvenuto da parte del mio direttore della Direzione Difesa del Suolo e della Costa, l'ingegner Alessandro De Sabata, che oggi non ha potuto partecipare, e vi auguro una buona visione, ascolto, e mi auguro che sia di interesse e vi invito insomma a fare domande e che ci sia insomma uno scambio, perché siamo qui anche per questo, ecco. Passo la parola alla rappresentante dell'Ordine dei Geologi, la consigliera Marina Curtarello, che è anche una nostra collega della Direzione Difesa del Suolo, quindi è un doppio piacere anche perché è una mia cara amica. Quindi lascio la parola a Marina. Grazie Barbara. Io vi porto i saluti calorosi del Presidente dell'Ordine dei Geologi del Veneto, che è il dottor Giorgio Giacchetti, che è molto dispiaciuto di non essere venuto perché lui stesso ha lavorato varie volte sia in Italia che all'estero su questioni relative alle colate detritiche, specialmente per quanto riguarda il dimensionamento delle opere di mitigazione. E mi faceva proprio presente questo al telefono: c'è il problema del monitoraggio del monitoraggio della manutenzione delle opere di mitigazione. E quindi io credo tutto il mondo dei geologi guarda con molto interesse questo progetto per varie ragioni: per il partenariato, per i consulenti del partenariato che hanno una lunga esperienza e sanno cosa vuol dire avere a che fare con un fenomeno naturale che è molto complesso. E poi per i prodotti, perché i prodotti mi pare di capire che potranno essere usati dai professionisti, e forse sarebbe bello anche che i professionisti potessero dare un feedback al progetto. E con questo ho finito, vi auguro buon lavoro, ci auguro. Grazie. Adesso allora passo la parola al lead partner rappresentato dal collega dottor Volkmar Mayer, che vi parlerà in generale uno sguardo generale, ecco, del progetto europeo Setting Out. Mille grazie e buongiorno a tutti. Lo sviluppo di una metodologia di gestione del rischio tramite la valutazione di sedimento al trasporto di massa in ambiente montano. Titolo molto lungo, però alla fine io non vorrei dilungarmi troppo su cosa è il progetto, cosa sono le collaborazioni interne e quant'altro, ma più che altro sul
sulla metodologia, perché l'abbiamo fatto, cosa sono le domande che oggi sono importanti guardarle in montagna, cosa che ci crea dei problemi, perché siamo qui. Qui vedete una scaletta dei partner, lead partner la provincia di Bolzano, poi abbiamo Regione del Veneto, Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia, i colleghi di Salisburgo e anche i colleghi della Carinzia. Ovviamente qui vedete già le persone coinvolte e l'ambiente nel quale stiamo lavorando. Quali sono le domande o i key facts importanti? La collaborazione transfrontaliera, perché così noi non dobbiamo rifare x volte la stessa cosa, farci le stesse domande, ma le possiamo discutere insieme in varie lingue, e già le varie lingue ci danno la possibilità di discuterlo vedendolo da diversi ambienti, con diverse filosofie, con diversi punti di partenza, e questo è un grande dono per noi. Poi la metodologia per la quantificazione e caratterizzazione dei sedimenti. Anche lì abbiamo visto che sono metodi diversi, ma non solo diversi tra l'Italia e l'Austria, diversi in Germania, in Inghilterra, in Canada, negli Stati Uniti. Ognuno fa un po' il suo modo, però trovare una lingua unica, univoca, è molto molto interessante e a mio avviso anche doveroso. Non possiamo classificare il rischio in Italia in un modo, in Austria in un altro, in Germania in un altro ancora, e i francesi hanno un altro modo di fare. Siamo nell'arco alpino, ci conviviamo tutti, e per cui dovremmo parlare la stessa lingua, almeno la stessa lingua scientifica. Ovviamente tutto questo deve essere una chiave per la gestione sostenibile del rischio e anche del riutilizzo dei sedimenti, e vi farò vedere anche il perché. I cambiamenti climatici negli ultimi 100.000 anni li conoscete tutti, ma volevo farvi vedere che questo è un documento del 2011. Qui oramai siamo già oltre il grado, siamo qui. Per cui siamo arrivati ai massimi degli ultimi 10.000-15.000 anni. Questo è importante saperlo, perché adesso le cose diventano veramente critiche. Cosa significa per l'alta montagna? Se guardate l'Alto Adige, più di un terzo è sopra 2.000. Uno potrebbe dire, sopra 2.000 metri non ci sono paesi, non ci sono insediamenti, cavolo, mi interessa. Un quarto è sopra i 2.500 metri. E che mi interessa? Mi interessa, sì, per i turisti, ma non è così. Ci interessa a tutti, perché la stabilità dei ghiacciai è compromessa, la stabilità dei rock glacier di tanto detrito è compromessa, la stabilità delle rocce è compromessa, visto con l'aumento delle temperature. Vi faccio vedere la foto della stessa curva del Passo Stelvio. Guardate, 1905, 2003, 2015. E se volete vedere cosa è rimasto, questa è la foto di quest'estate. Ne è rimasto quasi niente. Per cui anche il turismo non ha più chance. Vuol dire che noi dobbiamo trovare altre soluzioni, e vedete anche qui, anche il ghiaccio può essere considerato un sedimento e si comporta come tale. E vedete che ci sono tutte piene di crepe. Questo sedimento è trasportato, fluidisce verso valle. Per cui anche lì un altro segno. Queste sono le pareti ripide della Cima Bianca di Telves. Anche qui vedete i forti rovesci fanno sì che lì dove finora c'era solo calutamassi, che non dava un problema, adesso abbiamo debris flow. Anche qua vedete diversi fattori che cambiano il territorio. A destra vediamo un cono tipico misto di calutamassi e valanga. A sinistra anche questo era un cono tipico misto, valanga, calutamassi, un po' di debris flow, ma guardate
debris flow freschi, roba che finora non c'era mai. Vuol dire che i forti rovesci, le celle con queste precipitazioni enormi si concentrano su piccole zone. Noi vediamo anche adesso che tutte le nostre stazioni meteo non danno valori giusti. Attualmente abbiamo delle celle di convezione che hanno un diametro di 800 metri, forse 1 chilometro, ma le stazioni fisse che abbiamo installate da 20 anni non segnalano niente, segnalano 10-15 millimetri, ma in quella zona lì ne abbiamo 100 millimetri di pioggia in un'ora, cosa mai esistita. E vediamo che questo sedimento va trasportato. Guardate qua, ma dobbiamo aspettarci nuovi pericoli derivanti dalle aree glaciali? Vi dico di sì. Se guardiamo questa situazione, è l'Ortles 25 agosto 2012. Forti rovesci e vedete che è passato il debris flow proprio fino qui, cascata, ha eroso, inciso e qui ha inondato tutta la zona. Guardate, 23 luglio 2022, stessa minestra, 10 anni dopo. Tempo di ritorno, probabilità di accadimento, quello che forse, visto che io sono nativo di Malles Venosta, conosco bene la zona, io in 40 anni non ho mai visto un debris flow così. Uno simile nel 87, ma adesso in 10 anni 2 volte. Stessa minestra, guardate qui, il ghiacciaio si è sciolto, la pioggia passa direttamente dal ghiaccio, cascata nuovamente giù per le lastre e incide. Dov'è che incide? Qui abbiamo la morena della piccola età glaciale. Qui, guardando bene, qui al centro c'è ancora del ghiaccio. Sciolto, inoltre all'acqua piovana abbiamo lo scioglimento del ghiaccio e guardate qua, come una bomba ha eroso tutta sta zona qua. Fino alla roccia, anche lì siamo arrivati. L'erosione è qua sopra, ma il deposito qua sotto, e vi faccio vedere come si comporta. Questo è il trasporto di massa, proprio filmato di quest'estate. Su un cono già inciso, riincide e porta giù il materiale. Materiale pregiato questa volta perché è utilizzabile, dolomia principale, per cui utilizzabile, però vi fa vedere un'altra cosa, si ferma qui. Non è che c'è tanta acqua dai ghiacciai che lo porta poi fino a valle ed è utilizzabile, no, si ferma lì a Trafoi, a 1600 metri. Il primo paese dove c'è una stazione dove potrebbe essere poi utilizzato è a Prato Stelvio, quota 900 metri, per cui coi camion poi li dobbiamo portare giù per utilizzarli. Ecco qua, vedete, questo è il torrente principale deviato, ma non è che incide tanto, vuol dire che non trasporta più. Qui l'acqua manca. Il progetto Sedinaut ha studiato varie zone, io vi vorrei concentrare sulla zona di Mazia e far vedere i lavori che abbiamo fatto. Anche qui la piccola età glaciale, dove il ghiacciaio finiva fino a qui, adesso il ghiaccio non si vede neanche da questa posizione. Ecco qua l'area di studio, sono 8 km quadri, la situazione del 1969, tutto quello che è in bianco è il ghiacciaio. La piccola età glaciale veniva fino a qui. Guardate la situazione nel 2020. I ghiacciai si sono ritirati e ne rimangono soprattutto rocce montonate. Un cambio totale di tutta la zona. Se ci guardiamo le percentuali, nel 69 45% di ghiaccio, 29-30% di bedrock, 10% di materiale glaciale e altri sedimenti. La situazione del 2020, 26% di ghiaccio, 40% quasi di bedrock, 18-20% di till e qualcosa che ne rimane. Rock glacier, detrito versanti e altri depositi sono minimi. Ma questo cosa significa?
significa che cambia tutto. Dove prima c'era firn, dove prima c'era neve, dove prima c'era qualcosa, oggi come oggi d'estate le piogge fanno sì che tutta l'acqua percorre in pochi minuti e raggiunge i torrenti. Ma anche sui torrenti bisogna guardare come si sono sviluppati. Questa è la situazione del 69 e guardate il reticolo del fluviale. Guardate questa zona, stavolta il ghiacciaio è in rosso. Qui vedete che gran parte dell'acqua veniva da queste lingue. Si ritira ancora nel 2006, vediamo già che i torrenti vengono da sopra, in parte sotto il ghiaccio, ma cambia il modello fluviale. Guardate qua, in questa zona dove prima c'era la maggior parte dell'acqua non ne viene più. Viene tutto da dietro, è chiaro perché si ritira, ma vuol dire che anche le simulazioni che sono state fatte oggi come oggi non valgono neanche 4 finfali. È così. Guardate un attimo la differenza. Qui tutta l'acqua viene da qui, oggi come oggi, guardate, 2006-2020, viene da dietro. Ma questo cosa significa? Che abbiamo una valle piana dove tutto il materiale va depositato, oppure non viene neanche. Il fatto che non viene neanche, ne abbiamo un bel esempio. Posso prendere la Val di Mazzima per farvi vedere che non è solo lì che le rocce sono esposte. Questo è il circo glaciale del Mesole, sempre spartiacque tra l'Austria e l'Italia. Guardate qua, il torrente è su rocce montonate. La piccola morena dell'età glaciale è qui, ai lati, non riesce neanche ad arrivarci, per cui lì di sedimento non ce n'è. Se guardate questa foto, quando piove, se fa 100 mm in un'ora, i 100 mm in un quarto d'ora sono nel torrente. Vuol dire è una bomba. Perché ve lo dico? La fisica è molto semplice. Se prima i 50 mm li avevo in 3 ore e adesso ce li ho in metà del tempo, vuol dire che il picco di deflusso è alto il doppio. Ma se abbiamo quello che succede attualmente, che non piove più 50 mm, 40 mm in un'ora e e mezza, ma ne fa 80, il picco di deflusso è alto 4 volte, tanto. E abbiamo già gli esempi in Alto Adige, dove per poco abbiamo avuto pochi problemi. Pochi perché ha toccato i ponti l'Isarco, ma non li ha portati via. Prossimamente potrebbe succedere anche quello. Ma questa evoluzione non è uguale in tutte le valli. Noi potremmo essere all'inizio di questa fase, ma potremmo essere a metà perché abbiamo un grande scioglimento del ghiaccio, per cui anche un grande contributo di acqua, ma potremmo in certe valli essere alla fine perché il ghiacciaio non c'è più. A questo punto vi faccio l'esempio sempre del Mesole, guardate qui le zone. Queste sono le rocce montonate, per cui poco materiale. 2008, guardate qua il debris flow, 2011, torniamo indietro, 2008 un torrente, 2011 un debris flow vasto che prende tutta la vallata e finisce nel lago. Questo è un lago artificiale, per cui questa è la sicurezza per i paesi di sotto. Dove prende il materiale? Lo prende alla base di tutta la zona delle rocce montonate, lì dove il detrito era lì per 10.000 anni. Anche qui, forma delle gole profonde. Guardate qua, 2014, stessa minestra. Qui intanto i bacini montani hanno costruito un tomovallo per garantire almeno la sicurezza delle malghe qui alla destra. 2014, sempre più grandi queste zone qua di erosione, e se guardiamo qui al lato vediamo già che anche qui siamo arrivati alla roccia ammontonata, per cui qui forse siamo alla fine di questo processo, ma in altre valli siamo all'inizio. Perché vi dico che siamo alla fine? Guardate qua la granulometria di
di questi sedimenti, di questi depositi, diametro 80 cm in media, vuol dire che queste sono forze incredibili per portare giù questo materiale granitico. Ma la domanda è dalle aree di permafrost, qui guardate la carta del permafrost, dell'Alto Adige, la distribuzione. Qui se guardiamo, questo è l'Ortles, anche qui vediamo che tutta la zona, quello che vi avevo indicato fino a 2500 metri, abbiamo permafrost, ma il permafrost sale. Se guardate, questo è il permafrost del 1900, 1994-2020 circa, siamo a 2850 metri. Questo cosa significa? Questa è la nostra stazione di monitoraggio in Alta Val Senales. Abbiamo forato tutta una cresta che si estende est-ovest, da nord a sud sono 120 metri e vediamo che gran parte ancora è sotto zero. Questo è lo zero termico, ma i lati, i bordi, la superficie ha forti reazioni che vanno da -7 a più 2 gradi. Ma questa è la media delle stagioni, ma se vi faccio vedere oggi come oggi l'active layer, questa zona attiva dove abbiamo veramente tante differenze di temperatura, posso dirvi che da -25 arriviamo anche a più 30, è enorme, per cui questa è la zona dove veramente c'è tanta attività. In futuro questo sarà più spessa ovviamente, e per cui la domanda è: ma staremo senza sedimento perché i ghiacciai non ci portano più? Va ricaricato in alto. Questa è una foto della cima Vertana, quota della punta 3545. Guardate qua, il ghiacciaio di Lhasa, proprio ghiaccio vivo fino a 3400 metri. E qui, Caduta Massi. La linea ha una lunghezza di 40 metri, vuol dire che qui i cicli di gelo e disgelo formano materiale trasportabile nel futuro. Pensate sia poco? Beh, è di interesse turistico perché questa rotta, l'ascensione sulla cima non è più possibile perché si doveva passare di qua. Adesso bisogna fare grandi giri e anche qui l'uscita dal ghiacciaio non è semplice. Ma che effetto ha? Vi faccio vedere la cima Saldura in Val Senales. Questo era una nota cima da fare con sci alpinismo e anche d'estate di salire per questo ghiacciaio. Ma questo ghiacciaio oramai è coperto totalmente di detrito. In 2 anni si è coperto di questo detrito. Guardate qua l'ascensione, qui c'è una sella dove si passa dalla Val Senales in Val Mazia. Non è più fattibile. Tutto questo qua è materiale, Caduta Massi, debris flow qua sotto. Anche qua il ghiacciaio, vedete qua, tutta la zona coperta da materiale detritico. Anche qua dietro, vedete, un grande debris flow che ha portato il materiale sul ghiacciaio. Vuol dire che in certe zone non avremo più sedimento, in altre va caricato per il futuro. Per cui watch for rocks e grazie dell'attenzione, questo sarà il nostro futuro. Grazie. Grazie mille Volkmar. Ora entriamo nel vivo del progetto con il primo intervento sul telerilevamento con Gerhard Valentin e Marco Storfler dell'Land Salzburg e di GeoResearch, che è il partner scientifico dell'Land Salzburg. Con l'occasione vorrei spiegare, che ho dimenticato prima, che abbiamo un problema per la traduzione online, quindi chiedo a Volkmar poi di fare una breve riepilogo delle slide, insomma della parte che verrà ora esposta. E niente, lascio la parola. It's okay? Do you need? Yeah.
Okay. Liebe Kolleginnen, liebe Kollegen, wir freuen uns sehr, hier an diesem wunderbaren Ort über die Ergebnisse des Projektes Set-in, Set-out berichten zu dürfen. Ich möchte die Gelegenheit nutzen, einerseits sozusagen Barbara für die Organisation dieser Veranstaltung danken und ich möchte allen Kolleginnen und Kollegen danken für die wunderbare Arbeit am Projekt. Sozusagen Volkmar, die herzlichen Dank für den Lead, euch allen wirklich herzlichen Dank. Beim Projekt Set-in-out geht es sozusagen um die Sedimentverfügbarkeit von Lockermaterialien im Einzugsgebiet von Wildbächen. Die Idee war es sozusagen über geologische Kartierungen, über Korngrößenanalysen bis hin sozusagen zur Erfassung der mechanischen Kennwerte dieser Sedimente, die daraus entstehenden Risiken zu betrachten, zu evaluieren und zu bewerten. Unser Bad in Salzburg war sozusagen der erste Schritt, bevor es zu einer geologischen Kartierung kommt, war es unsere Aufgabe, einfach einmal nachzuschauen, welche Möglichkeiten gibt es, diese Areale, diese potenziell gefährdeten Areale aus der Ferne zu erkunden. Das heißt sozusagen, wir haben diese Fernerkundungsprogramme untersucht im Hinblick auf die Fragestellung, im Hinblick auf die Möglichkeit, gefährdete, instabile Lockermaterialien zu analysieren. Ein Schwerpunkt von uns war sozusagen die Methode VAINSA. Da haben wir sozusagen in den letzten Jahren sehr viel neue Daten bekommen. Durch die Überflugszeiten ist diese Methode besser und besser geworden. Das ist sicherlich eine Methodik, die in den nächsten Jahren noch mehr an Zukunft gewinnen wird. Wir haben aber auch alle anderen Methoden einfach bewertet und mein Kollege Markus Dörfler von der Firma Georesearch wird Ihnen jetzt einfach vorstellen die Ergebnisse unseres Projektteiles. Danke vielmals. Beh, adesso sarà difficile tradurre tutto quello che ha detto, ma vi faccio un breve riassunto. Ha ringraziato tutti per la collaborazione del progetto, che è stata ottima, e alla fine l'idea del progetto di verificare il trasporto dei sedimenti tramite tutte le possibilità di analizzare dal rilevamento in campagna, ma anche con altri metodi. Loro si sono concentrati sugli altri metodi proprio per avere una prima visione di quello che succede in alta montagna e per cui si sono concentrati sul remote sensing delle zone alte. Ja, besten Dank Gerald, besten Dank Volkmar für die einführenden Worte. Funktioniert die Übersetzung gut ins Italienische? Okay. Achso, okay. Also du machst die Übersetzung? Okay. Ich bitte dich dann etwas immer wieder Absätze zu machen, damit ich das zusammenfassen kann. Danke. Okay, machen wir. Super. Ja, wie der Volkmar schon gesagt hat, also es geht bei uns bei der Georesearch jetzt hauptsächlich darum, eben diese Fernerkundung, sprich wir sind auf einer sehr, sehr großen Skalenebene unterwegs, erst einmal zu schauen, wo können wir Bewegungen eventuell schon detektieren, die wir noch gar nicht kennen und Bewegungen, die wir schon kennen, zu quantifizieren und eben die Geschwindigkeiten zu detektieren. Genau. Dann unsere Agenda, was wollen wir heute vorstellen? Zum einen geht es einmal darum, das Projektziel zu definieren, also was war das Projektziel, dann diese INSA-Methode, was ist INSA und wie funktioniert es, zu definieren, die Projektergebnisse vorzustellen, andere Remote-Sensing-Methoden uns anzuschauen, vor allem auch die optischen Daten, was können wir daraus ziehen und wo geht die Entwicklung hin. Genau, dort gibt es dann das Beispiel vom Sattelcar, ja, und dann vielleicht noch einen kurzen Ausblick. In questo progetto abbiamo utilizzato diversi metodi perché volevamo vedere cosa sono i pregi e i difetti dei vari metodi. Per cui abbiamo utilizzato delle tecnologie INSAR, dal persistent scatter ad altri metodi,
Poi vorrebbe dare anche un overview di queste cose. Alla fine anche satelliti ottici, che oramai ce ne sono parecchi in orbita. Il Digital Image Correlation è una cosa che hanno sviluppato anche loro e stanno utilizzando in modo molto accurato, e vorrebbe far vedere le cose con l'esempio del Sattelcar in Austria. Alla fine farà una discussione e presenterà i risultati in breve, ma darà anche una vista nel futuro. Genau. In unserem Arbeitspaket ging es vor allem darum, der Themenbereich Remote Sensing ist natürlich in ständiger Weiterentwicklung. Das ist zum einen der Datengrundlage, die sich immer mehr verdichtet, zu schulden, aber zum anderen auch einfach den immer besseren Möglichkeiten, diese Daten halt auch auszuwerten. Genau. Zunächst ging es einmal darum, sozusagen den Stand der Technik zu erfassen. Dann haben wir eben INSA-Analysen, oder das Ziel war es, INSA-Analysen für einen Zeitraum von 5 Jahren, von 2015 bis 2020, durchzuführen, um daraus Hotspots, sprich Bewegungsbereiche, abzuleiten, die wir dann in diesem Projekt mit anderen Methoden noch genauer uns anschauen. Dann wurden diese Daten eben verschnitten und charakteristische Bereiche definiert, und aus diesem Workflow entstand jetzt schlussendlich diese Guideline, sozusagen ein Best Practice Beispiel. Vorrebbe dare un review dello stato dell'arte delle tecnologie che hanno sviluppato e soprattutto testato anche in campagna e in laboratorio. Si baserà molto sull'analisi del Sentinel-1 nel periodo tra il 2015 e il 2020. L'hanno utilizzato soprattutto per trovare gli hotspot, proprio i punti che si muovono di più nell'area di progetto. Poi hanno fatto un cross-check con i dati, con dati esistenti di altri monitoraggi che erano già installati in campo. Poi hanno suddiviso queste aree di test con differenti caratteristiche, e alla fine hanno elaborato delle linee guida di best practice, vuol dire di buon esempio per tutti noi, e danno un input per come e in che modo analizzare utilizzare questi satelliti e le analisi. Genau, kommen wir zu der INSA-Technologie. Also INSA steht für Interferometric Synthetic Aperture Radar. Und INSA, sprich also Radar, ist zu unterscheiden in sehr, sehr viele einzelne Radarsatelliten, sprich jeder Satellit hat seine Vor- und Nachteile. In diesem Projekt wurden Sentinel-Satelliten aus dem Copernicus-Programm der ESA verwendet, aber ich habe hier mal eine Übersicht mitgebracht der verschiedenen Satellitentypen, die zur Verfügung stehen. Generell ist zu sagen, dass diese Satelliten Nord-Süd, also in Polstellungen fliegen, ca. 500 bis 800 Kilometer Entfernung zur Erdoberfläche haben. Und die größten Unterschiede liegen in der Frequenz, sprich X-Band, L-Band oder C-Band, in der Auflösung, also in der wirklichen Bodenauflösung der Pixelgröße, und vor allem auch in der Wiederkehrzeit. Genau. Und diese Dinge verändern sich stetig. Auch da ist der Trend eben hin zu immer höheren Auflösungen, sowohl räumlich als auch zeitlich. Ci ha portato un diagramma che fa vedere i diversi tipi di satelliti che attualmente sono in orbita. Per quanto vale per tutti, è che volano da polo a polo in modalità ascensione o descensione.
In ogni caso abbiamo 3 bande diverse, la banda X, che sono quelli che hanno la più alta precisione, qui c'è da nominare Cosmo, SkyMet, satellite italiano, TerraSAR X e altri. Poi c'è la banda C, dove attualmente sono in orbita i Sentinel, il RadarSat 1 e il RadarSat 2, ma anche Envisat, e alla fine la banda L, che è quella che ha la lunghezza d'onda più lunga, che però riesce ad arrivare anche a terra quando c'è vegetazione. Qui ha nominato ALOS e SAOCOM 1A. Ovviamente questi si differenziano per i tempi di ritorno, vuol dire il sorvolo, che per esempio dal Cosmo SkyMet è 16 giorni, TerraSAR X 11, di ERS1 35 e di altri anche di più. Per cui si differenziano non solo per la precisione, più precisi, più piccola è la banda di analisi, e ovviamente si va anche su una copertura larga di tutta l'area da analizzare. Genau, hier vielleicht ein Methodenüberblick, wie funktioniert diese INSA-Technologie in einer ganz einfachen Art und Weise erklärt. Sprich, der Satellit fliegt in seinem fixen Orbit, kommt immer wieder nimmt immer wieder die gleichen Szenen auf, und diese können dann in ihrer Laufzeit, also der Laufzeit des Radarsignals und in der Phasenverschiebung analysiert werden. Und so entstehen kohärente Pixel, und hinter diesen Pixeln steckt eben eine Zeitreihe für den analysierten Datensatz. La tecnologia dell'interferometria radar è abbastanza semplice dal punto di vista geometrico. Il satellite sorvola sempre la stessa zona, va misurato la durata del tempo del raggio radar che arriva su un oggetto, rivedendo più volte nel tempo questo lo stesso oggetto si possono vedere le differenze nella line of sight, cioè nella linea di visione dello stesso oggetto, tramite l'interferometria e lo shift dell'interferometrico, del segnale interferometrico. Genau, kommen wir von der Methodik hin zu den Projektergebnissen. Wir sehen jetzt hier eine Übersicht vom Land Salzburg, von Südtirol und Kärnten, wo wir in Summe eine Auswertung von über 1 Million Messpixel generiert haben. Und hinter diesen Messpixeln steckt im Endeffekt jeweils eine Zeitreihe. Und man kann hier mit bloßem Auge eigentlich schon erkennen, diese roten Flächen, wo im Endeffekt sich nachher unsere Hotspots befinden. Per il progetto hanno analizzato gran parte dell'Austria, soprattutto Salisburgo, Carinzia, Tirolo, ma anche parte dell'Alto Adige. Hanno analizzato più di 1 milione di punti, e già da questa immagine si possono vedere le zone che si muovono, e gli hotspot hanno i colori giallastri, ma soprattutto rossi scuri. Genau, eines der Untersuchungsgebiete war der Wasserradkopf, Nähe der Großglockner Hochalpenstraße. Und man sieht jetzt hier den Rutschhang, die Gleitfläche. Und man kann ganz klar erkennen, dass hier große Steinpakete in Bewegung sind. Diese waren aber noch nicht zu quantifizieren. Und mit der Hilfe der INSA-Daten konnten wir im Endeffekt zunächst für den unteren Bereich wirkliche Bewegungskurven feststellen, wobei wir dann gesehen haben, dass der obere Bereich viel schneller in Bewegung ist als der untere Bereich. L'area test di Salisburgo era il Wasserradkopf presso la strada che passa sul Glockner, molto nota.
hanno analizzato quest'area dove era molto evidente un movimento gravitativo profondo, sono riusciti ad analizzare in primis la parte inferiore che si muove con tanti punti, però poi si sono accorti che la parte superiore, anche sommitale, si muove parecchio ed è anche più veloce di quella inferiore. Dann ist uns aber auch aufgefallen, dass wir gerade für den oberen Bereich des Landslides keine Ergebnisse bekommen haben mit diesem Algorithmus, mit diesem Squeezer-Algorithmus, den wir verwendet haben. Und dann sind wir hergegangen und haben einen anderen Algorithmus noch analysiert auf der gleichen Datenbasis, um im Endeffekt Lücken zu füllen und schnelle Bewegungen auch zu quantifizieren. Und dann sind wir drauf gekommen, dass der obere Bereich des Wasserradskopf mit einer Geschwindigkeit von bis zu 40 Zentimetern pro Jahr in Bewegung ist. All'inizio avevano problemi di vedere la parte superiore e soprattutto di analizzarla, per cui hanno cambiato l'algoritmo di calcolo sempre sulla stessa base dati e hanno visto che si muove molto di più. Questo algoritmo ha funzionato e oggi sanno che questa parte superiore si muove con in media 40 cm all'anno. Nun habe ich euch eine Übersicht noch mitgebracht, wie im Endeffekt die Ergebnisse dieser Sentinel-Datenauswertung zu interpretieren sind. Wie gesagt, da ist es sehr, sehr wichtig zu wissen, welche Datengrundlage man wählt und welchen Algorithmus man wählt. Denn man kann hier sehr gut sehen, mit Squeezer und Sentinel, so wie wir es verwendet haben, ist es in den vegetativen Bereichen kaum möglich, Ergebnisse zu generieren, aber in den urbanen und in den hochalpinen Lagen doch sehr gut. Allora, hanno visto e dimostrato che ovviamente la misurazione della densità dei pixel dipende ovviamente dal sensore. La vegetazione può essere penetrata solo da satelliti che lavorano in banda L. Hanno trovato ovviamente che c'è un'altissima densità di pixel in zone urbane e in zone alpine dove c'è poca vegetazione e loro riescono ad avere time series, proprio una serie di per ogni pixel. Mentre si vedono molto bene cambiamenti in direzione est-ovest, direzioni e movimenti nord-sud sono visibili solo in una componente verticale del movimento. Genau, was hier noch zu erwähnen wäre, es gibt dann diese L-Band-Daten, zum Beispiel ALOS-Daten oder in Zukunft auch Pulsar-Daten, wo auch diese vegetativen Bereiche, sprich Wald und Wiese, sehr gut erfassbar sind. Ha rimarcato che proprio nel futuro ci sarà non solo ALOS ma anche Pulsar che lavorano in banda L, per cui anche le zone vegetate, soprattutto anche boschive, saranno utilizzabili e analizzabili. Genau, der nächste Schritt war aus diesen Rohdaten dann im Endeffekt über eine räumliche Statistik diese sogenannten Hotspots zu errechnen, um dann diese als Basis für die weitere Datenverarbeitung und Verschneidung mit Bestandsdaten zu verwenden. Genau, das Ergebnis sind im Endeffekt solche landslide inventories. Da questa analisi peculiare delle zone analizzate poi sono riusciti a fare una carta o un inventario dei movimenti gravitativi in atto. Die INSA-Daten, die wir analysiert haben, sind über das SAGIS, das Salzburger Landesgis-System, auch online abrufbar, für jeden frei zugänglich, was wir als sehr gutes Projektergebnis auch gerade für die
Landesbereiche von Kärnten, Salzburg und Südtirol sehen. Un output molto importante di questo progetto è che tutti i dati analizzati satellitari sono disponibili liberamente sulla homepage di Salisburgo, il SAGIS, e ognuno li può vedere e anche scaricare liberamente. Genau, hier jetzt ein Überblick, die wir erstellt haben für das Handbuch, für dieses finale Handbuch. Ich will da jetzt nicht auf alles eingehen. Es ist einmal wichtig zu wissen, also wir haben untersucht die Methoden LiDAR, Photogrammetrie und INSA und haben versucht, die gegenüberzustellen, um eine leichte Entscheidungsfindung möglich zu machen. Details sind dann im Handbuch erhalten. Un altro risultato di questo progetto è stato che hanno comparato diverse metodologie, tra cui il LIDAR, la fotogrammetria e INSAR, li hanno veramente messi insieme in una tabella e hanno dato pregi e difetti di ogni sistema, per cui dopo si capisce quale sistema funziona in quale ambito. Anche questo fa parte dell'output di questo progetto e come tutti i progetti sono scaricabili dal homepage del progetto. Genau, an der Stelle würde ich ein bisschen abkürzen, weil die Barbara mich gebeten hat, ein bisschen zu beeilen. Ein weiterer Algorithmus neben dem INSA-Daten ist dieses DIC, Digital Image Correlation, was auf optischen Daten sehr gut funktioniert. Voraussetzungen sind in der Regel hochaufgelöste optische Daten und dieser Algorithmus vergleicht Pixel bzw. Bewegungsmuster und ist auch in der Lage, sehr große Bewegungen, im Gegensatz zu INSA, darzustellen. Un altro punto di analisi è stato il DIC, il Digital Image Correlation, che funziona molto bene con dati ottici di alta risoluzione, dove è possibile identificare punti ben definiti che si muovono anche con velocità elevate. Ein weiteres Projektergebnis oder Untersuchungsgebiet ist bei uns das Shuttle Car, was mit einer sehr großen Bewegung von mehreren Zehnern Metern pro Jahr in Bewegung ist. Und man kann hier auf diesen hochaufgelösten Geländemodellen sehr schön erkennen, wie dieser, kann man sagen, Schutzstrom sozusagen talabwärts gerichtet ist und gerade auch unten diese Debris Flows sich immer wieder akkumulieren und eingeschnitten werden. Un'altra test site è stato il Shuttle Car, dove c'è un movimento gravitativo molto veloce, analizzato con queste immagini di altissima risoluzione. Hanno fatto dei DEM che fanno vedere otticamente il flusso di questo debris flow o di questa, alla fine è una colata abbastanza veloce che fa decine di metri all'anno di movimento. Auch hier gehe ich nicht in die Details jetzt ein, aber was hier eben zu erkennen ist, dass man mit hochaufgelösten Remote-Sensing-Daten sehr gut auch Volumen berechnen kann und diese quantifizieren, sprich die Erosionen und Ablagerungsbereiche sehr gut erfassen kann. Questo è un esempio bellissimo per far vedere che con queste analisi di immagini molto dettagliate si possono non solo evidenziare i movimenti ma soprattutto anche calcolare i volumi diversi di movimento. Eine weitere Abbildung für das Handbuch war im Endeffekt eine Produktübersicht der Remote Sensing Möglichkeiten, denn für Entscheidungsträger ist es oft weniger interessant, eigentlich die Methode an sich zu kennen und zu verstehen, sondern eigentlich das Produkt, den Outcome, was ich dann wirklich nachher in die Anwendung bringen kann, wo meine Entscheidungsgrundlage liegt. Anche questo l'hanno inserito in una banca dati e hanno anche qui nelle tabelle evidenziato pregi e difetti
dei vari sistemi comparati da ortofoto, DTM, modelli 3D e quant'altro, deformazioni, anche lì per far capire all'utente quale sarebbe il metodo più applicabile, più idoneo per il suo problema. Genau. Kurz vor dem Ende meiner Präsentation würde ich euch gerne noch eine INSA-Auswertung von Venedig zeigen. Dies ist nicht von uns, die ist aus dem European Ground Motion Service. Es zeigt jedoch sehr schön eben dieses Setzungsverhalten, was ja bekannt ist von Venedig. Da würde ich euch einladen, einfach auf der Homepage des EGMS einfach mal selbst ein bisschen nachzuschauen. Come regalo ci ha portato un'analisi di Venezia dove sull'IGMS, sulla homepage, potete vedere la subsidenza della città ben evidenziata e conosciuta da noi tutti, però vi invita a visitare la homepage https://igms.land.copernicus.eu. Guardateci, merita. Genau, komme ich zu meiner letzten Folie. Wie geht es weiter? Nach dem Set-in-Out-Projekt, wo es hauptsächlich um Lockergesteinsmaterialien ging, wollen wir versuchen, diese Thematik, diese Remote-Sensing-Analysen auch auf Festgestein und Pre-Failure eher detailliert zu analysieren. Wir haben ein Projekt Hydrosar, wo es um Grundwasserschwankungen von großflächigen, also Korrelation zwischen Bodenbewegung und Grundwasserschwankungen geht. Und ja, eventuell ein folgendes Interreg-Projekt. Alla fine uno sguardo nel futuro, loro hanno iniziato un progetto di nome Rocksar dove vogliono analizzare anche le superfici rocciose per capire un pre-failure, cioè prima che si inizia il movimento già capire se ci sono movimenti minuti. Hanno fatto un altro progetto Hydrosar dove anche lì vogliono vedere cosa significa per colate in alveo e alla fine ovviamente sarebbe auspicabile di fare un figlio di questo progetto. Grazie. Ja, danke sehr. Grazie molte Marcus, grazie anche a Gerhard per il suo intervento precedente e invito adesso Franz Goldschmidt della Land Carinzia, che prima erroneamente ho detto Land Klagenfurt, e Thomas Geisler della Università Tecnica di Graz, che parleranno dell'indagine sulla distribuzione granulometrica e sulla capacità di riattivazione delle conoidi alluvionali. Grazie. Buongiorno a tutti, einen schönen guten Tag an die Kollegen hier im Saal und auch an die Expertenkollegen, die uns online über Livestream verfolgen. Auch von der Kärntner Seite ein großer Dank an die interessante und befruchtende Zusammenarbeit im Rahmen dieses Projekts. Und ich möchte kurz vorstellen, einen Überblick, welche Aufgabenstellung wir bei unserem Teil inne hatten und wie wir an das herangegangen sind. Also bei uns war die Fragestellung, wir haben uns die Schuttkegel vorgenommen zu untersuchen, und zwar von grobblockigen Schutt, weil die Schuttkegeln ja auch im Hochgebirge relativ häufig anstehen. Und hier war auch die Fragestellung im Rahmen des Projektes, wie stabil sind diese Schuttkegeln und durch welche Einflüsse kann Material mobilisiert werden. Und das haben wir gegliedert, erstens in einen ersten Teil, wo wir mit neuen Methoden auch von der Ferne den Schuttkegel erkunden wollten, im Hinblick auf welche Sedimentzusammensetzung, Korngrößenverteilung der Schuttkegel aufgebaut ist, natürlich mit einer Eichung im Gelände. Und in einen zweiten Teil, wo wir dann mit den Ergebnissen aus dem ersten Teil
mittels numerischer Modellierung versuchen wollten, den Schuttkegel darzustellen und mit verschiedenen Einflussfaktoren die Sensitivität im Hinblick auf Remobilisierung zu untersuchen. Allora anche il collega della Carinzia ringrazia tutti per la collaborazione, di essere qua, e un cordiale benvenuto a tutti quelli che sono in internet e ci seguono. I colleghi si sono concentrati sull'analisi di falde detritiche e coni detritici in alta montagna, visto che sono molto frequenti e possono essere una delle sorgenti principali di detrito. In una prima parte hanno fatto le analisi da droni, soprattutto con voli diversi, creando modelli tridimensionali, l'evaluazione anche della grandezza dei blocchi, del diametro e la distribuzione utilizzando diversi software, e ovviamente hanno verificato questi risultati anche in campo. Nella seconda parte hanno cercato di creare modelli numerici per capire se è possibile una riattivazione di questo talus, di questo debris fan, e in che modo. Poi hanno verificato cosa sono i triggering fattori, rockfall, poi disgregazione molto veloce e forse anche eventi sismici, e questo con l'utilizzo di PFC Itasca. Unser wissenschaftlicher Partner haben wir uns von der TU Graz hinzugezogen, und Thomas Geisler wird uns jetzt die Details erzählen, wie Sie an das herangegangen sind, mit welchen Methoden und wie die Durchführung erfolgte. Per l'analisi di queste cose si sono avvalsi dell'Università di Graz, Università Tecnica, e per cui adesso Thomas Halsler spiegherà come hanno fatto. Das Testgebiet war in der Nähe des Glocknergebietes, wo auch die Kollegen von Salzburg und Georesearch die INSA-Daten gezeigt haben. Und dort sind auch viele Schuttkegel im Bereich dieser Massenbewegung. Und Sie sehen rot umrandet das Testgebiet des Wasserradkopfes mit den Schuttkegeln. Und ein kurzer Überblick über die geologischen Verhältnisse. Wir haben dort hauptsächlich Kalk-Klimaschiefer und untergeordnet Serpentinite, und man sieht dort diese Zerreißungszone, die auch auf den INSA-Daten mit den schnellen Bewegungen abgebildet worden ist, und unterhalb dieses Felskammes oder Gebirgskammes sind die zahlreichen Schuttkegel vorhanden, die wir dann im Detail untersucht haben. Anche loro hanno analizzato la stessa area già analizzata dai colleghi di Salisburgo, visto che sono lì vicino al limite tra i due länder. Hanno analizzato queste rocce che sono prevalentemente calcicisti, con la presenza anche di serpentiniti, e ovviamente alla base di questo movimento gravitativo profondo molto veloce si sono formati varie falde e coni di detrito che hanno analizzato in dettaglio. Okay, ja, dann vielen Dank, Franz, für die Einführung. Von meiner Seite auch Ciao a tutti, um in der richtigen Sprache zu sprechen. Der Franz hat es davor schon angemerkt, also unser Projekt oder unser Teil von dem Projekt ist in zwei Teile unterteilt. Einmal in den Teil, dass wir einfach die Krongrößen dieser Schuttfächer mal beschreiben wollen, und der zweite Teil ist dann die numerische Analyse, um zu schauen, wie stabil überhaupt diese Schuttfächer sind. Und den ersten Teil, den haben wir mit der Software Shapmetrics gemacht. Die kommt eigentlich aus dem Bergbau. Das heißt, da wird sie schon erfolgreich eingesetzt, ja, eher unter Laborbedingungen oder unter perfekten Bedingungen. Das heißt, da fährt dann einfach der LKW unter zwei Kameras hinein, da werden die Fotos gemacht und dann wird die Krongrößenanalyse automatisch erstellt. Und wir haben uns dann gedacht, ja, dieses Programm könnten wir auch
zur Klassifizierung eben von den verschiedenen Kongrößen im Gebirge verwenden. Zu dem Tool selbst, also das Tool selbst basiert auf Fotogrammetrie. Fotogrammetrie kennt, glaube ich, jeder, also das basiert einfach auf dem, dass es diese geometrischen Informationen mit den Punktwolken dann einfach mit den visuellen Informationen verknüpft und ich dann daraus ein möglichst genaues 3D-Modell bekomme. Hanno utilizzato per l'analisi di queste cose il programma ShapeMetrics, che va utilizzato soprattutto nelle miniere, e questo programma fa un'analisi ortofotogrammetrica molto dettagliata e poi si connette con informazioni geometriche e possono essere elaborate. In più poi hanno detto guarda, possiamo prendere questo programma anche per derivare, per analizzare la distribuzione dei blocchi, della grandezza dei blocchi, perché riesce a creare ellissoidi 3D e evalua le assi più grandi e intermedie. Ovviamente l'analisi è semi-quantitativa e può essere utilizzata per vari ambiti. Danke, Volkmar. Nachdem dann eben dieses 3D-Modell erstellt ist, kommt man dann ins nächste Tool, auch im ShapeMetrics, in der ShapeMetrics-Programm selbst drin enthalten. Und das macht einfach Folgendes: Das nimmt dieses 3D-Modell, lässt dann einen Algorithmus drüber laufen und versucht dann, um diese einzelnen Partikel Ellipsoiden drum zu legen. Und mit diesen Ellipsoiden kann ich dann eben die kleinste Achse und die mittlere Achse von den einzelnen Partikeln bestimmen. Und dadurch, dass ich dann die mittlere Achse und die kleinste Achse kenne, weiß ich dann auch, was die kleinste Mesh-Size im Endeffekt ist, und das bestimmt dann eigentlich auch die Kongröße. Und so arbeitet sich das Programm dann eben durch diese Informationen. Visto che questo programma riesce ad analizzare con queste ellissoidi calcolate l'asse minore, allora alla fine ti dà lo stesso risultato che dovrebbe darti anche un setacciamento delle particelle o del materiale analizzato. Genau. Und hier sehen Sie eben vielleicht einen ganz kurzen Überblick, wie das funktioniert. Also am Anfang kommt eben die fotogrammetrische Erstellung. Die grünen Punkte, die Sie hier drinnen sehen, das ist eben die Position der Drohne relativ zum Schuttfächer selbst. Dann wird eben dieses 3D-Modell erstellt und ich kann dann eben mir verschiedene Bereiche innerhalb von diesem 3D-Modell raussuchen, die ich dann analysiert haben will. Das heißt, das Programm macht es dann einerseits visuell, also je nach Kongröße, ja, es gibt dann so gewisse Werte, also so Skalen, in denen dann die einzelnen Partikel eingefärbt werden, und ich bekomme dann auch natürlich als nächstes noch eine statistische Auswertung, auch mit der Kongrößenverteilung, also mit einer Kurve. Das heißt, da ist dann natürlich auch noch Informationen zum Mean Point Spacing, also was der durchschnittliche Abstand zwischen den einzelnen Punkten der Punktwolke ist, und dann auch zu der Ground Sampling Distance, ja, das heißt, was eigentlich in einem einzelnen Pixel abgebildet ist. Und mit diesen Informationen kann man dann eben ins Rennen gehen. Das heißt, ich habe mit Drohnen Fotos gemacht und bekomme dann im Endeffekt wirklich eine Cone-Größenverteilung mit statistischer Auswertung danach. Questo programma riesce a fare definizioni di varie aree, per cui per ogni area scelta dall'uomo può analizzare la distribuzione dei cluster, la grandezza dei cluster, e può fare anche la statistica, per cui alla fine, analizzando tutta l'area, si riesce ad avere per ogni zona la distribuzione delle varie grandezze delle particelle e dei cluster, e possono avere le stesse informazioni che potrei avere con un setacciamento di tutto il cono analizzato. Gut, also dann haben wir das einmal gemacht auf jeden Fall, und jetzt ist natürlich sehr interessant, weil ich habe davor gesagt, es wird schon erfolgreich angewandt eigentlich in der Bergbauindustrie, aber in diesen Bereichen ist eigentlich noch
noch nie angewendet worden. Wir wollten natürlich wissen, stimmt es überhaupt, was wir da messen? Und dann haben wir uns eben dann darauf geeinigt, dass wir uns hier in dem Bereich des Wasserradkopfs drei Teilbereiche raussuchen, ja, jeweils, was wir eben gesehen haben von der Korngrößenverteilung eher heterogen, eher homogen, und wir haben uns auch einen Teil rausgesucht mit sehr vielen feinen Partikeln. Das heißt, das haben wir dann gemacht, sind die dann nochmal sauber beflogen, also sehr detailliert beflogen, und haben sie dann eben durch das Programm analysiert. Da gibt es auch verschiedene Möglichkeiten. Also es gibt verschiedene Einstellungsmöglichkeiten, wie das Programm das macht. Also entweder vollautomatisch oder auch manuell. Das bedeutet, beim vollautomatischen kann man zwei verschiedene Modi einstellen. Der eine Mod heißt Blast und der andere Modus heißt Rip-Wrap. Je nachdem, was ich eigentlich erwarte. Ob ich eher heterogene Verteilung erwarte oder ob ich eine eher homogene Verteilung erwarte. Es ist aber auch möglich, das Ganze manuell zu machen, also sich vor den Computer zu setzen und jedes einzelne Partikel nachzufahren, dauert sehr, sehr lange und ist halt sehr zeitintensiv. Man kann aber natürlich auch diese automatischen Auswertemethoden auch nachträglich noch manuell korrigieren. Wir sind dann eben, um das Ganze zu überprüfen, ins Feld gegangen, haben dann die Punkte genau eingemessen, wo diese Felder waren, die wir genau beflogen haben, und haben dann Raster aufgelegt und sind dann entlang von diesen Rastern entlang gegangen und haben einfach die einzelnen Fragmente wirklich mit der Hand abgemessen. Da haben wir dann eben so Grids aufgelegt und haben alle 50 Meter in lateraler und longitudinaler Richtung die Fragmente gemessen, die 3 Achsen gemessen und haben es dann eben digitalisiert. Das sieht man hier, dieses Grid, und wir sind dann einfach jeweils in diese Richtung und in diese Richtung dann abgegangen. Es war sehr schönes Wetter, deswegen war das, obwohl wir über 6000 einzelne Steine abgemessen haben, trotzdem ziemlich schön. Ovviamente tutto questo metodo funziona molto bene quando c'è tempo bello, ovviamente nella nebbia non si riesce a lavorare, però hanno avuto fortuna quest'estate ma anche l'estate scorsa, per cui è stato un bel progetto e una bella Esperienza. Jetzt vielleicht zu den Ergebnissen. Also wir haben das ja gesagt, wir haben es in 3 verschiedene Bereiche aufgeteilt. Der Bereich 1, das war dieser hier. Hier haben wir eine sehr, sehr schön verteilte Korngrößenverteilung gehabt. In Rot sehen Sie eben das, was wir gemappt haben, also nachträglich, was wir versucht haben dann zu verifizieren. In Gelb eben dieser automatische Auswertemodus Blast und im Grün eben dieser automatische Auswertemodus Rip-Wrap. Man sieht eben hier von dem, was wir gemessen haben, eine große Übereinstimmung eben mit diesem Autocorrelation Rip-Wrap. Area 2, das war dieser Bereich, wo man sehr heterogene oder eher heterogene Korngrößenverteilung erwartet haben. Und da sieht man schon, dass das, was wir gemessen haben, eigentlich die Korngrößen unterschätzt. Und jetzt müssen wir uns vielleicht fragen, warum das so ist. Wir denken, dass das eben auf dem geschuldet ist, dass wir sehr wohl auch die kleinen Korngrößen messen können. Das heißt, auch diese kleinen Körner liegen unter diesen großen Körnern zum Teil verdeckt und wir können sie einfach aufnehmen, wobei das dann das Programm eben nicht kann. Und deswegen kommt es hier eben zu dieser Überschätzung, meiner Meinung nach, von diesem Bereich. Interessant ist dann auch der Bereich 3, den sehen wir hier, ganz am Rand. Und hier sieht man eben, dass das Programm diese Korngrößen einfach unterschätzt, wenn jetzt unsere Messung die Wahrheit wäre. Wobei ich der Meinung bin, dass die Wahrheit wahrscheinlich irgendwo dazwischen liegt, weil gerade diese feinen Kornfragmente eben räumlich gesehen nicht immer gleich angeordnet sind. Das heißt, ich habe große Bereiche mit einer hohen Feinkornakkumulation, die ich einfach dann, wenn ich jetzt wirklich diese Grids aufgelegt habe, einfach nicht erwische. Und das Programm misst sie aber sehr wohl und dadurch ist in diesen Bereichen dann dieser Feinanteil entsprechend höher. Hanno analizzato 3 aree e con queste 3 aree riesce anche a spiegare alcuni elementi di questi grafici. Mentre nell'area 1, quella è una parte con una distribuzione normale, si vede che
quello che hanno misurato in campo, che sono le linee rosse, corrisponde molto bene con quello che è l'auto creation riprep fornito dal programma. Un po' meno coerente è l'auto creation blast. Quello lì sottovaluta le particelle più piccole. Nell'area 2 hanno analizzato un'area con grandi blocchi e anche lì si vede che manualmente vedono molto più materiale piccolo che vede il programma stesso. L'interpretazione è che questi grandi blocchi poggiano su materiale più fine che manualmente è misurabile. Ovviamente si prende tutti i blocchi che si vedono con tutte le grandezze e si fa la statistica, mentre il programma vede soprattutto i grandi blocchi, perché visto da sopra vede solo quelli, e sottovaluta la componente con una particle size molto piccola. La terza area è quella al lato dove c'è molto materiale fine. Lì si è visto che il programma stesso sottovaluta il materiale fine, forse per due motivi. Uno potrebbe essere che la distribuzione non è statistica, li vede ma non li mette in calcolo giusto, oppure potrebbe essere anche un problema di risoluzione del programma stesso, dove le ombre e le piccole cose non danno la possibilità di evidenziare e individuare granelli singoli, per cui fa fatica a distribuirli e a riconoscerli. Dann zu dem ersten Teil ein paar Kommentare. Wir haben jetzt hier ganz schöne Kurven gesehen, wie das ausschaut. Es fragt sich aber, wie wahr das dann wirklich ist. Ja, wir haben also gerade diese Fotogrammetrie zum Beispiel, gerade diese Remote-Sensing-Techniken können eben nur das aufnehmen, was Sie an der Oberfläche sehen. Das bedeutet, ich habe absolut keine Informationen, was in der Tiefe ist. Das mag auch für Schuttfächer eben problematisch sein, gerade wenn man den generellen Aufbau, da gibt es ja so Modellvorstellungen, wie diese Schuttfächer ausschauen, problematisch sein. Das heißt, wir haben absolut keine Information über den Untergrund. Das heißt, diese Kurven, die wir hier bekommen, die gelten eigentlich nur für den obersten Teil, den man wirklich auch selbst sehen kann. Also es hat schon mehrere Versuche gegeben, eben diese Krongrößenverteilungen mit Fotogrammetrie eben festzustellen. Und da wird generell gesagt oder es wird gesehen, dass diese Methoden generell dazu schätzen, die Krongrößenverteilungen zu unterschätzen. Das ist einfach aus dem Grund, dass in diesen Schuttfächern oder in anderen Kronakkumulationen, die natürlich gebildet sind, kommt es oft mal vor, dass diese einzelnen Fragmente eben positioniert sind, also geschichtet, Stichwort Imbrikation. Das bedeutet, das Programm sieht eben nur diesen Teil, der nicht überlagert ist von einem anderen Korn. Das heißt, wenn die irgendwie drinnen stehen, dann kann das einfach nicht aufnehmen und deswegen kommt es auch sehr oft zu einer Unterschätzung. Genau, zudem, wir haben ja dann eben diese manuelle Messung gemacht. Wie gesagt, das haben wir davor schon gesagt, dass diese einfach räumlich einfach nicht gleich verteilt sind. Das bedeutet, das Programm kann diese feinen Kornanteile sehr wohl detektieren und wir messen sie einfach nicht. Das bedeutet, es ist auch mit Vorsicht zu genießen. Generell kann man aber sagen, glaube ich, je nach Anwendungsgebiet, also je nachdem, was für eine Genauigkeit man braucht, stellt es eine absolut tolle Alternative dar, gerade in diesen Hochgebirgsbereichen, wo man ja keine anderen Möglichkeiten hat, außer man will das ganze Ding eben sieben. Genau. Als commentare oder per risultato o come documentazione possono dire le seguenti cose. Ovviamente il programma vede solo quello che è in superficie e non vede quello che c'è sotto. Le esperienze di altre analisi dove abbiamo cercato di rianalizzarlo anche con fotogrammetria, abbiamo visto che tutta la fotogrammetria sottovaluta il diametro delle particelle. Ovviamente un'altra ragione per questa sottovalutazione potrebbe essere che i clasti sono imbricati, per cui tu non vedi la superficie totale di tutti i clasti
e anche questo può dare un errore, allora anche qui abbiamo una sottostima delle particelle. Alla fine, quando questi debris cones oppure anche falde detritiche sono molto eterogenee, soprattutto i clasti minori non vengono classificate dal software, che però si vede molto bene quando si analizza direttamente sul posto. Gut, dann kommen wir jetzt zum zweiten Teil. Wir müssen ein bisschen Gas geben. Also wir haben ja dann diese Daten, die wir dann eben generiert haben jetzt, in diesem Teil haben wir dann verwendet, um eben ein numerisches Modell von so einem Schuttfächer zu erstellen. Es ist eben so, ich weiß nicht, also ist wahrscheinlich jeder schon mal drüber gegangen, dass diese Sedimentablagerungen im Hochgebirge eigentlich in einem sehr instabilen Grenzgleichgewicht stehen. Das heißt, wenn man da drüber geht, dann tut sich da auch nach längerer Zeit noch ein bisschen was und das hört man auch. Das heißt, dieser Schuttfächer versucht immer wieder ins Gleichgewicht zu kommen und wir haben uns dann dazu entschieden, dass wir einfach das einmal versuchen numerisch zu modellieren, um das einfach besser zu verstehen. Und dafür haben wir dann eben die Software PFC genommen. Warum PFC? Mit PFC ist es einfach möglich, also erstens einmal die verschiedenen Bewegungsmechanismen sauber zu beschreiben, dass diese Partikel auch gegeneinander, also miteinander interagieren können, so, dass sie es außerbringen. Und zweitens ist es eben so, dass es mit PFC eben möglich ist, die verschiedenen Kornformen auch entsprechend darzustellen. Und deswegen haben wir uns dafür entschieden und ich werde jetzt ein bisschen auf die Tube drücken. Un'altra questione in altomontagna, soprattutto di questi coni detritici, è la loro instabilità. Chi passa su questi coni ovviamente vede che già passando si muovono e mobilizzano il materiale, per cui sono instabili. Per analizzare la stabilità di queste forme conoidali hanno utilizzato il software PFC Suite di Itasca per vari motivi. Tra l'altro riescono a vedere bene le particelle e la forma, anche la grandezza, e riescono a calcolare le superfici e i movimenti singoli dei vari blocchi. Okay, also wie läuft das ab? Also zuerst haben wir das Modell generiert. Wie schon gesagt, es ist möglich in PFC selbst diese einzelnen verschiedenen Kornformen auch darzustellen. Das haben wir dann so gemacht, wir haben ja diese Detailaufnahme von dem Schuttfächer gehabt und haben dann mit einer CAD-Software die einzelnen Partikel nachgezeichnet und haben sie dann entsprechend der Korngrößen, ja, die wir gemessen haben, dann zusammen verteilt. Der nächste Punkt war dann eben, dass wir überhaupt einmal diese Topografie entsprechend modellieren. Was wir eben nicht gewusst haben, ist, wie tief oder was für eine Ausdehnung in Z-Richtung hat überhaupt dieser Schuttfächer. Und wir haben dann dafür die obere Felskante mit eben den Auslaufbereich verschnitten und konnten dann irgendwie mal abschätzen, was für eine Mächtigkeit überhaupt dieser Schuttfächer hat. Dann haben wir eben dieses ganze Korngemisch, ja, mit den Daten, die wir gehabt haben, da mal reingegeben und haben dann natürlich angefangen zu kalibrieren. Das bedeutet, wenn wir das da draufgeben, unkalibriert, dann wird es sofort abrutschen. Wenn man das entsprechend kalibriert mit den ganzen Mikroparametern, dann kann man hier einen stabilen Bereich dann im Endeffekt definieren. Das haben wir dann eben gemacht mit Werten einerseits aus der Literatur und natürlich auch bei Trial and Error. Und so haben wir es dann geschafft, dass wir eben ein Modell erstellen konnten, ja, das unter diesen Voraussetzungen mit diesen Korngrößen, Verteilungen stabil ist und wir konnten sie eben dann, als letzten Schritt konnte man dann eben diese externen Parameter, die dann eben dieses ganze Ding wieder remobilisieren können, modellieren. Also eben einmal Extremwetterereignisse, was passiert, wenn ein einzelner Block auf diesen Schuttfächer drauffällt und natürlich auch Seismizität. Allora hanno analizzato fatto questa analisi in 5 passi. Prima ovviamente hanno generato il modello superficiale, poi hanno ridisegnato il tutto, tutti i granuli e le cose in un modello GIS, cioè tridimensionale, l'hanno poi inserito nel sistema GIS. La domanda cruciale è quanto è profondo però questo cono di detrito, per cui hanno preso
la superficie della parete verticale o molto ripida sopra il detrito, la parete sotto dove si evidenzia dove finisce il cono, e a questo punto sono riusciti a formare un triangolo abbastanza semplice. Ovviamente mettendo e calcolando questo detrito non sarebbe stabile, per cui hanno dovuto implicare i dati per porosità, densità, ma soprattutto con l'angolo di attrito per dargli una stabilità iniziale così che rimane almeno in piedi. Solo dopo, nel quinto passo, sono poi riusciti a generare altri fattori esterni come eventi di pioggia, altri impatti di caduta massi e anche la sismicità con un evento sismico. Dann kommen wir jetzt zum ersten Bereich, also dieser Impact of Rockfall. Wir haben aufgrund dessen, dass wir eben dieses Programm schneller rechnen lassen wollten, weil normalerweise wäre das extrem viele Partikel gewesen, wir haben das dann entsprechend skaliert, haben natürlich auch alle anderen Parameter auch angepasst. Wir haben dann einen Block fallen lassen auf diesen Schuttfächer von 50 Meter Höhe. Das wird dann der Bemessungsblock im ersten Teil. Der Block wird dann immer größer und immer größer und immer größer. Also wir haben dann bis zum Faktor 10 hochskaliert, also falls die Blöcke auch größer werden. Und was man hier sieht, ist, je größer der Block wird, desto größer wird auch dieses Maximal Displacement. Das ist aber die Magnitude hier, um das hier anzumerken. Ja. Also man sieht eigentlich das, was man auch was man auch draußen sehen würde. Ja. Also entweder, wenn der Block zu klein ist, zu wenig Energie hat, dann gräbt er sich ein und kommt nicht wirklich weit. Wenn er größer wird, dann fängt es schon an zu sliden. Er slidet dann aber oben auf der obersten Schicht in Richtung talwärts, kommt dann aber unten, weil er sich unten dann selbst wieder so eine kleine Barriere aufbaut, zum Stehen. Und in diesem Fall jetzt, wir haben uns ja diesen spezifischen Schuttfächer angeschaut, kommt es eben nie dazu, dass er über diese letzte Felsklippe unten, dass er dann da abrutscht. Allora, in un primo esperimento hanno analizzato varie grandezze di blocchi che cadono sul cono di detrito. Se prendono dei blocchi abbastanza piccoli e hanno variato la grandezza fino a 10 volte quella primaria, mi sa che quella primaria può essere 1 metro per 1 metro, l'ultima anche 10 metri per 10 metri, anche di più. Si è visto che blocchi abbastanza piccoli si fermano già all'apice del cono, blocchi intermedi poi cominciano a scivolare sulla superficie del cono di detrito e si fermano più o meno alla base o nella parte inferiore. Blocchi molto molto grandi arrivano fino all'orlo del cono di detrito, però non superano questo piccolo pianoro che c'è alla base del cono di detrito. Wir müssen auf die Zeit schauen. Hier 2 Sätze dazu. Die Verhältnisse also wenn es regnet, wie das Wasser durch so einen Schuttfächer fließt, ist extrem schwer zu errichten, gerade wenn man keine Informationen hat über den Aufbau des Schuttfächers selber. Wir haben uns dann damit beholfen mit einer sehr großen Simplifizierung. Wir haben dann Darcy's Law angewendet und haben dann entsprechend auf die einzelnen Partikel diese Kraft wirken lassen, die dann eben durch dieses Durchfließen entsteht, und haben es dann natürlich auch weiter skaliert. Hier am Anfang, das sind diese 88 mm pro 24 Stunden, was das für einen Einfluss hat auf diesen Schuttfächer. Ich muss ein bisschen aufs Gas drücken. Ja. Allora, hanno utilizzato le piogge, soprattutto molto intense, e hanno calcolato la diminuzione dell'angolo d'attrito dato dalla pressione interstiziale e dalla diminuzione dell'attrito. A questo punto si vede che piogge intense possono proprio mobilizzare questo materiale. Und der letzte Punkt war dann die Seismizität. Wie haben wir das gemacht? Wir haben dann einfach eine Horizontalkraft, also eine horizontale Referenzbodenbeschleunigung angesetzt, ja, wie die ZAMG das für Österreich eingeteilt hat. In der Area vom Wasserradkopf liegt die bei 0,5 Meter Sekundenquadrat. Wir wollten natürlich auch schauen, was passiert, sollte diese höher sein. Ja, im letzten Fall, wenn sie bei 2 Meter pro Sekundenquadrat ist, ist es wirklich möglich, dass das diesen ganzen Schuttfächer remobilisiert und der dann abgeht. Vielleicht
dazu, was eigentlich 2 bedeutet. Referenzbodenbeschleunigung können vielleicht die meisten oder manche nichts damit anfangen. Da liegt man zwischen 6 und 7 auf Richterskala. Analizzando la sismicità, anche lì hanno provato con vari eventi sismici, però una destabilizzazione totale del cono di detrito avviene solo con una magnitudo tra 6 e 7 Skala Richter. Und ein paar letzte Anmerkungen eben zu diesen numerischen Modellen. Numerische Modelle sind dazu da oder sollten auch dazu genutzt werden, dass man einfach besser Prozesse versteht. Ja, also irgendwie bringe ich es immer hin, dass das Modell mir genau das zeigt, was ich schon gesehen habe. Eigentlich sollten diese numerischen Modelle dazu verwendet werden, dass man einfach die Vorgänge, die es in diesen Schuttfächern gibt, einfach genauer zu verstehen. Und eben diese Extremwetterereignisse, Rockfalls und Seismicity waren solche Beispiele. Ganz wichtig hierbei ist die Kalibrierung. Die Kalibrierung von diesem Schuttfächer ist nicht einfach. Wir haben das mit Trial and Error gemacht. Diese Werte haben wir dann eben an die Literatur, sofern es welche gibt, angenähert. Wichtig für diese Modelle ist, sie sind sehr, sehr, sehr simpel gemacht. Ja, wie gesagt, wir haben keine Informationen über das, wie es im Schuttfächer selbst ausschaut, gerade was das Wasser, die Wasserflüsse angeht. Ja, also wenn es da drinnen irgendwelche Stauer gibt, es gibt natürlich auch Lagen, die feiner sind und so weiter und so fort, dann kommt sie zu Auftriebskräften und dann schaut das alles schon wieder ganz anders aus. Und deswegen bin der Franz und ich eben dann auch zu dem Schluss gekommen, man sollte sich das hier weiterhin anschauen, man muss hier viel detailliertere numerische Modelle machen, um generell Aussagen treffen zu können. Grundsätzlich helfen sie aber und ich glaube, als ersten Schritt hat es ja schon einiges gebracht, um das eben zu verstehen und könnten auch weiter angewandt werden und verbessert werden. In conclusione, alcuni punti. Questi modelli numerici funzionano, sono fattibili, però oggi come oggi ci riportano quello che abbiamo analizzato e visto in campagna. Già questo è tanto perché ci fa capire che i modelli funzionano. Il punto debole di tutti questi modelli è la calibrazione, perché devi avere una grande quantità di informazioni che talora non si hanno, perché non c'è una sismica, non c'è un'analisi del background o del fondo di questo detrito, non c'è neanche un'informazione sull'interno, sulla grandezza dei blocchi interni, su canali coperti o altre robe. Ovviamente tutti questi modelli sono semplificati. La semplificazione è l'unico modo per poter calcolare queste cose, ovviamente si basano su leggi fisiche, però sono abbastanza semplici. Per cui oggi come oggi sono utilizzabili per riportare lo stato attuale di questo cono, ma dovrebbero essere utilizzabili in futuro per capire quali sono gli elementi che possono destabilizzarli in quali condizioni. Ovviamente nel futuro servono a questo punto modelli molto molto più accurati. Grazie mille. Vielen Dank, Thomas und Franz. E io direi di anticipare il coffee break perché così poi lasciamo tempo al catering di organizzarsi per il pranzo. Poi switchiamo all'italiano, quindi andiamo più veloci. Questo non è stato un problema loro, ma è proprio una questione legata all'organizzazione. Quindi magari restringiamo, facciamo 20 minuti anziché mezz'ora e ci vediamo alle 11:05. Dai, 11:05 si parte. Grazie, allora anche a casa ci vediamo alle 11:05, grazie. Ci sarà tempo a sufficienza, invito le persone che sono collegate da remoto eventualmente a scrivere alle domande in chat in modo tale che poi le possiamo riportare ai relatori. Ora vi presento il dottor Marco Cavalli del CNR, che è stato il partner scientifico per la regione del Veneto e quindi presenterà un intervento dal titolo Analisi geomorfologica e geomorfometrica. Allora, diciamo che lo scopo di questo studio è stato principalmente di valutare la dinamica del sedimento in ambiente montano e i volumi mobilizzabili dalle colate detritiche.
e logicamente soprattutto in occasione di eventi meteorologici importanti. E, come sapete tutti, abbiamo avuto un evento meteorologico molto importante rappresentato dalla tempesta Vaia, e proprio in questo senso sono state fatte molte valutazioni, avendo a disposizione gli studi fatti prima e dopo. In particolare l'area di studio sono state il bacino del torrente Liera in Val di Gares, sia la parte alta del bacino che anche i versanti laterali che accompagnano il Liera fino a Canale d'Agordo, e poi il torrente Girarba e il torrente Gravasecca, che sono praticamente i due torrenti che scendono alla destra e alla sinistra della Croda dei Toni. In un ambiente meraviglioso, devo dire, perché poi ci siamo anche stati, e niente, quindi adesso vi passo la parola direttamente a Marco, appunto, che vi illustrerà la nostra parte, ecco, di studio. Grazie. Grazie Barbara, grazie per l'introduzione. Appunto, io parlerò delle analisi geomorfologiche e geomorfometriche condotte nelle aree test della regione del Veneto. E ovviamente introduco anche i colleghi, è un lavoro di squadra, hanno partecipato attivamente molti colleghi, anche con diverse competenze, e questo è un aspetto che io ritengo fondamentale nello studio dei bacini montani. Quindi vedete qui un elenco a cui aggiungerei anche i colleghi della Direzione Difesa del Suolo e della Costa della Regione Veneto, che hanno contribuito anche a condurre i rilievi di terreno nelle aree di studio, oltre che a supportarci nelle analisi. Ci siamo posti, come Regione Veneto e CNR IRPI, due obiettivi principali per condurre queste analisi all'interno del progetto SEDINAUT. La prima era quella di stimare gli effetti di un evento estremo, quale Vaia, nei bacini montani, e la seconda, direttamente collegato al primo obiettivo, era quello di sviluppare e proporre una metodologia che integrasse diverse tecniche, analisi geomorfologiche, geologiche, ma anche geomorfometriche e modellistiche, per la stima dei volumi potenzialmente mobilizzabili dai corsi d'acqua e dai bacini di colata detritica in particolare. Ora, velocemente, sono state già introdotte da Barbara le due nostre aree studio. Abbiamo scelto queste due aree studio un po' per la rappresentatività del territorio veneto, quindi la Val d'Ansiei, qui la vedete con il bacino chiuso al lago di Santa Caterina d'Auronzo, che ci è servito un po' come area studio per l'analisi di remote sensing. Poi, per analisi in maggior dettaglio, ci siamo concentrati sui bacini che vedete evidenziati in sinistra Ansiei. Questo è un ambito tipicamente dolomitico, quindi molto rappresentativo della montagna veneta. Abbiamo scelto poi la Val Gares anche per una disponibilità di dati post-evento che successivamente all'evento Vaia è stato possibile acquisire, ma vedremo in dettaglio successivamente. Dicevamo dell'evento Vaia. Come molti di voi già sapranno, tra il 27 e il 30 ottobre del 2018 questo evento estremo ha colpito in particolare il nord-est Italia e in modo pesante la zona dell'Agordino in Veneto, e ciò ha fatto sì che creasse nuove instabilità e nuovi trasporti di massa, oltre che schianti della vegetazione arbustiva, e ha creato anche diversi danni. Questo è stato un evento che, in base ai desiderata della Regione Veneto, abbiamo usato un po' come riferimento per tutte le analisi che abbiamo condotto. La prima parte del lavoro è stata dedicata a reperire i dataset disponibili, in particolare i dati ad alta risoluzione LIDAR per le aree di studio. In particolare qui vedete che per il bacino degli Era avevamo a disposizione due modelli digitali LIDAR pre-evento, 2010 dal piano straordinario di telerilevamento e il 2015, che è un volo LIDAR ad hoc per completare le parti mancanti e non coperte dal volo del 2010.
e un volo 2019 via VEPA che è stato effettuato successivamente all'evento VAIA. Per l'ANSIEI invece come post-evento esiste solo un rilievo LIDAR che è limitato a un piccolo buffer del torrente ANSIEI, quindi non è possibile utilizzarlo nei bacini montani studiati. Un'indicazione che potremmo dare è quella di, in fase di post-evento, cercare di coprire con il rilievo LIDAR tutti i bacini fino alla chiusura del bacino idrografico. Questo consentirebbe la possibilità di condurre ulteriori analisi nelle zone. Abbiamo collezionato una serie di ortofoto a partire da foto aeree storiche del 1954, in particolare ci siamo focalizzati sulle foto 2015 e 2019 come riferimento pre e post evento, in quanto le ortofoto 2018 risultano affette da ombreggiamenti che non hanno consentito la diretta interpretazione delle aree sorgenti di sedimento. In più abbiamo condotto nel bacino, in 3 aree selezionate del bacino del Giralba, dei rilievi drone, vedremo poi una slide a riguardo. La mancanza di dettagliate informazioni di tipo geologico e geomorfologico ci ha un po' imposto condurre delle attività preliminari ma fondamentali di rilevamento geologico e geomorfologico. Ringrazio in particolare il mio collega Giovanni Monegato che in questa parte è stato fondamentale. Questa attività ha portato alla creazione di una mappa geomorfologica a scala 1 a 15.000 estremamente dettagliata, riporta le forme erosive di deposito oltre che collegare le forme ai diversi processi per il bacino degli Era. La mappa, insieme a una pubblicazione, è stata sottomessa al Journal on Map, che è un journal open access, quindi la mappa è anche a disposizione dei colleghi della Regione e verrà liberamente distribuita. Come dicevo, abbiamo condotto preliminarmente anche delle analisi in remote sensing, abbiamo sentito parlare diffusamente di interferometria dai colleghi di Salisburgo e di GeoResearch, quindi andrò molto veloce su questa slide. Sottolineo solo che nel nostro caso, essendo un bacino come quello degli Era molto vegetato, le analisi tradizionali di interferometria non hanno dato risultati ottimali. Però è stata un po' l'occasione per sviluppare 2 approcci, uno interferometrico che confronta la diversa coerenza tra le immagini pre e post evento per individuare processi veloci. Abbiamo visto i colleghi erano più orientati a individuare movimenti di massa tipo frane, invece per i debris flow c'è maggiore velocità, è un po' più complicato individuarli con tecniche di questo tipo. Tuttavia, come vedete nell'immagine in basso a sinistra, è stato possibile nel bacino dell'Ansiei iniziare a identificare le aree che hanno manifestato maggiori movimenti nel corso dell'evento VAIA. C'è anche un effetto diciamo dovuto alla copertura nevosa che andrà filtrato in passaggi successivi dell'analisi. L'immagine in basso a destra invece presenta un workflow che parte da dataset pluviometrici liberamente reperibili in rete e analizza invece immagini Sentinel, quindi nel visibile, e immagini multispettrali per identificare in quasi real time le aree variate in base a un evento meteorologico. Anche questa è un'idea che vorremmo sviluppare successivamente a valle del progetto. Ma veniamo alle analisi che sono state condotte in entrambi i bacini. Innanzitutto un prerequisito fondamentale per valutare i volumi mobilizzati, ma anche a livello predittivo per stimare i volumi potenzialmente mobilizzabili in futuro, è quello di identificare mappare le aree sorgenti di sedimento. Questo è stato fatto con interpretazioni di foto aeree, di ortofoto e anche di prodotti derivati dai modelli digitali ad alta risoluzione. Ovviamente questo tipo di informazione richiede anche una validazione e una sorta di classificazione delle varie aree sorgenti
sul terreno. Proprio per questo, insieme ai partner del progetto, si è andati verso un form, una sorta di scheda di rilievo delle aree sorgenti condivisa tra tutti noi, dove vengono elencati le principali variabili rilevabili in campo. Questo è un tentativo di standardizzazione delle procedure di rilievo che ha una sua importanza fondamentale. I primi risultati, come vedete, sono numerose le aree che sono state mappate. Questo è l'inventario 2019 e tutti i punti rappresentano i punti di rilievo sul terreno. Come vedete, nel bacino degli Era ci siamo concentrati soprattutto nella zona valle della, per chi conosce la zona, valle della Cascata delle Comelle, che vedremo in una slide successiva, è risultata essere la zona con più alto valore di connettività, quindi dove il detrito mobilizzato ha effettivamente raggiunto i corsi d'acqua e comunque si è attivato. La parte alta, il plateau delle Palle di San Martino, invece, sia da un punto di vista funzionale, cioè durante Vaia nevicava, che dal punto di vista strutturale, quindi è un plateau a bassa pendenza di origine carsica, è risultato disconnesso, quindi in base a questa analisi abbiamo concentrato i rilievi nella parte medio terminale del bacino. E discorso simile per la Val d'Anziei, ambiente un po' differente, vedete c'è un ambiente periglaciale molto sviluppato, qui le colate detritiche si generano tipicamente da canali in roccia che tendono a convogliare grandi masse di deflusso che quando intercettano la falda detritica tendono a generare colate anche ingenti. E, dicevo, nel Giralba abbiamo selezionato tre aree studio, 3 aree sorgenti di sedimento, sono erosione su falda detritica, per studiare nel corso del progetto i tassi di erosione non dovuti a un evento estremo, ma agli eventi che eventualmente accadevano nel corso del progetto, quindi anche di tipo ordinario. Questa attività è stata condotta in collaborazione al progetto gemello INADEF, sempre un Interreg Italia-Austria, ed è stato fatto mediante rilievo fotogrammetrico con droni. Qui abbiamo sentito parlare diffusamente dai colleghi della Carinzia. E sono state rilevate 3 aree dove il comportamento nel corso del progetto è stato differente. L'area 1 ha manifestato soprattutto un deposito crescente dovuto al bacino a monte che è alimentato con rockfall e processi comunque di disponibilità del sedimento notevoli, mentre l'area 3 invece ha avuto un comportamento un po' tipico di un bacino chiuso, quindi con un'erosione a monte e un deposito. In ogni caso quello che interessava a noi era derivare dei tassi di erosione poi applicabili anche a fini previsionali futuri. Ma dicevo, gli inventari di aree sorgenti sono stati fatti a livello multitemporale. Questo ci ha consentito di confrontare spazialmente gli effetti di Vaia. Ad esempio nel bacino degli Era, qui presentato, vedete che si è evidenziato un aumento areale del 22%, che è notevole, e sono state mappate 2150 aree. Come vedete nell'istogramma riportato in basso, è notevole l'effetto dell'aumento delle colate detritiche. Si sono attivati 34 bacini laterali. E vedete anche una riduzione nelle forme di erosione superficiale, ma questa riduzione è dovuta al fatto che quelle aree in erosione nel 2015 hanno poi manifestato processi molto più intensi come frane superficiali o frane un po' più profonde. Vedete in particolare che sono stati molto attivi i bacini nel versante destro degli Era e questo trova giustificazione sia nelle caratteristiche geologiche, tipicamente quei bacini sono i più, passatemi il termine, scassati, quindi con una geologia un po' più che crea più disponibilità di sedimento, e nel corso dell'evento Vaia sono stati interessati da intensità di precipitazione superiori. Questi 2 fattori hanno fatto sì che si manifestassero colate detritiche di magnitudo molto, molto importante. Però
Come vedete nella mappa dell'indice di connettività, per chi è in sala è questa, dove avete il corso d'acqua del torrente Liera che attraversa la valle, e i colori caldi danno un'idea di quanto il sedimento è potenzialmente connesso al corso d'acqua, mentre i colori più freddi indicano una bassa connettività del sedimento. Vedete che le zone in prossimità di Canale d'Agordo, quei due bacini che manifestavano un grande aumento di aree sorgenti di sedimento, come vedremo anche di volumetria di colate detritiche, risultano però anche parzialmente disconnessi. Poi vedremo anche perché, probabilmente dovuto al fatto che sono attivi da molto tempo e hanno creato una fascia di conoide alluvionale molto ampia che è in grado di trattenere il detrito. In ogni caso sono state condotte analisi di tipo geomorfometrico, quindi sfruttando la disponibilità dei dati ad alta risoluzione del LIDAR, sia utilizzando l'indice di connettività che tecniche di dam of difference, che abbiamo visto anche nelle presentazioni precedenti, e a fini previsionali una modellistica basata sul GIS, sulla topografia, per caratterizzare la dinamica delle colate detritiche. Sembra semplice derivare un modello delle differenze utilizzando due rilievi, uno pre e uno post, ma in realtà la parte più complicata del lavoro è quello di lavorare sulla qualità delle basi dati, soprattutto quella pre, che risale nel caso del Veneto a 2010 ed è un'integrazione col 2015. Vedete forse nelle immagini la presenza di alcune strisciate, questo è l'effetto tipico dei LIDAR derivati dal Ministero, il piano straordinario di telerilevamento, quindi è stato necessario rielaborare le nuvole di punti originali per arrivare a un prodotto che vedete nell'immagine B di maggior qualità. In ogni caso non è sufficiente nemmeno l'aumentare la qualità del prodotto, ma è necessario anche cercare di allineare, coregistrare potenzialmente le due basi dati topografiche. Questo per eliminare gli errori di tipo sistematico e essere sicuri che le differenze che andiamo a individuare sono differenze di processi di erosione e deposito realistici e non dovuti a artefatti dei modelli digitali. Veniamo però ai risultati. Qui vedete i 34 bacini di cui parlavo prima, sono stati caratterizzati con il DOD e una volumetria, una magnitudo degli eventi, è stato possibile calcolarla sia analizzando l'erosione a monte nei bacini che i volumi depositati nei conoidi. Attenzione che i volumi depositati nei conoidi sono anche affetti da un rimaneggiamento del materiale dovuto all'operazione di somma urgenza che sono state intraprese subito a valle dell'evento. Abbiamo poi plottato, quindi messo in un grafico, i volumi in base alla loro area, in un grafico di altri debris flow nel nord-est Italia, e vedete come, e sono i pallini bianchi quelli dei sottobacini degli ERA, come tutti i sottobacini degli ERA si posizionano tra il 50° e il 98° e uno anche nel 99° percentile della distribuzione. Questo indica che Vaia ha smosso parecchio materiale ed è un evento realmente estremo. Vedete infatti che all'interno del bacino sono mobilizzati quasi 300.000 metri cubi di materiale, anche se solo 64.000, è stato stimato, hanno raggiunto il corso d'acqua principale. E attenzione, confrontiamo modelli digitali 2010-2015 con modelli 2019. Ci possono essere anche ulteriori processi che hanno agito a livello di bacino. Questo è il caso di un rockfall molto importante a Cima Pape del giugno 2016, quindi quando si effettuano queste analisi con un evento estremo di riferimento bisogna porre attenzione a tutti i processi che sono intercorsi nella finestra temporale. Ma il DOD è un elemento utile anche per derivare tassi d'erosione, vedremo perché,
anche a scala di tratto, quindi abbiamo suddiviso tutte le aree sorgenti di sedimento in tratti omogenei e abbiamo calcolato 2 parametri principali di importanza, come l'erosione verticale, quindi quella che vedete lì è l'erosione media all'interno del tratto, e i tassi di debris yield, quindi i tassi di erosione dovuti alle colate detritiche. Queste sono informazioni che possono essere utilizzate come riferimento per andare a predire in futuro delle volumetrie di potenziali colate detritiche in contesti simili, sia geologicamente, littologicamente e geomorfologicamente. E veniamo all'analisi di connettività. Questa è la mappa che vedevate anche nella slide precedente, e vedete come la zona del plateau delle Palle di San Martino risulta strutturalmente non connessa alla parte più valliva degli Era, e tutto il materiale movimentato nel corso dell'evento Vaia praticamente si trova a valle della cascata delle Comelle. Queste evidenze sono state poi confermate anche dalle osservazioni di terreno. E il paradosso è che si sono manifestate colate detritiche di magnitudo molto importanti nel versante destro, di minore importanza in termini di magnitudo, quindi 10.000 metri cubi a sinistra, ma vedete ad esempio l'area qui risulta rossa, e in effetti le colate che sono manifestate lì sono andate a ostruire parzialmente il corso d'acqua principale. Quella era un'immagine statica della connettività. Sappiamo che abbiamo 2 modelli digitali, pre e post, e allora abbiamo provato a condurre anche un'analisi multitemporale. Il risultato di questa analisi è interessante, nel senso, uno dice c'è un evento importante, mobilitazione massiva di materiale, presumo che tendenzialmente in futuro aumenti la connettività del sedimento, perché c'è stata una maggioranza di erosione, quindi le forme sono più incise e il materiale disponibile probabilmente viene giù con più facilità. In realtà questo è dimostrato dal grafico, dove vedete appunto i pallini che rappresentano in arancione l'indice di connettività, il valore medio 2019, e invece i quadrati blu il pre-evento. Vedete che tendenzialmente c'è un aumento della connettività, tranne che per 2 bacini che sono proprio quelli più grandi e che hanno manifestato colate detritiche in prossimità dei 100.000 metri cubi. Questo perché? Perché il materiale depositato a valle va a creare una sorta di ostruzione al materiale che potrebbe venire giù successivamente. Quindi questo è un aspetto molto importante da considerare per studiare un po' la traiettoria futura del materiale. Nella Valle d'Anziei abbiamo provato a stimare con un approccio geomorfologico il materiale potenzialmente mobilizzabile. Abbiamo utilizzato il metodo di Unger, vedremo dai colleghi di Milano Bicocca, un metodo altrettanto buono come analisi geomorfologica di terreno per stimare questo tipo di proprietà. Il vantaggio di utilizzare questo tipo di procedura è la standardizzazione dei metodi, quindi il professionista che si trova a andare a analizzare le diverse aree ha degli schemi che può seguire in modo abbastanza standardizzato. I valori di apporto detritico unitario che vedete lì riportati nell'ultima colonna, ovviamente questi sono indicativi, sono dei range, variano da 0,5 nelle aree in roccia, da 5 a 10 dove troviamo un sottile strato di detrito, ma come avete visto prima con tecniche di DOD basate su eventi estremi come Vaia possiamo andare a ritarare, ricalibrare questo tipo di range volumetrico. E il volume finale dato ovviamente dalla sommatoria dei vari tratti omogenei e dallo spessore, cioè diciamo dall'apporto detritico unitario che andiamo a stimare. Consigliamo di lavorare a livello di scenari, quindi non dare un valore unico di volume, ma stimare uno scenario 1 che può corrispondere alla classe inferiore dell'apporto detritico e un volume 2 o uno scenario 2 di volume mobilizzato in caso di eventi catastrofici.
Questo tipo di approccio ovviamente ha la sua soggettività e va sempre confrontato con metodologie di altro tipo. Qui vediamo un confronto con la relazione empirica di Marchi et al. 2019 e vedete, si intravedono i pallini per il Gravasecca, Giralba e il suddiviso in parte alta e bassa e totale. Vedete come le stime geomorfologiche di terreno si posizionano attorno al 98esimo, 99esimo percentile, dimostrando che la nostra è stata una stima piuttosto cautelativa, però diciamo che è in linea con gli eventi estremi del nord-est. Vengo velocemente alle conclusioni, mi scuso se mi sono dilungato troppo. Comunque nel nostro lavoro abbiamo cercato di sviluppare un workflow procedurale per integrare analisi sia di tipo digitale, quindi geomorfometrico e geomorfologico, per cercare di determinare in modo realistico e con una sensibilità di terreno i volumi mobilizzabili dalle colate detritiche. La mappatura delle aree sorgenti è stata validata sul terreno, è comunque fondamentale utilizzare dei form condivisi come quello che abbiamo sviluppato all'interno del progetto Sedinout. E poi l'importanza di eventi estremi quale Vaia. In precedenza avevamo avuto l'evento del 66, ma non avevamo tutte queste tecnologie a disposizione. Ecco perché il mio consiglio è quello, quando ci troviamo ad affrontare il post-evento, cercare di andare a rilevare in modo molto attento e distribuito soprattutto la topografia post-evento. Qui i riferimenti bibliografici che erano riportati nel testo e vi ringrazio per l'attenzione. Grazie Marco. Ora passo la parola alla Regione Friuli Venezia Giulia che con il dottor Fabrizio Kranitz e il suo partner scientifico, l'Università Bicocca di Milano, il professor Paolo Frattini. Grazie. Buongiorno a tutti, intanto che Paolo Frattini dell'Università Bicocca mette su la presentazione. Anch'io vorrei ringraziare tutti i colleghi del progetto Interreg e i gruppi scientifici che ci hanno in qualche maniera supportato, perché il lavoro di squadra che è stato messo in piedi ha permesso di ottenere dei risultati molto importanti anche per l'utilizzo a livello professionale, perché venerdì scorso che abbiamo fatto il seminario per i professionisti abbiamo ricevuto molti complimenti per il lavoro svolto, ma soprattutto per l'applicabilità di quello che è venuto fuori dal progetto. Sostanzialmente il problema delle colate detritiche, l'applicazione dei modelli tutti lo sanno fare, quello che mancava era una standardizzazione delle analisi di campagna e quindi la verifica della disponibilità di materiale, tutta l'analisi geomorfologica che il collega Marco Cavalli ha messo in evidenza, e tutta la parte poi di cosa ce ne facciamo del detrito che viene a valle, che è sempre solitamente un problema, un costo per le pubbliche amministrazioni o anche per banalmente gli enti gestori della viabilità. Nel progetto quindi abbiamo standardizzato, ed è già stato detto, insomma, il rilievo e anche la possibilità di riutilizzo, poi il collega Frattini entrerà un po' nel dettaglio. Io mi limiterò a evidenziare molto velocemente e a giustificare, tra virgolette, il motivo per cui abbiamo scelto determinate aree in Friuli Venezia Giulia, ma non entrerò nel dettaglio di cosa è stato fatto nelle aree, perché sostanzialmente ci siamo mossi tutti nella stessa maniera nelle varie aree di bacino. Quando vogliono fare delle standardizzazioni, ovviamente bisogna avere più casi possibili da studiare per poi ricondurre a una standardizzazione. Nel Friuli Venezia Giulia abbiamo individuato le aree che vedete lì sintetizzate, le aree, soprattutto quella nella parte proprio nord-est lungo la valle del torrente Fella,
un'area fortemente colpita dall'alluvione del 2003, dove si sono innescate tra i vari fenomeni tantissime colate detritiche, ma non solo nel 2003. Ci sono delle predisposizioni geomorfologiche che portano allo sviluppo di questi fenomeni. Dopodiché c'è stata nella zona più piovosa del Friuli Venezia Giulia, quella del comune di Lusevera, comunque dei Musi, dove abbiamo picchi fino a 5.000 mm anno di pioggia, quindi diciamo ce n'è un po' di acqua. Negli ultimi 10 anni abbiamo avuto picchi che hanno spesso superato i 4.000 e nel 2014 5.000 mm di pioggia nella stazione proprio di Lusevera. A sinistra un'altra zona del Friuli Venezia Giulia. Nelle prossime 2 slide vi spiegherò il motivo della scelta. Allora, quello che vedete lì sono, diciamo, le carte di pericolosità che poi sono nel PAI per quanto riguarda i crolli, e per le colate detritiche ormai sapete tutti sono passate nel PGRA, quindi per avere una carta unica ho messo il nostro catasto frane, perché le colate detritiche per noi sono ancora frane, quindi sono censite nel catasto frane. Abbiamo scelto queste aree qui perché siccome c'era anche il discorso del riutilizzo, dovevamo verificare in base al tipo di materiale a disposizione cosa si poteva fare di questo materiale. Quindi in destra del Fella abbiamo dei carbonati sostanzialmente molto massacrati, diciamo così, tecnicamente, e disponibilità infinita di materiale, però anche presenza di solfati, quindi nel riutilizzo diciamo, era da verificare la possibilità di riutilizzo. In sinistra grossissime quantità di materiale, geologicamente più complesso e materiale potenzialmente misto, strano, con tantissima vegetazione e quindi magari con un riutilizzo difficile da valutare. L'altra tipologia è la zona di Lusevera, a parte le condizioni diciamo, climatiche particolari, anche lì sono dei carbonati, disponibilità anche qua infinita di materiale, ma sostanzialmente del carbonato puro. L'area invece del Rio Tolina e Forni di Sopra è un'area in cui c'è una grande frana, quindi anche lì grossa potenzialità di materiale a disposizione, ma ovviamente processi diversi legati non a materiale presente in alveo o comunque dovuto anche a crolli o del genere, ma a una grande frana con potenziale materiale. Parlavo prima del discorso cosa ce ne facciamo del materiale. Il problema della manutenzione sia delle opere sia del fatto che quando il materiale arriva sulla strada è sempre un costo. Siccome i piani di manutenzione per legge bisogna farli ma i soldi non vengono mai stanziati, l'idea è di capire se il materiale che viene a valle può essere in qualche maniera riutilizzato e quindi di legare in un futuro, anche da un punto di vista normativo, perché tecnicamente abbiamo verificato che la cosa è sostanzialmente sostenibile e fattibile e anche applicabile dai professionisti in una fase di progettazione, quindi capire cosa fare del materiale e quindi fare una norma che obblighi, tra virgolette, l'utilizzo delle nostre linee guida ai fini sia della modellazione sia ai fini poi del riutilizzo, di fare dei progetti di finanza. Cioè, banalmente si fa un'opera di difesa, si individua una ditta che quando viene giù il materiale lo porta via, non lo paghiamo, loro lo portano via sostanzialmente quasi gratis, magari pagando €1, però abbiamo risolto il problema che abbiamo le vasche vuote. Non aggiungo altro, credo, ok, e andiamo sul discorso diciamo, tecnico delle schede fatte dall'Università Bicocca, che era il nostro partner. Allora, buongiorno a tutti, sono Paolo Frattini, come ha già anticipato Fabrizio Craniz. Dunque il nostro lavoro si è inquadrato in questa logica di gestione dei sedimenti dei bacini montani. Una piccola promessa: noi siamo in un contesto diciamo, tettonicamente molto attivo, con un'elevata produzione di sedimenti, in particolare la regione Friuli Venezia Giulia, ma un po' tutto diciamo, l'arco alpino. Questo comporta diciamo, conseguenze in termini di pericolosità idrogeologica, in termini appunto di gestione delle opere idrauliche, come ha appena accennato il dottor Craniz, e in termini poi appunto di gestione dei sedimenti che devono essere in qualche modo smaltiti, rimossi dalle opere e smaltiti. Per poter quindi diciamo, ragionare in termini di gestione di sedimenti abbiamo cercato di rispondere a 3 domande. La prima è quanti sono, cioè quant'è la quantità di sedimento effettivamente disponibile o comunque rimobilizzabile o presente nel bacino. La seconda era appunto che caratteristiche granulometriche, meccaniche e petrografiche avessero questi sedimenti, e infine che utilizzo poterne fare.
Cominciamo con la prima domanda, che è la quantificazione dei sedimenti. Per la quantificazione dei sedimenti abbiamo cercato di proporre una procedura molto pratica, ad uso poi eventualmente dei professionisti, che combinasse un rilevamento sul terreno lungo le aste fluviali e una mappatura geomorfologica tramite fotointerpretazione e analisi eventualmente dei modelli digitali del terreno ombreggiati. Il primo permette di fornire una prima stima di sedimenti presenti in alveo e quindi ipoteticamente facilmente rimovibili, e l'altra invece è una stima di tutti i sedimenti eventualmente presenti all'interno del bacino. Per il rilevamento nelle aste fluviali abbiamo prodotto, come accennava precedentemente il dottor Cavalli, una scheda di rilevamento, vedete anche il layout è simile a quella che abbiamo visto precedentemente, che potesse in qualche modo standardizzare un po' le informazioni da raccogliere sul terreno. Adesso non mi dilungherò su tutte le informazioni, ma solo un piccolo esempio in cui si vede appunto all'inizio del rilievo la necessità di caratterizzare il tipo di alveo, la forma dell'alveo, appunto e la quantificazione un po' del detrito disponibile all'interno dell'alveo, quindi stimare quella che è la larghezza del riempimento, lo spessore del riempimento per tratti omogenei di asta, quindi chiaramente non metro per metro, ma individuando, diciamo, tratti morfologicamente e anche dal punto di vista della disponibilità di sedimenti omogenei all'interno dell'asta, poi si fanno questi tipi di descrizioni. Non descrivo appunto tutte le altre informazioni che abbiamo proposto di raccogliere durante questo rilievo, quindi per caratterizzare per esempio la vegetazione, il detrito vegetale presente nell'alveo, piuttosto che le caratteristiche spondali, quindi processi eventualmente attivi sulle sponde, eventuale materiale rimobilizzabile lungo le sponde. E passo invece a un esempio dell'applicazione di questo rilievo in uno dei bacini di cui ha parlato precedentemente il dottor Kranitz, che sono questi due piccoli bacini posti in sinistra idrografica del fiume Fella, i quali come si vede sono stati appunto pedonati e descritti attraverso l'uso di queste schede. 5 tratti per il bacino ovest, 10 tratti per il bacino est. Si vede subito come alcune aste non siano state raggiungibili perché proprio non accessibili a piedi, e questo chiaramente lo dobbiamo tenere in conto perché già ipotizziamo il fatto che qualche volume rimobilizzabile non lo possiamo appunto rilevare sul terreno, quindi c'è sicuramente una sottostima dei volumi rimobilizzabili. Va detto che spesso i tratti non pedonati sono effettivamente inaccessibili, quindi molto pendenti, con eventuale scarso accumulo di sedimenti, ma questo non è sempre vero perché dipende dalla morfologia complessiva del bacino. Fatto sta che a partire dalla scheda di rilevamento e sostanzialmente utilizzando l'informazione dello spessore, della larghezza dei detriti all'interno dell'alveo e della lunghezza del tratto omogeneo è possibile arrivare a una prima quantificazione dei materiali. Questo è una cosa molto ovvia, molto semplice, è una semplice misura sul campo. Questa cosa è stata fatta per tutti i nostri bacini e poi vedremo queste stime confrontate con altre. È chiaro che oltre al materiale presente in alveo ci sono anche depositi che sono all'interno del bacino e che in caso di evento alluvionale possono essere rimobilizzabili, quindi abbiamo cercato di andare a caratterizzare anche questi depositi. E qui evidentemente è necessaria una mappatura geomorfologica, ne ha già parlato il dottor Cavalli precedentemente. Il concetto è quello di andare a individuare quelle che sono le forme e, diciamo, i processi che effettivamente possono appunto essere caratterizzati da una disponibilità di sedimento. Questo è stato fatto per tutti i nostri bacini, qui si vede un esempio di alcuni di loro, e a partire dalla mappatura geomorfologica che ci fornisce l'area dei diversi depositi, ipotizzando, cercando di assegnare a questi depositi in funzione della tipologia uno spessore che chiaramente è uno spessore estremamente variabile, con un valore medio e delle ampie bande di incertezza che abbiamo, diciamo, ottenuto da dati di letteratura su bacini simili a quelli che noi abbiamo analizzato. Abbiamo fatto una stima di quelli che sono i volumi appunto di questi depositi all'interno del bacino, quindi tutti i depositi presenti nel bacino, alcuni dei quali non si rimobilizzeranno sicuramente in tempi recenti, in tempi prossimi, diciamo,
e abbiamo cercato di caratterizzare solo quelli connessi. In questo caso faccio vedere un esempio con l'utilizzo di un buffer, quindi un approccio estremamente semplice. Ricordiamoci che lavoriamo sempre nella logica di fornire dei prodotti che possono essere utilizzati da professionisti, ma si può sicuramente migliorare l'approccio utilizzando l'indice di connettività di cui ha parlato precedentemente Cavalli. Il concetto è: individuato un criterio di connettività, si può fare una stima quindi dei volumi complessivi e dei volumi connessi. Tutto questo effettivamente fornisce dei valori che ovviamente hanno ampi margini di incertezza. Come si vede ci sono non ho rappresentato le barre d'errore, ma nella tabella si vedono appunto dei più e dei meno che indicano un po' quella che può essere appunto l'incertezza, ed è molto ampia in questa stima evidentemente per tutti i nostri bacini. E abbiamo provato anche a rappresentare questi volumi calcolati nello stesso grafico che ha mostrato precedentemente appunto Cavalli, che è un grafico che mostra i volumi dei debris filostorici in realtà in funzione dell'area del bacino. Questi non sono debris filostorici nostri, sono stime di volume rimobilizzabile con diversi tempi di ritorno evidentemente, e si vede come si collocano comunque in un range abbastanza confrontabile. I volumi più bassi sono quelli relativi ai volumi stimati solo in asta, quindi facilmente rimobilizzabili. I volumi più alti sono rispettivamente quelli connessi all'interno del bacino e quelli invece complessivi del bacino, che insisto è una stima che ovviamente non ha una rilevanza ai fini applicativi, perché sono anche depositi che non verranno rimobilizzati sicuramente nei prossimi anni. Quindi, per concludere sul volume dei sedimenti, un doppio approccio, rilievo sul terreno e mappatura geomorfologica, finalizzati in un primo caso a individuare questi volumi più facilmente riattivabili con un evento alluvionale intenso, e i secondi invece per avere dei volumi che non sono facilmente riattivabili ma che indicano un po' il grado di criticità del bacino, cioè quanto sedimento è presente in quel bacino e potenzialmente rimobilizzabile. Qui urge fare un ragionamento sul concetto di sedimento disponibile e sedimento che poi verrà effettivamente rimobilizzato durante un evento. Noi sappiamo che il sedimento rimobilizzato durante il singolo evento è chiaramente controllato dal tempo di ritorno dell'evento alluvionale, quindi è imprevedibile, diciamo. Quello che noi sappiamo è che c'è del materiale che in 1, 2, 3, 4 eventi, quindi in un certo prospettiva di medio-lungo termine, potrebbe essere rimobilizzato. È comunque interessante come stima, al di là appunto del fatto che non sappiamo quale sarà il prossimo volume rimobilizzato del prossimo evento, avere un'idea di queste entità. E lo vediamo anche in questo esempio, dove ho calcolato i volumi dei depositi connessi, li ho diciamo normalizzati per l'area del bacino in modo da poterli confrontare. Si vede come effettivamente ci sono bacini che hanno una grandissima disponibilità di sedimento e bacini che hanno una disponibilità di sedimento un po' inferiore. Il Rio Drinizia è molto interessante, lo si vede, l'abbiamo visto anche prima con il dottor Kranitz, è un torrente che ha tutto l'alveo completamente invaso di detrito, quindi c'è una disponibilità elevatissima. È anche vero però, per ricollegarmi al discorso di prima degli eventi meteorici, che è in una zona, il comune di Lusevera, dove abbiamo delle piogge di 4.000-5.000 mm all'anno, con eventi frequentissimi. E infatti paradossalmente questo Rio Drinizia alla fine sul singolo evento di debris flow sono talmente tanti gli eventi, talmente frequente la rimobilizzazione di questo materiale, che alla fine, nonostante questa elevata disponibilità, sul singolo evento magari è meno critico rispetto ad altri bacini dove le precipitazioni sono più rare e quindi dove magari poi avviene l'evento con tempo ritorno centennale catastrofico, come è successo a Rio Cucco. Quindi c'è proprio questo ragionamento di la quantità di sedimenti da una parte e dall'altra il regime pluviometrico e delle alluvioni, che in qualche modo vanno considerate per poi poter fare le corrette valutazioni. Va bene, quindi al di là del discorso sulla quantità di sedimenti, siamo passati a un discorso sulla caratterizzazione di questi sedimenti. Per quanto riguarda gli aspetti meccanici e petrografici, rimando alla successiva presentazione, dove credo verranno mostrate alcune analisi di laboratorio per la caratterizzazione dei sedimenti, fatte, perché effettivamente l'abbiamo fatta fare poi nel laboratorio della provincia di Bolzano. Mi concentrerò sulla parte granulometrica, che è un aspetto interessante di cui abbiamo già parlato in parte con Thomas questa mattina e anche in parte con Marco. E l'ha detto anche Thomas questa mattina, guardando il detrito solo dall'alto io vedo solamente la superficie. Se io invece raccolgo dei campioni riesco a fare la curva granulometrica solamente del materiale fine. Però se a noi interessa caratterizzare l'intera
granulometria dell'intero deposito, ai fini anche di pensare al potenziale riutilizzo di questo materiale, non posso guardare solo la superficie o guardare solamente il materiale ai fini, ma devo cercare di integrare diverse scale diciamo di indagine granulometrica. Ed è quello che abbiamo cercato di fare, sia attraverso analisi di terreno, sia attraverso successivi step. Nel primo step, con l'analisi di terreno, abbiamo fatto sostanzialmente un'osservazione diretta sul terreno finalizzata a una cosa importante, che è caratterizzare il rapporto rilevato sul terreno tra il materiale fine e il materiale grossolano, dove fine e grossolano possono essere divisi in maniera convenzionale. Nel nostro caso abbiamo usato una dimensione di 6 cm, ma sostanzialmente deve essere scelta una dimensione che permette di combinare poi tutte le curve granulometriche, quindi può essere anche diverso, ma è importante sul terreno cercare di capire qual è la proporzione di materiale appunto superiore ai 6 cm di raggio, anzi sarebbe il secondo diametro dei nostri clasti, e quello che è inferiore, perché poi serve appunto per armonizzare tutto. Poi facciamo la descrizione, abbiamo detto, degli spaccati, gli spaccati, quindi dei profili in cui io vado a descrivere lungo la verticale all'interno del mio deposito, quindi per cercare di capire quello che ci sta dentro e non solamente quello che sta sopra nel nostro deposito. Qui chiaramente gli spaccati possono essere fatti a diverse profondità, più sono eterogenei più bisogna cercare di andare in profondità per caratterizzare le diverse eterogeneità appunto. Poi c'è la descrizione della superficie, questo attraverso delle foto dalla superficie o attraverso meglio l'utilizzo di droni, come appunto ha mostrato Thomas nella sua presentazione questa mattina. Noi in questo caso abbiamo utilizzato un altro software che si chiama Split Desktop per fare questa analisi fotografica del deposito superficiale, che però fornisce dei risultati simili a quello che sostanzialmente ha fatto vedere questa mattina Thomas, e quindi non mi dilungo su questo. E poi per quanto riguarda invece il materiale fine, campionamento e analisi di laboratorio. Nel nostro caso abbiamo potuto fare analisi di laboratorio sia con i setacci, sia con un granulometro laser per arrivare a proprio la frazione più fine, quindi quella argillosa, sottolineo l'argilla. Quindi la domanda è come unire le diverse curve che noi otteniamo con le diverse indagini, quindi una curva per la parte superficiale più grossolana, una curva per la parte diciamo, che andiamo a analizzare sempre con tecniche fotografiche dello spaccato, una curva per quanto riguarda il materiale setacciato, una curva per quanto riguarda il materiale invece con il granulometro laser. Per armonizzare tutto è necessario convertire tutto in massa innanzitutto, cioè quindi dalla frequenza che noi osserviamo dal drone cerchiamo di portare tutto a una descrizione in termini di masse per diverse fasi granulometriche, e poi si può appunto cercare di combinare diverse granulometrie per ottenere un'unica granulometria che quindi mi descrive un po' l'intero deposito. Per fare questo abbiamo anche prodotto un applicativo molto semplice, molto user friendly appunto per i professionisti, in cui è possibile appunto ottenere la curva diciamo integrale del nostro deposito mettendo tutte le informazioni che vedete qua, quindi la mappatura da UAV per la superficie, l'analisi lungo gli spaccati, la setacciatura e eventualmente, ma non necessario, la granulometria del fine con un granulometro laser o con le tecniche aerometriche. Quindi questo strumento diciamo, consente di ottenere un'unica curva granulometrica che è un po' la descrizione dell'intero deposito e poi i parametri appunto descrittivi di questa curva granulometrica. Passo all'ultimo aspetto, che è quello di utilizzo di questi sedimenti, che chiaramente è un aspetto che passa attraverso la costruzione della curva granulometrica dell'intero deposito, perché quella è una delle caratteristiche fondamentali. Per questa parte qua abbiamo analizzato 12 potenziali utilizzi del materiale, andando a ricercare normative, standard, riferimenti tecnici di vario tipo, e li abbiamo in qualche modo descritti sintetizzandoli in un manuale che chiaramente verrà fornito poi ai professionisti. Qui c'è l'esempio dell'utilizzo ballast ferroviario, la normativa in questo caso di riferimento è quella che abbiamo utilizzato, è quella di RFI, quindi delle ferrovie italiane, in cui vengono specificate tutte le limitazioni necessarie da considerare per poter vedere se il materiale è utilizzabile appunto come ballast ferroviario o no. In questa tabella è riassunto, in basso a sinistra sono riassunti i vari utilizzi con
indicate le limitazioni, cioè se sono presenti o no limitazioni di tipo granulometrico, fisico-meccaniche, petrografiche e mineralogiche. Nel nostro caso ci siamo concentrati in particolare sulle limitazioni granulometriche, anche per poter appunto sfruttare il fatto di avere costruito questa curva granulometrica integrale dell'intero deposito, e abbiamo cercato di sviluppare appunto dentro l'applicativo di cui parlavo precedentemente anche una prima, diciamo, screening dell'utilizzabilità dei sedimenti dal punto di vista della granulometria. Quindi poi è chiaro che ci sono anche altri criteri da prendere in considerazione che sono descritti nel dettaglio nel manuale. Però quello che ci interessava era fare un primo screening sull'aspetto granulometrico, che comunque è uno degli aspetti fondamentali per l'utilizzabilità dei sedimenti. E quindi sostanzialmente si vede come nell'applicativo, una volta costruita la nostra curva granulometrica, subito in automatico viene fornita l'informazione sulla possibilità di utilizzare quel materiale con quella granulometria per questi 6, diciamo, potenziali utilizzi, quindi ballast ferroviario, gabbionate, aggregato per calcestruzzo, eccetera, eccetera. Abbiamo distinto tra utilizzabile e potenzialmente utilizzabile, nel senso che utilizzabile significa che il materiale ha delle caratteristiche granulometriche già adatte per essere utilizzato per quello scopo, mentre potenzialmente utilizzabile indica che ha delle caratteristiche granulometriche che potrebbero essere adatte se viene fatta per esempio una vagliatura ulteriore del materiale o comunque un minimo di selezione, un po' di lavorazione. Concludo con 3 esempi di 3 curve granulometriche dei nostri bacini. In questo caso si vede la curva granulometrica e si vede come tutto sommato ha tutti i potenziali utilizzi. L'unico utilizzo adatto è quello di aggregato fine per calcestruzzo. Poi abbiamo quest'altro esempio in cui di fatto non c'è, ce n'era un altro in mezzo, c'è questo in cui di fatto non c'è nessun utilizzo possibile, e poi questo in cui c'è. Ok, ho doppiato un luce, vabbè, ce n'era un altro che comunque dove praticamente non c'era quasi nessun utilizzo neanche in quel caso. Quindi insomma l'utilizzabilità di questo applicativo è, insisto, un primo screening su base granulometrica per l'utilizzabilità di questi sedimenti. Con questo concludo e ringrazio. Ok, grazie Paolo, grazie Fabrizio. Adesso passiamo all'ultimo intervento della mattinata, che riguarda il partner Alto Adige, con Monica Rabanzer e Francesco Bardinoni dell'Università di Bologna, che è stato il partner scientifico appunto dell'Alto Adige. Allora, anche Monica fa la presentazione in tedesco, ma si arrangia direttamente a fare anche la traduzione. Also, einen schönen guten Morgen auch von meiner Seite. Wie bereits von Barbara erwähnt, ich werde meinen Teil der Präsentation sowohl auf Deutsch als auch auf Italienisch halten. Ich werde mein Bestes geben für die italienische Übersetzung. Mein Bereich bezieht sich spezifisch auf die Arbeitsanalysen des Work Packages 5 und 6, was die Vergletscherung, Sedimentproduktion und Sedimentcharakterisierung im oberen Matschental betrifft. Und diese Ergebnisse wurden in Zusammenarbeit zwischen dem Amt für Geologie und Baustoffprüfung der Autonomen Provinz Bozen und der Universität Bologna erarbeitet. Also ein herzliches Willkommen von meiner Seite, dem Publikum im Saal und all jenen, die per Stream zugeschaltet sind. Und ich möchte auch die Gelegenheit nutzen, um mich bei allen Projektpartnern für die intensive und wertvolle Zusammenarbeit im Rahmen des Projekts zu bedanken. Quindi adesso facciamo la parte in italiano, un gentile benvenuto anche da parte mia, è un grande piacere essere qui e di presentare i risultati principali del Work Package 5 e 6, proprio che sono incentrati alla deglaciazione, produzione e caratterizzazione del sedimento in Alta Val di Mazia. E questi risultati specifici sono stati ottenuti
tramite la collaborazione dell'Ufficio Geologia e Prove Materiali della Provincia Autonoma di Bolzano e l'Università di Bologna. E ringrazio ovviamente anche tutti i partner per la collaborazione che è stata ottenuta tramite incontri di progetto e lo scambio tecnico-scientifico nell'ambito di questo progetto Interreg. Jetzt zu starten, hier kurz der Aufbau der Präsentation. Zunächst werden wir kurz auf die allgemeine Projektstruktur eingehen, bevor ich die Sedimentcharakterisierung vorstellen werde, also die Resultate des Arbeitspaketes Nummer 5, bevor ich dann das Wort an Herrn Professor Bardinoni übergeben werde, der die Datenintegration und die Datenanalyse vorstellen wird. Quindi in questa slide vediamo una panoramica in generale della nostra presentazione, che prima presenteremo la struttura generale di progetto, poi io continuerò con la caratterizzazione del sedimento, quindi gli output del Work Package 5, e poi passerò la parola al professore Bardinoni, che presenterà la integrazione e analisi dei dati del Work Package Nummer 6. Im Zuge des Projektes haben wir den großen Vorteil gesehen in der Integration bereits bestehender Datensätze, die sich aus der Zusammensetzung zwischen hochauflösenden Fernerkundungsdaten, historischen Luftbildern und auch Auszügen aus dem geologischen Inventar des KARC-Inventars zusammensetzen. Und auf Basis dieser bestehenden Datensätze haben wir dann Geländeerhebungen, Analysen im Labor und auch remote Fernerkundungsdatenanalyse betrieben. Und die Integration dieser gesamten Datensätze führt uns dann zu unseren Endprodukten. Jetzt heute spezifisch in meinem Fall, bei dieser Präsentation geht es um die Sedimentcharakterisierung der oberflächlichen Proben und auch Proben des Untergrundes. Quindi qua abbiamo una panoramica in generale del progetto, quindi proprio il punto forte del progetto è stato proprio di integrare una serie di metodologie diverse, quindi cominciando da set di data che ci sono già esistenti, quindi per esempio dati di alta risoluzione della topografia digitale, set di data storici anche, e anche certi aspetti ovviamente dell'inventario geologico CARC, e basandosi su questi dati abbiamo effettuato delle analisi in terreno, anche analisi di laboratorio, e infatti poi in risultato creiamo risultati specifici che riguardano la caratterizzazione del sedimento presente. Um die Sedimentcharakterisierung ganz umfassend durchführen zu können, haben wir einen innovativen Ansatz erprobt, der sich aus der Zusammensetzung von verschiedenen Labor- und Geländeproben beschreibt. In diesem Fall können wir in der kurzen zusammenfassenden Grafik die wichtigsten Beispiele sehen. Zum einen die Methode der Röntgendiffraktometrie, der Siebanalyse und der Los Angeles Probe. Und die Kombination dieser gesamten Daten erlaubt uns dann auch weiterführende Rückschlüsse auf den Ablagerungsprozess zu bestimmen, der sowohl glazial als auch Phänomene von Massenbewegungen umfassen kann, zum Beispiel von Steinschlag und von Murgangereignissen. Und in der Synthese sind wir daran interessiert, eine standardisierte Datenerfassungsmethodik zu entwickeln und die des Weiteren auch uns Rückschlüsse erlaubt auf den möglichen Nutzen des Sedimentes und die Erstellung einer Datenbank erlaubt. Quindi per effettuare un'analisi accurata del sedimento presente occorre combinare una vasta gamma di metodi e analisi, tra i quali possiamo notare l'analisi diffrattometrica, anche le analisi granulometriche di laboratorio e la prova Los Angeles. E integrando tutti questi concetti possiamo anche
stabilire il processo di deposizione che potrebbe essere di natura glaciale, di collo o anche di colata detritica. In sintesi noi siamo interessati a produrre delle linee guida standardizzate e anche un'acquisizione dei dati in maniera standardizzata e anche transfrontaliera tramite questa cooperazione Italia-Austria, e possiamo anche stabilire il possibile utilizzo del sedimento e possiamo creare una banca dati omogenea. Die Hauptuntersuchungsgebiete des Lead-Partners befinden sich in der autonomen Provinz Bozen. Das waren zum einen das Matschertal und zum anderen das Rittnauntal. Und diese beiden Untersuchungsgebiete wurden auf der Basis von spezifischen Überlegungen getroffen. Und zwar haben wir es hier mit sehr vergleichbaren Lithologien zu tun. Wir haben metamorphe Gesteine vorliegen. Auf der anderen Seite herrschen sehr verschiedene klimatische Bedingungen vor, da wir im Rittnauntal sehr viel an Niederschlag verzeichnen, während im Matschertal die klimatischen Bedingungen auf der trockenen Seite liegen. Und somit war es interessant, auf Basis gleicher Lithologie und unterschiedlichen Wetterverhältnissen den Vergleich zu ziehen. Quindi queste sono le nostre aree di studio in Alto Adige, che sono la Val di Mazia nell'ovest dell'Alto Adige e la Val Ridanna nel nord, e queste due aree di studio sono state selezionate sotto lo sfondo di comparare litologie simili, quindi abbiamo rocce metamorfiche e condizioni climatiche diverse, perché abbiamo precipitazioni intense in Val Ridanna e dall'altro canto notiamo che le condizioni climatiche in Val di Mazia siano sostanzialmente differenti, quindi un concetto interessante di fare il confronto di queste aree. Im Laufe der Geländearbeit haben wir den charakteristischen Sedimenttransport in diesen beiden Untersuchungsgebieten untersucht und hier eine schematische Darstellung der sogenannten Source-to-Sink-Beziehung, also wo das Sediment freigelassen wird. Das bezieht sich hier auf den proglazialen Bereich, also in unmittelbarer Nähe des Gletschers. Das Sediment wird dann talauswärts transportiert und in diesem Falle reicht es dann oder wird es über eine alluviale Ebene transportiert und erreicht schließlich einen Schuttkegel. Nell'ambito del progetto abbiamo cercato di individuare le reti di trasporto del sedimento, quindi un concetto di relazione source to sink. In questo caso in Val di Mazia partiamo dall'area proglaciale, quindi in vicinanza al ghiacciaio, e poi il sedimento viene trasportato a fondovalle, raggiunge anche una piana alluvionale e poi viene anche trasportata tramite un conoide detritico. Hier ganz kurz ein paar Geländeeindrücke vom Matschertal. Also das zentrale Bild oben zeigt diesen proglazialen Bereich mit Gletscher, der ja doch deutlich in den letzten Jahren zurückging, und im Bild unten links von rechts weitere Abschnitte des Sedimenttransportes. Quindi qua un paio di impressioni direttamente dal campo, quindi vedete il ghiacciaio della Val di Mazia che si è ritirato abbastanza nei decenni passati, e delle immagini dove occorre il trasporto e anche la deposizione del sedimento. Ein sehr ähnliches Bild zeigt sich im Rittnauntal. Was auch hier sehr interessant zu bemerken ist dieser stufenförmige Verlauf der Landschaft. Hier starten wir auch wieder von einer proglazialen Ebene und das Sediment wird dann stufenweise auf eine tiefer liegende Ebene transportiert, erreicht wieder die nächste Stufe und wird schlussendlich dann auch in die zweite tiefer liegende Ebene weiter transportiert. Quindi abbiamo condizioni simili anche in Val di Mazia. Qua proprio interessante notare che abbiamo una morfologia di terreno molto speciale, perché è a gradini, quindi abbiamo
il trasporto di sedimento parte nella piana proglaciale, poi viene trasportato attraverso questi cambi anche di pendenza verso fondovalle. E anche qua per Komplettezza ein paar die Immagini di terreno, auch jetzt hier für die Vollständigkeit ein paar Geländeaufnahmen. Unten von links nach rechts immer zuerst die proglaziale Ebene, dann die erste tiefer liegende Ebene, die Grohmann-Ebene und schlussendlich die dritte Ebene, die Agelsboden-Ebene. Quindi anche qua, partendo da sinistra a destra, al di sotto della slide, la piana proglaciale, la seconda piana Grohmann e la piana Agelsboden. Im Zuge des Projektes war die Geländearbeit ein sehr wichtiger Bestandteil für die Datenerhebung. Im Laufe der Geländearbeit wurde zum einen mehrere Proben entnommen, die dann weiterführend als Basis für die Laboranalyse galten. Und in einem zweiten Schritt wurde auch die Fotoanalyse durchgeführt, welche als Inputparameter dann für die weitere Bearbeitung mittels Software diente. Und diese Fotoanalyse wurde eben von der oberflächlichen Schicht durchgeführt und die weiteren Details werden jetzt auch gleich beschrieben. Quindi le indagini di terreno erano state un metodo anche centrale del nostro approccio, perché abbiamo prelevato dei campioni che sono poi state successivamente analizzate nel laboratorio, anche attraverso una serie di metodi, e abbiamo anche effettuato le analisi fotografiche che sono state poi l'input per le analisi basate su software. Hier kurz ein paar Geländefotos, also damit man sich ein bisschen besser vorstellen kann, wie so eine Geländearbeit aussieht. Also zum einen die Probenentnahme, die Proben wurden dann teils mit dem Hubschrauber transportiert, da es sich um eine sehr große Anzahl an Proben handelte, mit über 500 Kilogramm an Material pro Tal. Des Weiteren eben die Details der Probenentnahme und der fotografischen Analyse. Quindi qua ancora un po' delle impressioni del lavoro di terreno. Abbiamo prelevato questi campioni che sono poi anche state trasportati con l'elicottero e vedete anche impressioni della documentazione in generale e dell'analisi fotografica. Im Gelände selbst ist es sehr wichtig, den repräsentativen Abschnitt des Sedimentstransportweges zu bestimmen und dann auch in weiterer Folge genau aufzunehmen. Hier eben wird zunächst die Facies identifiziert und dann ein genauer Probenentnahmepunkt bestimmt. Und in einem ersten Schritt wird dann die Oberflächencharakterisierung durchgeführt. Hier gibt es wieder zwei Möglichkeiten. Zum einen kann die Oberfläche mittels des sogenannten Wohlmann-Pebble-Count bestimmt werden. Diese Methode sieht vor, dass über 250 Klasten in einem bestimmten Probenpunkt aufgenommen werden. Und zwar werden die Achsenverhältnisse dieser Klasten gemessen. Und zum anderen eben, wie bereits erwähnt, die Fotoanalyse. Hier wird ein zusammenhängender Abschnitt von mindestens 30 Metern identifiziert. Dann werden am Startpunkt und am Endpunkt Proben entnommen und die Oberfläche wird dann eben von 1 Meter mal 1 Meter der repräsentativen Facies dokumentiert. Hier wichtig, dass die Bilder immer senkrecht zu der Oberfläche aufgenommen werden. Und in einem zweiten Schritt wird eben die Charakterisierung des Untergrundes durchgeführt. Dies erfolgt durch die Probenentnahme und in diesem Schritt wird die Grobfraktion bereits im Gelände identifiziert. Also es umfasst eine geländegestützte Siebanalyse der gröberen Fraktion, also alle Partien über 64 mm in Größe, und die feinere Fraktion wird dann als Probe entnommen und im Labor weiter analysiert. Quindi questo passo è essenziale di identificare la facies representativa della zona di trasporto del sedimento. Identifichiamo anche il punto di campionamento e
sì, la caratterizzazione dello strato superficiale può avvenire tramite due metodi, che per primo si riguarda al cosiddetto Woolman Pebble Count, che consiste nel conteggio di più di 250 clasti di questa facies e si misurano anche le assi principali di ogni clasto in questa somma di clasti. E poi viene anche effettuata l'analisi di fotodocumentazione, che infatti consiste nel scattare delle immagini in una sezione continua, e queste immagini poi sono elaborate tramite software, e la caratterizzazione del strato superficiale avviene tramite proprio l'analisi di setacciatura direttamente in campo della frazione grossolana maggiore di 64 mm, e in un secondo momento la frazione più fine al di sotto dei 90 mm viene analizzata direttamente in laboratorio. Hier sehen wir jetzt ein paar Screenshots, also die Ergebnisse der verschiedenen Softwareanwendungen. Wir im Rahmen des Projektes haben es hauptsächlich mit 4 Programmen versucht, und ja, die ihrerseits spezifische Stärken und Schwächen haben. Zusammenfassend kann man aber sagen, dass gewisse Herausforderungen bestehen. Zum einen, wenn im Input-Bild, also im Startbild, das im Gelände genommen wurde, zahlreiche Schattierungen vorhanden sind. Die Programme tun sich auch schwer, die Feinkörning-Bereiche akkurat aufzuzeichnen, und es ist auch schwierig, die Kornpartien, die sehr eng beieinander liegen, auseinanderzuhalten, und auch wenn im Bild ein Farbkontrast vorherrscht, dann tun sich praktisch diese Programme auch sehr schwer, das richtig zu classifizieren. Quindi insomma noi abbiamo lavorato con 4 applicazioni diverse, quindi ognuna ha delle caratteristiche speciali e ovviamente anche vantaggi e svantaggi. Tutto sommato possiamo dire che i fattori limitanti principali sono proprio zone di ombra nelle immagini input, anche sezioni di grana fine, quando abbiamo interstizi stretti dei clasti, e anche un contrasto elevato di colore. Und eben in Summe haben wir verstanden, dass das Programm GrainID laut unseren Analysen die höchste Genauigkeit in Bezug auf die Erstellung von softwarebasierten granulometrien beinhaltet. Quindi noi abbiamo visto che l'applicazione GrainID, che è anche un'applicazione recentissima, mostra l'accuratezza maggiore di tutti questi programmi che abbiamo usato. Nel laboratorio vi presenterò questi 3 metodi principali che abbiamo lavorato nell'ambito del progetto. Für die Laborarbeit haben wir mit 3 Hauptmethoden gearbeitet. Das waren zum einen die Röntgendiffraktometrie. Ganz kurz zu der allgemeinen Funktionsweise. Bei der Röntgendiffraktometrie wird ein Röntgensignal von einer Quelle ausgesandt, das eine charakteristische Wellenlänge besitzt. Dieses Signal interagiert dann mit einem Probenkörper, der dann seinerseits wieder ein charakteristisches Signal aussendet, das schlussendlich von einem Detektor aufgezeichnet wird. Somit erhalten wir dann ein charakteristisches Spektrum, also das sieht man in der Folie rechts unten, ein sogenanntes Diffraktogramm, das auch fast wie ein Fingerabdruck der zu analysierenden Probe gilt, wo wir diese charakteristischen Peaks haben, die uns eben auf die Präsenz oder Abwesenheit eines spezifischen Minerals hinweisen. Nell'ambito dell'analisi diffrattometrica possiamo identificare le proprietà mineralogiche di un campione, quindi abbiamo questa fonte dei raggi X con un'ondezza d'onda caratteristica,
che questa ondezza d'onda interagisce col campione che di sé emette un altro segnale che viene poi catturato da un detettore e infine si riceve poi queste curve, questi pics charakteristici della composizione mineralogica. Einen weiteren Versuch, den wir im Labor durchgeführt haben, ist der sogenannte Los Angeles Test. Dieser Test ist spezifisch darauf ausgelegt, die Widerstandsfähigkeit einer Probe zu ermitteln und auch in weiterer Folge die Verwendbarkeit. Kurz zum Aufbau, also eine Probe wird zunächst gewaschen, gesiebt und dann das Ausgangsgewicht bestimmt und dann wird diese Probe mitsamt 6 verschiedener Sphären, also kugelförmigen Materialien in die Maschine gegeben und am Ende, nachdem diese Maschine sich für 30 Minuten lang gedreht hat, wird das Endgewicht berechnet, also abgewogen und in weiterer Folge der sogenannte Los Angeles Koeffizient gemessen, der eben auch Rückschlüsse darauf liefert, inwieweit dieses Material widerstandsfähig ist oder eben nicht. Das sind Parameter über 20 eher auf eine schlechte Widerstandsfähigkeit hinzuweisen, während die kleineren Werte eine widerstandsfähige Probe beschreibt. Nella prova a Los Angeles noi abbiamo inizialmente pesato il materiale, l'abbiamo lavato e abbiamo determinato il peso iniziale del materiale, poi questo materiale viene messo assieme a 6 sfere di acciaio in questa macchina che si ruota e poi dopo 30 minuti viene determinato il peso residuo del materiale e si calcola un coefficiente caratteristico che se questo coefficiente sia maggiore di 20 allora possiamo dire che la resistenza alla frammentazione del materiale non sia proprio buona, viceversa se questo coefficiente è minore allora abbiamo dei valori che sono adatti. Die Analysen der Siebanalysen ergeben die charakteristischen Sediment-Kornverteilungskurven. Hier unterscheiden wir eben zwischen den Oberflächenproben und den Proben des Untergrundes. Wir haben aus dem gesamten Spektrum unserer Geländeproben die verschiedenen Daten in diesen Siebkurven aufgezeichnet und ermitteln dadurch einen charakteristischen Wert oder auch Parameter der sogenannten Oberflächenbewehrung, der sich aus dem Quotient zwischen dem Median der Oberfläche, D50, also dem Perzentil, was an praktisch Passant durchläuft durch die Siebanalyse, also Oberfläche geplottet gegen die Verteilung des Untergrundes und dieser Parameter eben umfasst oder liefert uns Hinweise, inwiefern ein Ablagerungsbereich stabil ist oder weniger stabil. Also hier sehen wir alle Werte, die größer als 1 sind, weisen auf ein stabiles Umfeld hin, während Bereiche kleiner als 1 auf unstabilere Verhältnisse hinweisen. Infatti, nell'ambito del progetto abbiamo determinato queste curve granulometriche che abbiamo differenziato tra le prove superficiali e subsuperficiali e proprio tramite il rapporto fra lo strato superficiale e subsuperficiale possiamo determinare il cosiddetto fattore di corazzamento che potrebbe essere maggiore di 1, che potrebbe indicare delle condizioni più stabili della zona di deposito. Viceversa, se questo fattore sia minore di 1, allora abbiamo condizioni meno stabili. Nun komme ich zu meinen Schlussfolgerungen. Wir haben im Laufe der verschiedensten Methoden, also Geländearbeit, Laborarbeit, Nachbearbeitung der Daten, verstanden, dass wir immer den Aspekt vor Augen halten müssen, dass es sich um ein dynamisches System handelt. Somit müssen wir auch diesen multitemporalen Aspekt mit einbeziehen. Also dass es immer nur eine Momentaufnahme des Systems ist und dass man
dies im Kontext beachten muss, dass die Integration verschiedener Methoden sich als sehr nützlich erweist, um das gesamte Spektrum an Charakteristiken abzudecken, dass es auch wichtig ist, weitere Software-Analysen durchzuführen und auch zu verfeinern und vor allem diese quantitative, geländebasierte Datenerhebung von großer Bedeutung ist. Quindi abbiamo visto che ci troviamo in un sistema dinamico, quindi è essenziale di effettuare queste analisi tenendo conto di un approccio multitemporale, anche di integrare metodologie diverse, di sperimentare con i programmi, con l'applicativo e anche di condurre un'analisi quantitativa che sia basata su Dati direttamente presi in campo. Die Schlussempfehlungen des Projekts befassen dann die Entwicklung dieser standardisierten Datenerfassungsmethodik der Geländearbeit, die eben diese detaillierte Kartierung der ganzen Systemkomponenten beinhaltet, die Definition der Source-to-Sink-Sedimenttransportpfade, multitemporale Entwicklung des Einzugsgebietes und die Durchführung von quantitativen Laboranalysen. Dabei unterscheidet man zwischen den oberflächlichen und Untergrundproben und eben die Berechnung der Oberflächenbewährung. Alla fine vediamo l'importanza di implementare un approccio di campo standardizzato che include un mapping dettagliato di tutti i componenti del sistema, di definire l'approccio source to sink, di tener conto dell'evoluzione multitemporale della zona di interesse e anche di condurre questa analisi quantitativa basata sul prelievo di campioni in campo, di differenziare fra aspetti di superficiale e subsuperficiale e infine di calcolare il cosiddetto rapporto di corazzamento. Vielen Dank allen für die Aufmerksamkeit und jetzt gebe ich das Wort gern weiter an Herrn Professor Bardinoni. Grazie a tutti, spero di aver condotto una traduzione appropriata e passo la parola al collega. Grazie Monica per il doppio lavoro, non facile. Quindi buongiorno a tutti. In questa presentazione, in questa parte di presentazione che dovrebbe prendermi insomma 12-13 minuti, mi occuperò soprattutto della parte che riguarda l'analisi multitemporale, in particolare basandoci sulle analisi multitemporali fatte sull'estensione dei ghiacciai, la copertura di detrito, l'evoluzione del drenaggio e che cosa è cambiato nelle coperture quaternarie insieme al ruolo delle frane superficiali. Vedremo come sia un po' evoluto uno delle zone test. Abbiamo tempo solo di mostrarvi la parte che riguarda l'alta val di Mazia e vedremo come anche la mappatura su ortofoto e LIDAR è stata complementata da analisi, cioè rilievi di campo, soprattutto per definire la geometria, quindi profondità, volumi di materiali, di frana, e poi, come ci ha appena descritto Monica, per la raccolta di dati di caratterizzazione della granometria superficiale e superficiale. Iniziamo subito quindi col parlare dell'Alta Val di Mazia. Diciamo che è un paesaggio chiaramente che ancora ha un ghiacciaio principale, diciamo che sopravvive. In questa foto, in questa immagine potete vedere l'outline in azzurro che corrisponde alla copertura glaciale attuale, quindi ci sono dei ghiacciai tributari che oramai non possono più nemmeno essere chiamati ghiacciai perché probabilmente non sono più dotati di movimento, ma se vedete nel 1860, appunto corrispondente alla piccola età glaciale, questa era l'estensione di tutto il ghiacciaio della Mazia e avevamo comunque altri 3 sistemi abbastanza importanti.
Quindi l'idea è di andare a guidarvi attraverso quel che è successo, in particolare dagli anni 50 ad oggi, e come questo condiziona diciamo anche poi la distribuzione granulometrica superficiale lungo l'asta principale della Val di Mazia, e quindi il Rio Saldura, e lungo degli affluenti che potrebbero potenzialmente essere causa di disturbo dovuto appunto al verificarsi di colate detritiche. Iniziamo quindi dalla mappatura della copertura glaciale e della copertura di detrito sui ghiacciai, come questa è cambiata nel tempo, e quindi vedete la domanda principale era come la copertura di detrito sui ghiacciai è cambiata durante il periodo di deglaciazione. Per fare questo abbiamo sì mappato in modo multitemporale attraverso, non mi ricordo neanche quanti fotoset, però dal 1945 ad oggi, al 2020, e è stata poi, come dire, sono state poi classificate le varie aree glaciali in base alla copertura del sedimento, una classificazione semi-quantitativa riadattata anche da altri studi non pubblicati, in Francia in particolare, in cui quindi suddividiamo la superficie glaciale in ghiaccio puro, se la copertura di detrito è sotto il 20% areale, in ghiacciaio parzialmente coperto di detrito e, vedete, interamente coperto di detrito quando la copertura di detrito diciamo, supera il 90%. Questo è un riassunto di quello che si è ottenuto. In pratica abbiamo registrato una riduzione del 43% dell'area complessiva glaciale, cioè coperta, interessata dai ghiacciai, e questa perdita soprattutto è dovuta al declino. Qui adesso c'è una scala logaritmica per mostrare bene anche queste altre grandezze, ma non deve ingannare il fatto che la linea sembra suborizzontale. Siamo comunque in scala logaritmica, quindi c'è un declino importante che vedete è costante, e questa perdita di ghiaccio diciamo puro ha fatto sì che oggi questo costituisce il 76% della copertura glaciale attuale contro il 95% che invece aveva diciamo nel 69. In particolare quindi vediamo che percentualmente e anche a livello diciamo areale è aumentata l'area in ghiaccio coperto o parzialmente coperta di detrito. In particolare questo aumento ha raggiunto un plateau alla fine cioè a metà degli anni 90 insomma. In pratica quindi come messaggio per questa prima parte è che i ghiacciai comunque della Val di Mazia, o se volete più o meno il ghiacciaio rimasto della Val di Mazia, ora porta con sé una maggior quantità di carico di detrito che poi lascia chiaramente nella zona frontale e nelle aree laterali ai ghiacciai. Però il carico di detrito sembra essere insomma maggiore dovuto alla deglaciazione progressiva. Quello che vedete ora in questa immagine è la seconda parte, cioè che cosa succede al reticolo quando i ghiacciai spariscono, cioè che cosa succede al reticolo che è direttamente alimentato dal ghiacciaio. E vediamo in questo caso che una mappatura del 69 con il corrispettivo del 2020. Vedete anche dei colori di reticolo che appunto un po' diversi. Che cosa è stato fatto qua? È stata lo stesso fatta una classificazione sulla base della visibilità del flusso di acqua alimentato da ghiaccio alla fine dell'estate. Quindi abbiamo selezionato solo foto che fossero state prese alla fine dell'estate, quindi in condizioni anche di copertura nevosa scarse. È stato poi quindi classificato il reticolo quando il flusso quindi idrico fosse visibile, parzialmente visibile perché aveva interruzioni di acqua insomma che per infiltrazione superficiale effettivamente non poteva essere visto, e intermittently visible, quindi in modo intermittente visibile e no, dovuto alla variazione di copertura nevosa e alla variazione di copertura di ghiaccio, perché appunto la frammentazione poi dei ghiacciai in ritiro
provoca effettivamente delle parti poi di terreno che rimangono visibili e delle altre che rimangono semisepolte dal ghiaccio. Ultimo, vedremo che la maggior parte del reticolo rimane ora non visibile in molti dei rami, in quanto abbiamo soprattutto flusso subsuperficiale. Come abbiamo fatto? Ce lo siamo inventati? No, questi rami chiaramente erano rami preesistenti prima visibili, vediamo che le sorgenti di acqua rimangono, quindi delle pozze, dei laghetti, delle patches di ghiaccio, per cui sono delle pathways idrologiche che effettivamente poi esistono ancora. Attualmente sono completamente sotterranee, insomma. Vediamo un attimo questa animazione, quindi vedete dal 69, vedete come questi reticoli fossero, questi rami fossero collegati, ad esempio, in questo caso, e vedete cosa succede nel tempo. Abbiamo qua la disconnessione di questa parte, questi reticoli, questi rami che cominciano a diventare semisepolti o sepolti, fino a poi all'ulteriore, vedete, disconnessione. Nel momento che rimangono placche isolate di ghiaccio sepolto, abbiamo comunque il reticolo lo stesso che in pratica viene concentrato, e quindi i flussi idrologici e i flussi di sedimento che li accompagnano rimangono focalizzati su un numero minore di rami che esportano materiale. Qui potete vedere quindi come nel tempo sia cambiato la lunghezza del reticolo suddivisa nelle varie classi, e qui si vede come appunto quello che è aumentato complessivamente è il reticolo che viene esposto, soprattutto in aree che prima erano coperte da ghiacciaio, e parzialmente è aumentata anche diciamo il reticolo soggetto a copertura nivale e subglaciale. Che cosa succede durante la deglaciazione poi ai materiali quaternari, quindi le coperture quaternarie? Abbiamo mappato anche questo, quindi il CARG del 2006 è stato aggiornato sia tornando indietro fino al 69 che andando avanti fino al 2020. Qui vedete che siamo nel 2020 e i due colori dominanti sono il giallo, quindi copertura di till glaciale, depositi glaciali, e il verde, che corrisponde a roccia in posto. Quindi abbiamo due situazioni abbastanza diverse e quello che si vede fondamentalmente è che la deglaciazione ha portato che cosa? Questo ghiaccio che inizialmente vedete copriva questa area, quasi 4 km quadri, poi si è ridotta dovuta alla deglaciazione ed è stata sostituita in parte da roccia in posto, roccia nuda, in parte da till glaciale. Il resto più o meno è rimasto stabile. Ora, quindi questo che cosa significa? Vedete qua le due curve, qui abbiamo l'arancione che ci dice come è aumentato effettivamente in ettari la superficie in roccia al ritiro del ghiacciaio, e qui come è aumentata la superficie in deposito glaciale. Chiaramente qui ora ci dobbiamo chiedere, la prima cosa, come anche introdotto dal dottor Maier stamattina, è che l'esposizione di queste superfici in roccia ha sicuramente un impatto sulla magnitudo dei picchi di portata per eventi meteorologici, quindi o fronti atlantici o celle convettive. La seconda che ci dobbiamo chiedere è questo materiale detritico disponibile, che fine fa? Nel senso, è veramente disponibile poi per movimenti in massa? Va a raggiungere il reticolo? Punto di domanda. A questo proposito aggiungiamo un'ulteriore componente, la penultima, ed è quella della mappatura delle sorgenti di sedimento e quindi delle frane superficiali, colate detritiche e frane superficiali di scorrimento. Qui tra gli altri attributi che abbiamo usato nell'inventario, qui ci siamo limitati ad analizzare i depositi di frana e li abbiamo classificati sulla base di dove questo deposito, cioè che zona del paesaggio raggiungeva questo deposito. Quindi 3 grandi categorie di depositi a diversa potenziale di come posso dire, di mobilità e di raggiungimento del reticolo principale.
e quindi avremmo dei depositi, quindi dei depositi di frana che hanno un basso potenziale per quegli eventi che hanno depositato, comunque sono rimasti sui versanti, altri che sono rimasti su talus, slope e cones, quindi coni detritici e falde, altri che sono stati insomma deviati o bloccati da delle tre cordoni morenici. Intermedio, e quindi una come dire, mobilità intermedia per frane che hanno depositato materiale sui conoidi, debris fans, su dei canali stagionali, gully channel, su dei terrazzi fluviali e sulla piana alluvionale. Infine ha massima, diciamo, potenziale di mobilità e quindi direttamente le frane che sono giunte al canale principale del Saldura e ai suoi affluenti. Qui vediamo la mappa, quindi in rosso sono le zone di innesco e trasporto, in verde abbiamo le zone di deposito, oltre alla classificazione di rock glacier che, come vedete, pervasivi nella valle, questa è una valle veramente dominata da forme periglaciali, intatti e relitti. Questi sono stati confermati da analisi INSAR, dove abbiamo combinato Cosmos SkyMed con Sentinel, quindi è una classificazione effettiva di movimento o meno di queste forme e quindi di presenza di permafrost, possibile e molto probabile presenza di permafrost. Ora, per rispondere alla prima domanda, ma le aree proglaciali in questa valle sono veramente poi prone al franamento? Si vede da subito, vedete già guardando questa mappa, che effettivamente la zona circostante il ghiacciaio, che qui vediamo nell'immagine, che abbiamo già visto grazie a Monica, cioè qui il ghiacciaio principale, vedete, finisce su una valle sospesa, quindi una zona di piana. Abbiamo una morfologia a letto piano tipica di ambienti fluviali di pianura. Quindi è una zona tranquilla attualmente. Poi è chiaro, in futuro qui abbiamo uno scivolo che potrebbe essere problematico, insomma, non per ora, insomma. Quindi la prima risposta è che attualmente questa è una zona abbastanza tranquilla, fino a che regge, insomma, tutta la struttura qua che si vede. Però vediamo una serie di depositi in questi tributari, nel primo e in questo qua Rio Berettes, alimentati da ghiacciai o comunque da placche di ghiaccio in forte diciamo ritiro. Questa è un po', sono due zoomate di zone a elevata attività di frane superficiale. La prima localizzata, un attimo che vado indietro, la prima localizzata qua, la seconda localizzata qua. Quindi le zone dove effettivamente il maggior deposito di materiale avviene sono zone interessate da depositi di till, quindi glaciali, in cui, vedete, abbiamo che comunque la deposizione può raggiungere l'asta principale. A volte non ci riesce, a volte viene, come dire, deviato da questa morena della piccola età glaciale, però un'area ad elevata, diciamo, produzione. Altra zone molto, che sicuramente vediamo tra un attimo, sono quelle dominanti a livello di deposizione, sono queste serie di conoidi laterali e qui appunto i diversi colori vi dicono diverse annate dal 59 a oggi. Anche qui a volte le colate raggiungono il Saldura e quindi l'asta principale, altre volte non ci riescono, ma vediamo tra un attimo che in pratica, fatto un ranking e quindi una graduatoria delle quantità di volumi stimate tramite lavoro di campo che non ho tempo per mostrare, abbiamo comunque analizzato 113 frane in campo misurate, riusciamo a fare una graduatoria, quindi vediamo che la maggior parte del volume viene depositato sui conoidi, rimane lì, magari verrà rimobilizzato in seguito, però un buon 30% arriva direttamente sul Saldura, non è poco, e vedete anche, diciamo, le altre percentuali. Infine, per concludere, quali sono, diciamo, gli effetti che vediamo poi sulle granulometria superficiali e subsuperficiali di questi corsi d'acqua. E in questo senso
abbiamo appunto preso campioni lungo il Rio Saldura, i siti 1, 3 e 5, vedete qua il profilo longitudinale della valle principale, e attraverso due tributari laterali, uno opposto all'altro. In un caso quindi parliamo del Rio Oberettes, che è questo qua in rosso, ovvero questo, e vediamo qua appunto la piana proglaciale, valle sospesa con un fiume Brei dei rami intrecciati, quindi in questo caso condizioni fluviali di estrema stabilità. Allo stesso tempo vedete qua l'acqua insomma torbida, segno che insomma il ghiacciaio sta mandando sedimento sospeso e quindi che c'è del ghiaccio coperto qua dietro, quello che è rimasto del ghiacciaio di Oberettes è lì sotto più o meno. L'altra valle dalla parte opposta, vedete, è una valle in cui dici ok, qui dov'è il reticolo? Il reticolo in pratica non c'è, è tutto subsuperficiale, è un'area dominata da rock glacier, vediamo qua dei lobi, un rock glacier qua abbastanza grande da cui parte il reticolo, ma è quasi tutto in subsuperficie, viene poi sbarrato da questa morena che abbiamo datato appunto in ETH a circa 13.000 anni, di 13.000 anni. Sotto questa morena parte il torrente e quindi in questo caso abbiamo caratterizzato diciamo, il sito M6, che cosa arriva effettivamente al Saldura da questa valle così diversa dal resto. Questa è la slide finale e qui che cosa vedete? Riportiamo per ognuno di questi siti che cosa? Il D50 superficiale, quindi il percentile, l'asse medio, cioè l'asse B, quindi le dimensioni dell'asse B mediano della distribuzione granulometrica, il D50 che mi dà un'idea della resistenza che questo detrito riesce ad impartire al flusso idrologico, e un valore che ci ha appena descritto Monica, e quindi è questo fattore di corazzamento. Maggiore di 1 significa che questo corazzamento c'è, cioè significa che la zona, lo strato superficiale è effettivamente più grossolano rispetto a quello subsuperficiale. Questo cosa significa in pratica? Se abbiamo corazzamento significa che quel deposito è stabile, cioè di recente non ha subito input di frana, di colata o qualcosa, perché gli input di colata o di frana non sono di Hamilton, hanno del materiale fine, non sono selezionati, non formano un armor layer fondamentalmente. Quindi ci dà un'idea della stabilità attuale di questo deposito. Cosa vediamo? Vediamo che nel Rio Saldura da 1 a 3 a 5 vediamo che le granulometrie diminuiscono, cosiddetto downstream fining, quello che succede generalmente in sistemi fluviali. I tributari che cosa fanno? I tributari che sono in questo caso M4 ed M4 ed M6, qua, questo campione e questo campione, tendono a fornire al Saldura del materiale più fine, relativamente più fine. Quindi, e questo lo attribuiamo al fatto che abbiamo comunque una valle sospesa di qua e abbiamo questa morena tardiglaciale, oltre a rock glacier e tutto un sistema diciamo annegato in sedimento che non si muove, che fa sì che la disponibilità di materiale grossolano non arrivi giù, insieme anche magari al condizionamento litologico locale. Dopodiché, ecco, concludo col dire che tutti i siti che abbiamo analizzato, a prescindere che fossero su un conoide o in una piana alluvionale proglaciale, hanno mostrato una stabilità abbastanza, un grado di corazzamento abbastanza simile, tranne quello appunto visto nella piana proglaciale di Oberettes, che è estremamente stabile. Mi fermo e senza conclusioni, perché sarebbe difficile andare era già un riassunto questo, e quindi qui abbiamo tutta una serie di persone che ci hanno aiutato e senza cui noi siamo qui solo dei portavoce, insomma. Ecco. Grazie. Grazie, grazie a tutti. Allora, mentre invito Volkmar a unirsi a me per valutare se ci sono delle domande e poi portare avanti diciamo, le conclusioni,
Volevo appunto invitare voi un attimo, voi presenti in sala, a pensare a qualche domanda possibilmente breve e invitare anche a chi ci ascolta da casa di eventualmente scrivere qualche domanda in chat. E ne approfitto perché credo che prima l'emozione mi abbia fatto scordare l'educazione e non mi sono ben presentata. Allora, sono Barbara De Fanti, lavoro in difesa del suolo e della costa, mi occupo principalmente di dighe e del coordinamento del centro funzionale decentrato, quindi io tratto le dighe più da un punto di vista di early warning, di monitoraggio, eccetera, e non sono un geologo, come forse vi sarete accorti. Però, come sanno bene le mie colleghe e i miei colleghi geologi, io ho una particolare simpatia per la categoria, che tra l'altro si è anche estesa con le mie conoscenze molto recenti. Ed è proprio in questi termini che io e la mia collega abbiamo scelto i gadget, perché c'è un gadget molto particolare che è un quaderno fatto in carta pietra, e la carta pietra è composta all'80% da carbonato di calcio e non si strappa, non si bagna, e quindi la potete usare sul campo, sotto la pioggia, in tutte le condizioni più difficili, quindi è stato proprio pensato in questi termini. Poi c'è anche una bellissima matita, di quelle che quando le avete finite le piantate, ed contiene i semi di abete, se non mi ricordo male, quindi tutto molto, molto green, perché ci sembrava una cosa bella, dopo tutto il tempo che abbiamo passato in montagna, insomma ci sembrava azzeccato. Quindi adesso, se qualcuno ha qualche domanda, sicuramente Dario avrà qualche domanda, vi chiedo o di avvicinarvi o vado io. Intanto, appunto, ripeto, se avete domande da fare, scrivetele pure in chat, mi avvicino. Sentite? Sì? Allora, prima Luciano, dopo la passi a Thomas. Sì, io avevo due curiosità, due commenti più che altro. Tanto complimenti a Barbara e a tutti quanti per l'organizzazione. Una per il dottor Cavalli, che si riferiva a quella particolarità che era stata fatta vedere, diciamo, di modifica della connettività legata al dopovaia, di quella parte. Non ho ero curioso di capire se aveva subito proprio una modifica topografica, per cui quell'area non è più connessa e non sarà più connessa fino a un nuovo evento catastrofico, oppure è un'area attualmente non connessa che però con eventi anche normali può riconnettersi. Questo non mi era ben chiaro. Allora, grazie Luciano per la domanda. Adesso posso approfondire, magari ne ho parlato velocemente durante la presentazione per il limite di tempo. Quella va intesa come analisi multitemporale della connettività e come riduzione temporanea della connettività, non disconnessione totale. Lì è un po' il feedback dell'evento, cioè si è manifestata una colata di enorme magnitudo, 100.000 metri cubi, e il materiale è stato convogliato nel conoide e lì si è stoppato, quindi non ha raggiunto Alghera, e questa cosa ha creato una variazione morfologica, quindi la presenza di grandi depositi che sono andati a ostruire la canalizzazione, che temporaneamente ha ridotto la connessione del materiale proveniente da monte. Ovviamente questo è solo un effetto temporaneo, bisognerà vedere gli eventi futuri, potrebbero rincidere il canale, potrebbero mobilizzare questi depositi, che tra l'altro sono stati rimaneggiati anche dall'uomo, quindi se volete ha ripristinato una sorta di connessione. Quindi quell'analisi era proprio finalizzata a far vedere che è importante analizzare la connettività del sedimento non come immagine statica, ma inserendo anche la variabile tempo, e che gli eventi estremi come Vaia hanno un grosso effetto su questo tipo. Ok, era per capire se a livello, diciamo, di pericolosità, rischio, quello che come meglio si vuol definire,
Quest'area può essere più attenzionata perché è una possibile sede di fenomeni tipo dam break, oppure è talmente cambiata che invece può essere meno attenzionata. Questo mi mancava. Allora, diciamo che l'analisi ha evidenziato che, pur trattandosi in particolare quei due bacini, di bacini che hanno manifestato colate detritiche di enorme magnitudo, che se prese così singolarmente come valore possono impressionare, non hanno generato un effetto devastante a livello di corso d'acqua principale, proprio per la disconnessione creata dalla fascia di conoidi alluvionali, che lì sono molto sviluppati perché per le caratteristiche geologiche e strutturali e perché sono sempre stati bacini molto attivi. Quindi a livello di pericolosità, non essendoci nulla nel conoide di antropico, anzi l'effetto dei conoidi funge da opera di sistemazione. Grazie, e faccio l'altra domanda così poi passo il microfono. L'altra domanda era per la dottoressa Rabanser e il professor Brandinoni. E non conosco bene, mi scuso se magari dico delle imprecisioni, sul codice di corazzamento, indice di corazzamento. Si è visto alla fine, ha fatto vedere il professor Brandinoni come sono state definite queste caratteristiche, quindi un parametro molto importante che l'indice di corazzamento definisce l'area. Non ho ben capito e volevo un commento su questo, quanto l'indice di corazzamento può estendersi all'area di deposito definita ai fini proprio di una sua movimentazione, cioè quanto quell'area in funzione di tutti i vari parametri, ma soprattutto di quest'indice, è più stabile, si è parlato di stabilità, rispetto ad altre aree, cioè quanto si può estendere realmente questa valutazione. Non so, magari. Adesso? Ah, eccoci. Quindi da quando abbiamo visto, no, anche nel corso dell'analisi direttamente in terreno, dipende molto dal contesto locale, quindi in certe zone ovviamente abbiamo questo fattore influisce anche sulle caratteristiche in generale di morfologia del terreno e sì, a dire, come abbiamo visto alla fine della presentazione, questo infatti, tributario dell'Oberettes anche, no, che in sé rappresenta delle caratteristiche più stabili che abbiamo visto anche nel fattore. Sì, allora io direi che sì, dipende molto dal contesto locale, che di specifico questo parametro ovviamente dobbiamo anche valutarlo integrando tutti i dati di una valle, no? Proprio Val di Mazia, e possiamo anche compararlo con, sì, infatti, con la Val Ridanna nel nostro esempio, che come già detto rappresenta caratteristiche litologiche simili ma fattori di precipitazioni diversi. Quindi magari Francesco. Sì, mi sentite? Sì. Sì, allora, quello che questi valori sono ottenuti non da un singolo sito, lì effettivamente c'è scritto M1, M2, poi c'è un'integrazione di vari punti di campionamento all'interno di una barra rappresentativa, perché noi abbiamo sempre campionato delle barre in modo che sapessimo che cosa il fiume sta trasportando. Quindi è un qualcosa di già rappresentativo per quel tratto, per quella zona. Poi chiaramente qui ci riferiamo a stabilità rispetto proprio, sai, alla rimobilizzazione da parte del flusso idrologico, quindi dipende poi dal tirante. Sulla base di quant'è questo corazzamento noi riusciamo a capire, poi anche usando la pendenza e appunto i vari parametri di alcune equazioni che ci sono per il trasporto solido, effettivamente poi di che tiranti abbiamo bisogno per scoprire questo corazzamento, perché
Per cui il corazzamento, l'indice in sé ci dice qualcosa, poi dobbiamo andare anche a vedere qual è effettivamente il D50 di questo corazzamento, può essere più o meno, quindi è anche un qualcosa di relativo poi. Però ecco, qui entriamo anche nell'idraulica, che infatti è una parte che in questo progetto non abbiamo preso in considerazione, ma era proprio l'idea con questo progetto di dare dati empirici per migliorare i nostri modelli poi di trasporto solido, ad esempio. Quindi non so se... Grazie mille, grazie. Se posso aggiungere un effetto molto importante, visto che ho l'effetto di corazzamento, vuol dire che io in superficie ho dei clasti imbricati, ma in 99% dei casi mi rimangono i clasti più grossolani. Per cui in quel momento che io vado lì e faccio solo un'analisi superficiale, fotogrammetrica o di foto, io certamente faccio una classificazione falsa, perché rimane il materiale grossolano, ritengo che sia molto più grossolano di quello che è, se poi gli attribuisco anche un'energia, l'energia è molto più grande di quello che effettivamente serve per il movimento, ma anche nel nostro caso, che vogliamo sapere per cosa possiamo utilizzare il materiale, abbiamo un valore totalmente falso, perché dovremmo, non so, passarlo per un frantoio, mentre invece potrebbe avere una composizione totalmente diversa, molto più utile al resto. Per cui questo è molto importante, perché, e qui mi porta anche su un altro punto, abbiamo visto che tutte le analisi fotografiche che ci indicano automatiche non funzionano, a parte uno che è quello dei colleghi Cheng et al, pubblicato quest'anno. Questo è l'unico dove uno non deve contornare tutti i clasti. E lì uno dei risultati molto, a mio avviso, smart di questo progetto è che se devo fare le analisi vado lì con due secchi, il setaccio, a un trepiede e lo faccio direttamente sul posto. Vi garantisco che se no voi siate lì settimane e Monica può dare la sua, ha penato veramente tanto in laboratorio, perché o anche a casa davanti al computer, guardate che il 90% dei programmi non funzionano, stai lì settimane e settimane a contornare i granelli. Altro punto, tutto quello che, l'abbiamo visto anche con i colleghi austriaci, tutto quello che è sotto il centimetro, la risoluzione, se c'è un po' di ombra, un po' di qua e di là, allora fanno fatica a distinguerli i programmi, per cui hai sempre un problema nelle granulometrie piccole. Però è importante, cioè una delle robe è che posso dirvi, uno degli output più importanti, trepiede, due secchi e i setacci grossolani in campagna, il resto ve lo portate a casa e siete molto più veloci e più sicuri di analizzare tutto il quadro. E ovviamente bisogna analizzare le barre. Danke, ich hätte noch eine Frage an den Paul und den Fabrizio. Ihr habt ja eure Korngrößenanalyse, die ihr gemacht habt, also dass ihr zu der Siebkurve gekommen seid, da habt ihr mehrere verschiedene Möglichkeiten zusammengefasst und dann seid ihr zu dieser Größe gekommen. Und ich finde das toll, weil das ist ja eigentlich geht auch in die Tiefe bei euch. Also bei uns hat man ja gesehen, wir haben nur an der Oberfläche gekratzt und haben eigentlich nicht die Tiefe mitbeschreiben können. Und bei euch ist es ja mit drinnen. Und meine Frage hinsichtlich dessen ist ja, es sollte ja irgendwas auch sein für die Praktiker unter uns, also die, was dann damit arbeiten müssen. Wie einfach ist es dann eigentlich, das zu machen und vor allem, wie lange dauert es? Als erste Frage. Und die zweite Frage ist dann, man hat dann ja ein Profil eigentlich durch diese Ablagerung durch und extrapoliert man das dann in die andere Richtung, weil man hat ja nicht nur einen Schnitt, sondern man hat ja irgendwie eine laterale Ausprägung auch noch und wie geht man dann damit eigentlich um? Vuoi fare tu anche la traduzione o ti fidi di quel poco che ho capito io in tedesco? Se vuoi...
fai tu Sì. Allora lui fa una bella domanda. Allora, visto che voi avete analizzato i vostri materiali, soprattutto la granometria, con vari metodi e poi li avete combinati, la prima domanda è come riuscite a combinarli in questa maniera ed è se è complicato farlo. La seconda cosa è, visto che ovviamente avete fatto dei saggi, come poi fate ad estendere queste informazioni sul resto dell'alveo o sull'altro lato o più a monte e a valle? Sì, rispondi tu. Ok, allora, come ho cercato di far vedere nelle slide, per la combinazione abbiamo diviso tra lo strato superficiale e lo strato, quindi il tipo carpace o corazza, e il resto del deposito. Abbiamo sul terreno valutato la percentuale di grossolano di fine in entrambi, la percentuale fine l'abbiamo fatta in laboratorio, la percentuale grossolana da foto, o drone o dello spaccato. Abbiamo armonizzato tutto trasformando il numero di clasti, conoscendo la densità e stimando il volume, in massa passante, in modo da avere la stessa metrica che si usa normalmente nelle analisi granulometriche con i setacci, il passante in massa, per le diverse granulometrie. E questo è il modo in cui abbiamo messo insieme. Sulla parte invece di eterogeneità del deposito, in effetti è una buona domanda. L'idea, il suggerimento per i professionisti è quello di individuare, diciamo, le zone eterogenee e fare una caratterizzazione per ogni zona eterogenea. La nostra stima peraltro non è tanto lungo l'asta, ma era più riferita alle vasche di sedimentazione, dove ci sono appunto queste opere dove si accumula materiale che poi effettivamente deve essere rimosso e eventualmente portato in discarica o riutilizzato. Quindi diciamo che all'interno di queste vasche il materiale è un po' più omogeneo, ci sono magari 2 o 3 zone e bisogna fare la caratterizzazione nelle diverse zone. Tipo nel Rio Cucco, se vi ricordate, quando sono stati tutti insieme, si vede chiaramente che dalle 2 aste principali scendono dei materiali un po' diversi, più fini da una parte e un po' meno fini dall'altra, quindi in quel caso vanno caratterizzati entrambi chiaramente. Devo dire che abbiamo scoperto che adesso aggiungeremo anche la carta pietra come potenziale utilizzo, carbonato di calcio. Fa molto piacere. Ok, è stato chiaro? Thank you very much. Qualche altra domanda? In chat non ci sono domande. Siete tramortiti? Dai, Dario. Il microfono. Allora, io invece avrei una domanda che riguarda ancora il rapporto di corazzamento, quindi una domanda rivolta al professor Berardinoni, il quale ha detto nell'ultimo intervento che il corazzamento è un sinonimo di stabilità dell'alveo e quindi ti permette di dedurre che l'area non è stata coinvolta in fenomeni di colata detritica o di frane. Però questa cosa qui come si concilia con la natura stessa dei depositi di debris flow che producono del materiale che è gradato in maniera inversa, quindi col materiale più grossolano in superficie. Quindi io mi domando come si può pensare che un alveo corazzato equivalga a un alveo, magari l'alveo è stabile in sé, ma comunque è sempre esposto a fenomeni provenienti da monte, o no? Sì, certo, noi ci riferiamo alla situazione attuale e quindi il corazzamento viene preso come un indice di apporto recente di sedimento, e quindi ti dice fondamentalmente se di recente, se tu non conosci la zona, comunque non hai informazioni, se di recente, perché quando arriva appunto la colata o quello che è, e comunque anche se c'è la gradazione inversa, insomma sì, c'è una gradazione inversa, però
rimane comunque, cioè non è uno vero strato di corazzamento se non in zone limitate. Quindi qui questo ti dà un indice effettivamente di quanto quel materiale ha avuto modo di rielaborarsi, di togliere la frazione fine dalla superficie, perché è questo che tendono a fare depositi fluviali o anche di colata nel tempo. Se tu vedi che il corazzamento non c'è, significa che quella primavera comunque è stato soggetto a degli input di sedimento. Il fatto che noi però cominciamo a distribuirlo, noi qui ne abbiamo mostrati 6, abbiamo altri 12 siti in altre zone e i risultati più o meno aiutano, prima di tutto perché riusciamo a fare un fattore di correzione per il subsuperficiale rispetto a quello che vedi sopra, magari da anche metodi automatici, e quindi riesce ad avere un fattore previsionale. E poi comunque ti assicuro, adesso questo è un qualcosa che poi riguarda più l'idraulica, però insomma il corazzamento viene preso come indice di stabilità di quella superficie. Questo non significa che poi stabilità intesa non che poi non possa tornare, chiaro, su un conoide detritico è una questione di tempo, no? Sì. Che ha avuto modo di rimaneggiare e quindi di... Sì. Ho anch'io un'osservazione nel caso che volevo chiedere, far specificare più che altro a Marco Cavalli una questione che è emersa nel seminario a Pordenone relativamente alla progettazione delle opere di difesa in funzione dell'ultimo evento che succede. C'è il rischio di sopravvalutare o di sovradimensionare o di sottodimensionare le opere in funzione dell'ultimo evento, quindi se vuoi specificare. Sì, questo è un aspetto importante, abbiamo parlato a Pordenone venerdì scorso e io ho fatto vedere le analisi che abbiamo condotto in Veneto sull'evento Vaia. Come avete visto nelle 2 aree di studio l'evento Vaia ha colpito in modo differente, ma anche all'interno della stessa area di studio avete visto i campi di precipitazione tra versante destro e sinistro ha agito in modo diverso, più intenso da una parte e meno intenso dall'altra. Quindi è molto importante utilizzare gli eventi estremi come eventi di riferimento per la raccolta di informazioni poi da normalizzare all'interno delle aree colpite e non utilizzare magari quel che è successo in quel determinato bacino per andare a costruire un'opera sulla base dell'esperienza. Va fatta una valutazione un po' più organica e che analizzi l'evento nella sua variabilità, soprattutto spaziale, all'interno del bacino. Ci sono 2 modi. In Alto Adige, per esempio, la Bacini Montani sta lavorando da 200 anni, per cui quasi ogni torrente che passa un paese ha già le opere di mitigazione che erano lì per frane o debris flow con tempo di ritorno di 10 anni o 30 anni. Per cui ovviamente se adesso arriva qualcosa è certamente un qualcosa che ha più di 30 anni e qualcosa. Ma la pianificazione del pericolo prevede la simulazione di eventi trecentennali, per cui tutto quello che è già qualcosa con un tempo di ritorno di 30 anni è certamente già a posto. Quelli da 100 anni siamo lì, ma visto l'evoluzione potrebbe darsi che eventi di 300 anni potrebbero essere il futuro molto a breve termine, per cui siamo lì. Però in ogni caso una progettazione va sempre fatta e legata a una simulazione seria. Questo è vero, però quello che è anche emerso anche nelle foto che ho fatto vedere delle vasche piene o non piene, di quelle realizzate sulla base di un evento, il tempo di ritorno si basa sulla ricorrenza temporale di un evento meteorico, però la colata detritica, se non c'è il materiale, non si innesca. Quindi se un evento estremo ha svuotato il bacino e il tempo di ricarica è basso, è inutile andare a costruire una vasca che tiene l'ultimo evento estremo, cioè si può risparmiare dei soldi perché se non c'è il materiale.
cosa anche ulteriormente diversa, se una parte della valle è stata colpita da un evento meteorico, nonostante fosse grande, in quella particolare bacino si è sviluppato meno, nonostante la disponibilità materiale c'è stata una colata magari piccola, io faccio una vasca per la colata piccola, un evento poi successivamente che in quella parte si concentra maggiormente fa venire giù più materiale, la vasca appena fatta sull'ultimo evento in teoria estremo a scala di bacino, in realtà per quel bacino era piccola e quindi l'ho sottodimensionata, quindi quello che abbiamo fatto noi nel nostro progetto, la verifica della disponibilità del materiale è fondamentale per poi andare a progettare le opere di difesa in relazione a condizioni climatiche e soprattutto disponibilità di materiale. Assolutamente d'accordo, con un aggancio. Non bisogna pensare che ogni volta dopo ogni evento riesci anche a svuotare la vasca, perché più volte abbiamo avuto dei fenomeni dove 3 volte di seguito ti è arrivato, non so, un debris flow anche di intensità media, però non riesci a svuotare perché non trovi o le macchine o la ditta o il tempo è ancora brutto e non ci riesci, per cui la sovradimensione, se non è totalmente esagerata, può anche essere un fattore di manutenzione, chiamiamolo così, dove tu la manutenzione la puoi gestire meglio e progettare meglio. Anche per quello. Su questo, certo, infatti è tutto un insieme di cose da valutare quando si va a progettare. Infatti, per cui l'analisi della disponibilità di sedimento è una condizione sine qua non. Una simulazione del fattore di mobilizzazione è più che dovuta, considerando tra corazzamento e quant'altro, perché il corazzamento ti dice anche che serve tanta energia per rimuoverlo, per cui vuol dire che in ambiti normali non succederà mai niente, avrei forse acqua torbida ma non di più, però ci vuole energia, vuol dire che in ogni caso ci vuole un evento, poi il resto l'abbiamo discusso. Una domanda ce l'avrei, se posso? Ok. Vielleicht noch auch ein Kommentar dazu, zu der Dimensionierung von diesen Bauwerken. Der Volkmar hat es gerade gesagt, es gibt Bauwerke, die stehen seit 200 Jahren und da passiert nichts, oder? Und warum ist das so? Ich glaube, dass wir, also zu der Frage, warum wir über- oder unterdimensionieren, oder warum ist das so? Früher haben sie es einfach nicht genauer gewusst, oder warum stehen die alten Aquädukte noch und so weiter und so fort, oder deswegen sind die einfach so, halten die so viel aus, sage ich jetzt einmal. Und ich glaube auch im Sinne der Nachhaltigkeit, oder? Weil die Extremwetterereignisse werden mehr, sie werden stärker, sie haben viel höhere Wiederkehrzeit. Und ich glaube, ich würde deswegen auch schon dazu neigen, sowas wieder eher zu überdimensionieren, also überdimensionieren im Sinn zu optimieren dann im Endeffekt, oder? Das ist, glaube ich, ein wichtiger Punkt, dass ich meinen Senf dazu geben habe. Beh, il commento è importante dicendo che la sovradimensione può essere anche un fattore di sostenibilità, perché in quel momento che ho sovradimensionato e abbiamo dei bacini che sono lì anche da 100 anni e di più, anche dei ponti e altri passaggi che non hanno mai avuto problemi, questo fattore è anche un fattore di sostenibilità, dove tu hai costruito una struttura che poi è lungimirante e stabile per lungo tempo e non la devi rimettere a posto ogni tot. Anche questo può essere un'idea che è un background importante. Altra domanda che avrei io, avete analizzato anche il contenuto di legno e altre sostanze che poi ovviamente ostacolano l'utilizzo del materiale, perché su questo non abbiamo detto niente oggi, ma questo è uno dei fattori più importanti, perché tutte le ditte che ti dicono guarda è pieno di terriccio e di legno per cui non utilizzabile, questo è un fattore molto limitante. Sì, allora due cose. A livello di rilievo per la caratterizzazione del deposito, sì, abbiamo previsto nella scheda di rilevamento di quantificare il detrito vegetale, sia in termini diciamo, di volume complessivo, sempre con una stima qualitativa, sia in termini anche di dimensione, quantomeno modale, dei pezzi, cioè se sono pezzi piccoli o pezzi grossi.
Nella parte poi delle limitazioni all'utilizzo, adesso l'applicativo si riferisce solo alla parte granulometrica, però in effetti nelle singole utilizzi c'è anche questa limitazione, cioè non deve essere contaminato da sostanza organica, quindi sì, è rilevato e c'è nelle limitazioni. Grazie. A questo punto mi sa che siamo arrivati alla fine. Io vorrei ringraziare tutti quelli che ci hanno collaborato, che hanno dimostrato di essere validissimi e di aver trovato anche il giusto equilibrio tra scienza pura e scienza applicata, e sono rimasto anche veramente impresso positivamente da tutto quello che siamo riusciti a fare in breve tempo, anche malgrado Covid e altre cose. Devo dire che sono prodotti e outcome veramente utilissimi. Ho visto alcune cose che adesso discusse e presentate oggi, dovremmo metterle insieme, per cui ci vorrà ancora un mese di intensa collaborazione per mettere insieme le esperienze dei nostri colleghi austriaci sull'analisi superficiale, sulla nostra, sulla granulometria, però sono assolutamente convinto che riusciremo a dare fuori e a pubblicare dei documenti utilissimi per chiunque lavori sul campo di questa cosa, siano geologi, ingegneri idraulici, tutti quelli che sono lì in giro per le montagne e per i valli fluviali che ci sono. Ovviamente è un punto di partenza, non è solo un punto di fine progetto dove noi abbiamo dei prodotti disponibili, pubblicati, che saranno messi sulla home page, e vi chiedo anche di metterli su ogni pagina di ogni servizio geologico, di ogni università, così che veramente siano disponibili anche nella prospettiva di tutti i progetti Interreg, perché noi stiamo lavorando per il cittadino, per la cittadinanza, e per cui devono essere utili, applicabili e accessibili a tutti. Questo è veramente importante, ma ritengo anche che possa essere un punto di partenza per tutte quelle domande che ad oggi non abbiamo risposte, ma sappiamo che ci sono e abbiamo trovato anche le domande giuste da farci. Questo è importante, perché le domande giuste da farci sono quelle che poi ci daranno, ci porteranno a nuovi orizzonti e nuove soluzioni. Bisogna fare le domande e soprattutto anche i nostri colleghi, chi ci lavora sul campo dovrebbe farli, per cui è aperto la mail, è aperto la homepage, per cui siamo sempre in contatto con tutti, e a questo punto vi ringrazio e spero di rivederci forse in un altro progetto anche. Grazie. Allora, per questa mattina si conclude la parte, diciamo, dedicata al progetto, e ci vediamo invece oggi pomeriggio per gli interventi, diciamo, più a carattere regionale, che però sono comunque in qualche modo sempre legati alle discussioni che ci sono state questa mattina. Io darei tempo fino alle 2:10, quindi 3/4 d'ora mi sembra sufficiente, tanto dobbiamo solo uscire, e quindi do appuntamento anche a chi è a casa tra 45 minuti alle 2:10. Grazie e buon appetito a tutti. Per essere rientrati, perché so che è difficile.
Dunque, questa sessione pomeridiana prevede interventi da parte dei colleghi della Direzione Difesa del Suolo o di altri colleghi che sono comunque connessi con dei progetti europei che hanno coinvolto in qualche modo la nostra regione. La prima persona che invito a parlare è il dottor Patrizio Buscemi, anche lui un collega della Direzione Difesa del Suolo e della Costa, che vi parlerà delle problematiche di versante e fenomeni torrentizi, pianificazione e casi studi del Veneto. Patrizio. Bene, buongiorno a tutti. Allora, comincio subito un attimo col fare una panoramica di quelli che sono stati i vari progetti che hanno interessato la Direzione Difesa del Suolo e della Costa. Questo perché soprattutto dopo l'evento Vaia siamo resi conto che il quadro conoscitivo andava aggiornato. Brevemente, questa esigenza di avere una metodologia standardizzata per la valutazione della disponibilità di sedimento nasce alcuni anni fa, quando ancora con noi c'era anche un altro collega che ringrazio, che è Luciano Arziliero, adesso non so se è in sala, che comunque ha partecipato anche lui alla nascita di questo progetto, in quanto all'interno della pianificazione dei pareri che facciamo noi con l'autorità distrettuale delle Alpi Orientali avevamo necessità di definire alcune metodologie che fossero chiare per tutti e anche per i professionisti che poi supportano i comuni. Oltretutto questo aspetto ci serviva anche per la gestione del rischio idrogeologico, anche in ambito di centro funzionale decentrato. Ad ogni modo la disponibilità di sedimento a scala di bacino risulta un fattore determinante nella destabilizzazione del reticolo idrografico, e questo l'abbiamo potuto appurare soprattutto andando in giro in sopralluogo con i vari colleghi, anche degli enti di ricerca. Vi stavo dicendo che come Direzione Difesa del Suolo abbiamo cercato di coprire vari buchi informativi che avevamo in tutto il Veneto. Uno di questi progetti che è stato avviato dopo l'evento Vaia è il progetto Vaialand, che è finalizzato soprattutto ad un'analisi della pericolosità da frana e soprattutto per definire anche quali devono essere le azioni di mitigazione del rischio, quindi un lavoro che non era solo a supporto della nostra direzione, ma anche dei geni civili o dei servizi forestali che poi si occupano di costruire nuove opere, mantenere quelle attuali, per fare in modo che in caso di eventi estremi ci possa essere una attenuazione dei fenomeni, e questo, devo essere sincero, c'è stato. In particolar modo quando l'evento Vaia ha determinato in tante parti del versante del Bellunese degli schianti. Questi schianti sono stati anche censiti grazie a dei rilievi LIDAR che sono stati fatti, e poi vi parlerà magari nel taglio il collega Trivelloni. Comunque c'è sempre stata una sinergia per fare in modo che questi strati informativi determinanti per poi fare ulteriori indagini e analisi fossero a disposizione di tutti i comparti regionali e non solo. E quindi c'è questo consorzio di ricerca che è formato da noi, dalla Direzione di Difesa del Suolo, dal CNR IRPI di Padova, dal Dipartimento del TESAF, sempre di Padova, e il Dipartimento di Geoscienze. Devo dire che anche all'interno del TESAF c'è stato un importante contributo dal punto di vista botanico, poi vi spiego magari semplicemente perché nelle aree dove sono stati gli schianti, faccio un breve cenno, non ci sono solo aree soggette sostanzialmente all'erosione del suolo perché non sono più coperte, ma ci sono tanti alberi che sono stati attaccati da un parassita che si chiama il bostrico. Voi potete andare in giro nel Bellunese e vedrete degli alberi che hanno un defoliage diverso, sono grigiastri. Quelli sono alberi morti, però ancora oggi svolgono un'importante funzione protettiva di trattenimento del suolo e quindi nei confronti di frane, ma anche delle valanghe.
Però c'è un problema grossissimo, devono essere sostituiti con delle specie arboree che magari non sono attaccabili dal bostrico. È stata fatta tutta una raccolta dati secondo un censimento dei fenomeni franosi con gli standard dell'IFFI. Qui avete a disposizione la story map che vi racconterà molto meglio di quanto stia facendo io quello che è stato il progetto, comunque ve la mettiamo a disposizione. Tutti i fenomeni sono stati censiti e sono stati, diciamo, omogenizzati per poterli dare al Dipartimento di Geoscienze, che ne ha fatto un database secondo gli standard che avevamo chiesto noi, appunto. Un'ulteriore cosa è stata fatto il WebGIS, appunto, degli schianti. Tutti questi livelli informativi li potete trovare e successivamente su questa base sono state fatte delle analisi dei dati satellitari, sia immagini radar che nel campo del visibile. Perché? Perché abbiamo cercato anche di individuare quali sono le zone di particolare criticità in uno sviluppo areale futuro e anche in termini di rischio e di elementi che vengono messi a rischio da questi nuovi scenari. È stata fatta anche una modellazione e qui c'è anche un simpatico, diciamo, applicativo fatto da Riccardo Rossi del Dipartimento di Geoscienze, che fa vedere sostanzialmente il pre-vaia e il post-vaia con una finestra mobile. Su queste aree sono state fatte varie modellazioni anche di caduta massi o alcune anche che riguardano le colate detritiche, ma tutti gli aspetti geologici sono stati curati, anche quelli valanghivi tutto sommato. C'è una parte di questo progetto che vorrebbe implementare una mappatura rapida degli effetti e poi in futuro, chissà, magari fare un applicativo che possa servire anche al centro funzionale decentrato, perché noi abbiamo questa problematica che quando accade un evento di qualsiasi magnitudo passano tanti giorni prima di avere un censimento dei fenomeni. Con questo sistema qui, che sostanzialmente prende in considerazione delle immagini multispettrali e soprattutto che riguardano prima dell'evento e dopo l'evento, in automatico attraverso degli algoritmi stiamo cercando appunto di fare una mappatura rapida di questo, in modo che si possano anche programmare eventuali sopralluoghi più centrati sulle aree dove hanno subito più danni sostanzialmente, che non sempre sono a disposizione dei comuni perché magari sono in zone scarsamente popolate, però di importanza notevole. Altri progetti invece hanno virato verso qualcosa che a noi sta particolarmente a cuore, sono i punti più critici del Veneto, che sono i nodi idraulici. Uno di questi è quello di Cencenica Gordino, dove il torrente Cordevole incontra il torrente Biois e a valle c'è un abitato. E c'è sia una pericolosità geologica che una pericolosità idraulica, poi lo vedremo meglio nel dettaglio. L'altro è il più conosciuto magari nodo di Perolo di Cadore, rappresenta un punto particolarmente critico ed è stato oggetto anche di modellazioni idrauliche con un determinato tempo di ritorno. Sono state individuate anche le potenziali aree sorgenti che potessero mettere in crisi quel tratto del Boite. Quindi partiamo da questa sostanzialmente è l'area di Cenceniche. A monte c'è un'area che è estremamente caratterizzata da una diffusa franosità, lo potete vedere. Cosa è successo nel 1966? In prossimità appunto di questo nodo idraulico si è verificato uno sbarramento a causa del materiale detritico che è andato giù dal Monte delle Anime. Si parla di caduta massi, scivolamento, ma c'è stato un effetto diga. L'effetto diga ha provocato quello che vedete nelle foto, la completa distruzione dell'abitato che stava a valle, perché poi questa diga si è rotta e c'è stata una notevole magnitudo dell'evento. Quello che vedete qui è sostanzialmente il censimento delle frane, soprattutto visto dal punto di vista della pianificazione che facciamo noi insieme ai colleghi dell'autorità di bacino. E questo è
indicato il primo è la frana di Monte delle Anime, questo molto più grande è la frana del Maseroz. Stiamo parlando di 150 milioni di metri cubi che si muovono con una velocità lentissima, però non dobbiamo guardare solamente questa frana nel suo complesso, perché ci sono una serie di fenomeni che sono molto più attivi su tutto il fronte che va verso il torrente Biois. Ora ve lo faccio vedere. Apro una piccola finestra. In passato, grazie a dei fondi della 267, abbiamo fatto un monitoraggio in continuo con i GPS dal 2014 al 2017 con una stazione master posta su una scuola in un'area stabile e 2 punti in frana, Rover 1 e Rover 2. La base lane ovviamente è Master Rover 1, Master Rover 2. E abbiamo analizzato attraverso dei software specifici, quindi sono stati sostanzialmente campionati tutti i dati che venivano ogni mezz'ora e poi venivano mandati a un server e veniva fuori un singolo dato. Ovviamente le oscillazioni che vedete possono essere in un certo senso portare un po' fuori strada. Non c'è un dato esattamente puntuale perché stiamo parlando di oscillazioni dell'ordine del submillimetro, quindi sono dei GPS in doppia frequenza. Quello che è importante è il trend. Ho voluto prendere diciamo questo esempio perché da gennaio a maggio, sostanzialmente il periodo aprile-maggio è quello in cui la frana si muove di più, ma stiamo parlando dell'ordine di 4 mm su un totale di 8 mm, 1 centimetro all'anno. Quindi c'è questo impulso maggiore in quei 2 mesi dovuto allo scioglimento del ghiaccio, ad una circolazione idrica sotterranea. E in passato sono state fatte anche delle campagne per vedere con degli inclinometri esattamente dove fosse posizionato lo scivolamento e ci sono più superfici di scivolamento, comunque si attestano intorno agli 80 metri, quindi dovete immaginare questa grande massa come spinge. Questo è il rilievo geomorfologico che è stato fatto perché ci doveva servire per fare delle simulazioni di scivolamenti che andassero a ostruire il torrente Biois. Si tratta di una valle molto stretta, ora vi faccio vedere una sorta di ricostruzione in cui vedete che questa è la frana del Maseroz, poi c'è una frana secondaria che si può, per chi conosce l'area, individuare intorno all'area dei Piegn, che significa piani, ed è stata fatta una simulazione con uno scenario di rischio gravoso di 600.000 metri cubi. E faccio una precisazione, perché innanzitutto ringrazio anche la dottoressa Bossi che mi ha fornito queste immagini e che ha collaborato con noi per questi scenari di rischio. Noi stiamo facendo una valutazione su uno scenario molto gravoso, ma non è l'unico che verrà analizzato, cioè questo già basta da solo per fare dei danni pesantissimi. Successivamente queste elaborazioni saranno date in pasto al DCE e quindi ci sarà una modellazione idraulica che farà vedere dove arriveranno effettivamente i volumi dell'acqua. Queste modellazioni sono state fatte col DAN 3D, si tratta di una massa della frana che viene discretizzata in particelle che interagiscono fra loro in base ad una singola reologia che è stata selezionata, poi ne faranno altre. Questo è lo sbarramento naturale che si viene a creare, ma la cosa più magari un po' di effetto è che una tale massa, quindi 600.000 metri cubi, produrrebbe uno spostamento dell'alveo con un deposito che si attesta intorno ai 9,5 metri. Essendo una valle molto stretta farebbe uno sbarramento notevole, come è successo poi in effetti nel 66. Quindi i prossimi passi, ve l'avevo detto prima, c'è una modellazione idraulica in base a quegli scenari che forniremo, la progettazione di opere, che devo essere sincero hanno retto durante l'evento VAIA, è arrivata una quantità di detrito notevole, ma tutto sommato le briglie hanno retto. Complessivamente il Maseroz ha spostato in 20 anni le briglie di 20 cm, quindi prima o poi queste si romperanno, non c'è niente da fare. E quindi i prossimi passi saranno eventualmente fare un aggiornamento del piano di protezione civile, perché qua
dobbiamo essere sinceri, per eventi estremamente catastrofici non c'è nessuna opera che possa tenere quelle masse, insomma, parliamoci chiaro. Quindi bisogna agire in maniera differenziata. Andiamo al nodo idraulico di Perarolo. Per questo tratto ringrazio appunto alcune elaborazioni mi sono state fornite da Cavalli e Crema del CNR IRPI, che sono un altro partner importantissimo di questo progetto, e sono state condotte delle analisi, l'avevo chiesto io di unire due tipologie di analisi. Una la classica che vi ha spiegato molto bene in mattinata il dottor Cavalli, con tecnica DOD, con differenze di DEM, appunto grazie ai dati forniti anche dal cartografico, e ora vi dirò quali sono, e l'altra invece analisi interferometrica satellitari dei dati disponibili che avevamo. In questo caso abbiamo utilizzato un progetto che va avanti da 3 anni con l'Università di Firenze, in cui ci sono questi persistent scatter, circa 2 milioni, che sono stati campionati appositamente e restituiscono degli spostamenti, ora vi farò vedere. Quindi anche quest'area è soggetta molto a frane superficiali e diffuse, e il focus lo abbiamo fatto sul Boite, e vi presento i dati sostanzialmente che sono considerati dei permanent scatter come valore di velocità media, e il tratto discendente o ascendente comunque dei dati Sentinel-1 e Sentinel-2. Particolarmente il tratto ascendente mostra molto più dati che si riescono a leggere. Questo è dovuto al fatto che quel versante, diciamo, è più leggibile in questa maniera. Non vi, diciamo, tedierò con il discorso che ci sono delle parti che non possono essere assolutamente prese, in quanto tutte le frane che per esempio sono orientate nord-sud, i permanent scatter non li vedono. Per quanto riguarda invece i dati LIDAR, ce n'è uno pre-evento del 2007, erano a 2 metri, è stato ricampionato a 1 metro, è un lavoro, come ha spiegato Cavalli, molto complicato, mentre il post-evento di Vaia è stato già fatto a 1 metro, e quindi è stato anche pensato in questi termini, perché tra noi, diciamo, il cartografico c'è sempre stata una sinergia, ci siamo sempre parlati, e si tratta semplicemente di pianificare, di progettare il volo secondo le esigenze che servono, e spero che sempre sarà così, insomma, in futuro. Non vi faccio vedere, per questioni di tempo, tutte e 4 le aree, focalizziamo solamente sull'area 3. In questo contesto appunto abbiamo i PS che mostrano una certa attività soprattutto nella parte apicale, e sono dei movimenti meno parossistici, sono ovviamente movimenti di alcuni millimetri, ma ci danno delle indicazioni, perché poi nel momento in cui noi andiamo a fare l'analisi del DOD, qui abbiamo invece ben evidenti le dinamiche erosive importanti e canalizzate, con una stima anche degli spessori in gioco, quindi noi abbiamo la possibilità di fornire dei volumi, che è la cosa più importante, che è anche stato il tema della mattinata. Invece i PS ci hanno indicato come i movimenti possono evolvere, quindi sono un po' delle sentinelle, dei precursori. Penso di essere già abbastanza nei tempi, e per affrontare comunque degli scenari evolutivi così complessi noi ci stiamo attrezzando, avvalendoci ovviamente della collaborazione di enti che hanno dell'elevata competenza. Questo perché da soli ovviamente non potremmo fare questa tipologia di studi, e avremmo un quadro di riferimento non troppo preciso. Invece, insomma, grazie a loro e a tutti quelli che bene o male hanno partecipato, quindi il CNR IRPI, Geoscienze e tutti quanti, abbiamo la possibilità di avere dei buoni prodotti, e questo è quello che cercheremo anche di fare nel futuro. Inoltre abbiamo sempre puntato su un approccio multidisciplinare, perché vi ho detto prima abbiamo affrontato anche da un punto di vista botanico, mai e poi mai avremmo pensato che anche quell'aspetto lì nei prossimi anni possa avere un ruolo fondamentale.
per noi è stato sorprendente, lo ipotizzavamo, ma i risultati che abbiamo ottenuto sono stati notevoli. E questo ovviamente è importante per la pianificazione di cui ci occupiamo e anche la gestione del rischio. Senza questo approccio non saremo in grado di affrontarlo nella giusta maniera e spero che ce lo lasciino fare in futuro. Vi ringrazio per l'attenzione. Grazie Patrizio, grazie mille. Adesso passo la parola a Daniele Tonello, che è un collega dei servizi forestali di Belluno e parlerà degli interventi di ripristino e sistemazione dei torrenti in Val di Garesse conseguenti alla tempesta Vaia. Con Daniele e con un altro collega, Fabio Darè, ci eravamo visti in occasione della visita che abbiamo fatto in Val di Garesse e loro sono stati un po' le nostre guide, ci hanno portato dove avevano fatto i primi interventi, insomma, di sistemazione. Ti serve un aiuto? No. Spero sì. È quello vecchio perché non sono riuscita. Buongiorno a tutti, mi ha già presentato Barbara, mi chiamo Daniele Tonello, sono un suo collega che lavora al servizio forestale regionale di Belluno. Devo dire, dopo le presentazioni di stamattina sono anche un po' imbarazzato a intervenire in questa sede, nel senso che ho potuto assistere a presentazioni di ricerche scientifiche anche molto, diciamo, complicate, se vogliamo, molto approfondite. Io devo tenere un po' un registro un po' più terra a terra, scusate, ma faccio parte di un ufficio un po' più operativo e quindi farò vedere solo alcuni interventi, insomma, che abbiamo realizzato, che sono stati realizzati dal nostro ufficio, insomma, in parte anche da sottoscritto nella Val di Garesse, che era una di quelle appunto studiate per le quali ci eravamo incontrate qualche mese fa. Magari può essere interessante vedere che dopo le attività di ricerca vediamo se ogni tanto qualcuno fa anche qualcosa conseguente alle attività di ricerca svolte, insomma. Spero che Marco Cavalli dopo non mi rincorra con le cinghie, insomma, se vede che faccio qualcosa, che non facciamo tutto quello che era previsto, ma insomma si cerca di fare il massimo. Ecco, come anticipato, la Valle di Garesse si trova in comune di Canale d'Agordo, è stata una delle località più colpite dalla tempesta Vaia, anche non solo dal punto di vista del vento che ha danneggiato ingenti quantità di alberi, ma soprattutto dal punto di vista idraulico, idrologico e meteorologico in quel caso. Quindi tutte le valli e gli impluvi laterali, come già visto anche stamattina, produssero grandi quantità di detriti che andarono ad alimentare il torrente Liera di trasporto solido. Torrente Liera che a sua volta in alcuni punti andò a sovralluvionarsi, in altri punti generò erosioni che alimentarono ulteriormente il trasporto solido del torrente stesso. Quindi alla portata liquida abbiamo visto che si ebbe un notevole trasporto solido e che produsse molte criticità in numerose località, ovviamente specialmente dove c'erano gli attraversamenti stradali, ponti e anche nei centri abitati, Garesse e Canale d'Agordo. Ecco. Quindi adesso vediamo un po', ecco, questa è una immagine dall'alto, questo è il ponte di Ferrade, possiamo vedere tutta in questa zona qui dei sovralluvionamenti, delle colate di detriti che provenivano da una valle in destra idrografica, a sinistra è dove vedete, ma no, qui non si vede il cursore, scusate. C'è questo? È questo? Ok, ecco, qui si vede, ci sono tutti i detriti che hanno invaso anche la strada, questo è il torrente Liera, ma vediamo una provenienza di detriti dalla destra idrografica, da questa zona. Ecco, qui più avanti, appena più su, vediamo che proprio come il torrente aveva completamente invaso la strada. Ricordiamo che questa qui è la strada di accesso alla frazione di Garesse ed è di fatto l'unica strada a viabilità di accesso per una frazione, per un paese. Più avanti ancora, poco più su, abbiamo ecco, un'altra evidenza di un sovralluvionamento, in questo caso qui c'era addirittura l'opera di presa della centrale idroelettrica, che fu quindi invasa dai detriti e che poi il torrente si allargò e invase anche tutta quest'area qui che era un'area picnic. Andiamo anche più su, risalendo sempre per la valle, ecco questa
siamo nella località Palafachina, località Iprai. Qui in questo caso avevamo due valli laterali che in questo caso erano due valli che avevano scarsa connettività col torrente Liera, anzi se non che assente, proprio perché una di queste valli non aveva sbocco, e vediamo come tutti i detriti di queste valli invasero la strada. E qui siamo alla località Palafachina, quindi appena più su, e vediamo questo qui era Liera, e qui vediamo tutta una serie di detriti, in parte provenienti da Liera e in parte provenienti da una valle, praticamente una valle precedentemente giudicata quasi insignificante, nel senso che non aveva neanche un nome riportato nella cartografia né catastale né CTR, quindi ho dovuto chiedere agli abitanti della zona come si chiamasse quella valle, come la chiamassero. Questo era il livello che però produsse grandi quantità di detriti. Ecco, questo è per dare un po' un inquadramento, il bacino del torrente Biois, il bacino del torrente Liera. Ecco, come già accennato stamattina, abbiamo visto che tutti i problemi si verificarono nella parte medio-bassa della valle, perché la parte alta, la zona del Pian delle Comelle, la parte alta, a parte che appunto siamo a quote superiori ai 1800 metri e comunque non era né abitata, ma anche è una zona dove aveva addirittura nevicato. Ecco. Nei giorni immediatamente successivi, ovviamente anche durante l'evento stesso, si attivarono numerose sommergenze, anche diciamo, non classificate magari formalmente come sommergenze, ma si intervenì con diversi mezzi per sgomberare le strade, liberare, e permettere l'accesso, la minima vivibilità del paese. Questo sia da parte dei servizi forestali che da parte di tutte le altre amministrazioni e soggetti che gestiscono la valle, il comune, la provincia e via discorrendo. Ecco. Questo è solo un elenco invece successivamente, circa per un anno, vennero attivate una serie di somme urgenze. Qui vediamo un po' le località e i titoli e anche gli importi di progetto. Queste sono solo le somme urgenze formalmente attivate, diciamo grosso modo tra il novembre 2018 e il 2019, quindi circa in un anno successivo all'evento. E sostanzialmente siamo andati a intervenire in queste località che vediamo, tutte queste valli laterali. A parte la rimozione tronchi, che diciamo un intervento che fu effettuato un po' in tutta l'asta del torrente Liera, perché c'era un problema di corsi d'acqua completamente ostruiti da tronchi fluitati. Ecco, le altre erano tutti quanti interventi quasi puntuali, diciamo così, realizzati principalmente su affluenti del Liera. Soprattutto il riff di Garesse, che è stato uno di quelli più colpiti e che aveva causato più danni, e partendo proprio dalla parte bassa della valle, la Val della Pissa, ecco qua la Val Nonghera in verità dovrebbe essere questa, ma di fatto ci fu una divagazione dell'alveo che arrivò in questa zona qua e andò quasi a confluire con la Val di Cola, che è questa che vediamo qua. Ecco, anche in Ongavalle col Cadasse, due valli in sinistra causarono danni, soprattutto perché appunto è nella zona dove abbiamo visto la foto prima che il torrente aveva sostanzialmente invaso la strada comunale, e poi abbiamo appunto la parte alta qui del Pian di Giare. Ecco, ovviamente questi sono stati interventi realizzati in somma urgenza, quindi si intervenì per sgomberare le strade, liberare i paesi, salvaguardare gli abitati, e quindi in maniera diciamo forse non dico poco scientifica, ma comunque senza una vera programmazione. Nel frattempo si è avviata una vera e propria programmazione e progettazione di interventi accompagnati dagli studi idraulici, idrologici e geologici più approfonditi per mettere in sicurezza il territorio nel medio-lungo periodo, anziché solo nell'immediatezza. Ecco, quindi con successive poi ordinanze commissariali per diversi anni, per almeno 3 anni, sono stati finanziati vari progetti di intervento in tutta la provincia di Belluno, perché tutta la provincia fu colpita da tempesta Vaia. Qui adesso vediamo un po' quelli che sono stati concentrati non nel comune di Canale d'Agordo, ma nella valle di Garessa del comune di Canale d'Agordo. Quindi nel 2020 diciamo, furono finanziati questi progetti. Vediamo, faccio solo notare che qui la numerazione era una nostra numerazione interna che partiva da 1, e quindi solo nel 2020 tutta la provincia attivammo più di quasi 80 progetti, insomma, quindi per darvi un'idea di quella che fu la mole di lavoro dell'ufficio quell'anno. Vediamo che in Val di Garesse ci fu un intervento in località Campion, dove c'era la presa della centrale idroelettrica, in Val della Pissa, poi
questa in varie vasche, in varie zone sia del torrente Liera che di affluenti vanediei principalmente, poi questo sul riff di Gares e questo invece giù, sempre anche questo in località Gares. Adesso vediamo un po' dove erano ubicati. Ecco, questo è l'intervento circa in Val della Pissa, che forse non eravamo passati a vederlo questo, no. Comunque qui sono state realizzate delle briglie sia a monte della strada che a valle della strada. Abbiamo poi ad esempio l'intervento in località Ferrade, o meglio da Ferrade sia al monte del ponte di Ferrade, che è il primo ponte che si incontra lungo la valle una volta superato l'abitato di Canale d'Agordo, e sia a valle del ponte di Ferrade, dove il torrente Liera era talmente sovralluvionato che l'acqua arrivò a scavalcare gli argini e ad allagare le pertinenze delle abitazioni. Quindi qui vediamo la fase di lavori in corso. Questa è la zona della presa della centrale idroelettrica che abbiamo visto prima dall'alto. Questa è la zona della Val di Vanediei, che è una delle valli laterali maggiormente incriminate di aver alimentato il trasporto solido del torrente, dove è stata realizzata questa sorta di canalizzazione e questo sbarramento per, diciamo, limitare perlomeno il trasporto solido, rallentare la forza dell'acqua giusto prima della confluenza nell'Iera. Qui siamo in questa valle famosa senza nome, poi gli abitanti del posto mi hanno detto che si chiama Val de Molin, anche se vedo strano che ci possa essere esistito un molino in quella zona, insomma comunque è detta Val de Molin, mi hanno detto dove è stato fatto una sorta di terrapieno per contenere il trasporto solido proveniente da monte. Questa era un'altra valle che di fatto non era connessa col torrente principale, terminava in corrispondenza di una strada silvopastorale che è anche una pista ciclabile utilizzata a livello turistico. Normalmente la poca acqua che scende giù si disperde così nel conoide e non c'è un vero canale, un impluvio, un corso d'acqua che la congiunga col torrente Liera, ed è tuttora così anche perché in mezzo ci sono delle proprietà private. Quindi. Però al momento è stato realizzato questa sorta di argine, che forse non si vede, la foto non rende molto bene, comunque l'argine è questo, qui c'è una sorta di depressione per cui la valle scende giù da questa direzione e ci aspettiamo che, come dire, si riesca un po' a trattenere almeno una parte del trasporto solido che possa scendere dalla valle. Ecco, questo è un intervento di sistemazione del riff di Gares, quindi questo affluente in sinistra che tanti danni aveva fatto, aveva anche interrotto la strada comunale di accesso al paese, per cui una volta sistemate le sponde e realizzate varie anche opere trasversali, ne vediamo una e una due qua in fondo, opere trasversali con lo scopo di limitare l'erosione del torrente, l'erosione spondale di fondo, e quindi limitare anche in questo caso il trasporto solido. E poi abbiamo un intervento a Palafachina, sempre sul torrente Liera, dove forse ce l'avevamo fermati quando, quando ci eravamo trovati, forse era maggio o giugno, non mi ricordo, primi di giugno, ecco, ho sbagliato di poco. E in questo caso è stata fatta anche qui una serie di difese spondali e trasversali sul torrente Liera. Dico trasversali perché qui ci sono varie soglie di fondo, sempre in massi ciclopici in questo caso, sempre finalizzati a, diciamo, a contenere la forza delle acque ed evitare che il torrente vada a mangiare le sponde, come è successo durante la tempesta Vaia, dove erodendo molto di questi terreni ha poi trascinato giù sedimenti verso valle. E qui siamo praticamente in corrispondenza della confluenza con la Val de Molin, quella che abbiamo visto prima, insomma, che confluenza che non c'è, diciamo, ma che di fatto sappiamo che quando c'è l'evento di piena lì arriva l'acqua, perché quello è la direzione obbligata. Questo sono stati gli interventi fatti sostanzialmente nel primo anno di, chiamiamolo così, calma, ecco, in cui si è potuto programmare e progettare qualcosa con maggiore precisione. Ecco, contestualmente nel 2019 è stato affidato all'Università di Padova, al Dipartimento TESAF, l'incarico di redigere uno studio idraulico, idrologico e sedimentologico dei diversi bacini e sottobacini della provincia di Belluno, quelli particolarmente colpiti dalla tempesta Vaia. Ovviamente tra i bacini di studio vi era anche il torrente Liera. Lo studio ha richiesto un certo tempo per essere portato a compimento e dai risultati ottenuti arrivati nel 2020 che abbiamo potuto in questo caso programmare nuovi interventi. Diciamo che alcuni degli interventi che abbiamo visto prima già avevano sostanzialmente preso in considerazione quello che erano, diciamo, le
le indicazioni ancora informali, diciamo ancora in itinere dello studio, ma alcune informazioni già si sapevano, stava facendo. Ecco. E in ogni caso poi dall'esito di questo studio abbiamo potuto intraprendere altre iniziative. Ecco, le conclusioni più rilevanti di questo studio erano che secondo questo studio era importante realizzare nel torrente Liera una briglia filtrante a monte del paese in grado di trattenere una grande quantità di detriti, quelli che possiamo aspettarci con una piena eccezionale, in modo da evitare il problema di sovralluvionamento del torrente in corrispondenza del centro abitato. Poi lo studio anche prevedeva la realizzazione di altri bacini di invaso minori lungo delle valli laterali e altri interventi di consolidamento, a questo punto meno prioritari, ad esempio sul Vanediei o sul Riff di Gares, meno prioritario perché magari il Riff di Gares aveva già ricevuto parecchi interventi in precedenza. Ecco, qui vediamo un po' quelle che sono le località principalmente focalizzate dallo studio dell'università. Quindi abbiamo le valli di Nongavalle col Cadace e soprattutto la briglia filtrante da realizzarsi qui in questa zona. Poi le altre diciamo, fonti di pericolo individuate erano principalmente queste. Ecco, qui è un estratto appunto dello studio del Dipartimento TESAF dove vediamo che a valle della confluenza della Val di Vanediei è prevista questa briglia filtrante con questo grande bacino di invaso. Allo scopo anche di recepire le indicazioni di questo studio, nel 2021 sono stati finanziati altri 2 progetti, in questo caso il numero di progetti è minore ma di importo maggiore, quindi abbiamo avuto questi 2 progetti, uno appunto che prevede la realizzazione di questa briglia filtrante e di fatto questo porta via una cifra importante. E poi invece abbiamo un secondo progetto che prevede la sistemazione di alcuni valli laterali e ancora interventi sul Riff di Gares, che era quello che un po' preoccupava particolarmente, come abbiamo visto. Insomma. Ecco, questi sono i vari interventi, le località dove sono previsti gli interventi. Ecco, il progetto 237, che è quello della briglia filtrante, l'ho ubicato qui, e invece l'altro progetto da €1 milione prevede vari interventi in queste località. Ecco, adesso un attimo. Allora. Tramite questi progetti sono stati avviati quest'anno, di fatto sono stati avviati qua quest'estate praticamente, quindi con dei tempi tecnici legati alla predisposizione del progetto e poi all'appalto. Di fatto l'avvio dei lavori è stato fatto solo praticamente tra maggio e giugno, anche perché le condizioni climatiche in Val di Gares difficilmente permettono di lavorare tanto prima, quindi non c'è la possibilità. Ecco, il progetto si prevede, probabilmente saranno ultimati nella primavera del 2023, forse uno potrebbe essere ultimato entro questo autunno, dipende un po' come saranno le condizioni meteo nevose di fine anno. Ecco. In ogni caso la famosa briglia filtrante prevede di realizzare un bacino di sedimentazione che dovrebbe trattenere circa 20.000 metri cubi, che erano poi le indicazioni che ci dava lo studio del Dipartimento TESAF dell'università. Ecco, qui posso solo mostrare a questo punto solo i disegni di progetto, se vogliamo, estratti dei disegni di progetto perché l'opera non è ancora stata realizzata. Qui vediamo in particolare la pianta della briglia filtrante con il filtro qui, e qui vediamo un prospetto di quello che è la serie di filtri. Insomma, la briglia da un lato all'altro è larga circa 70 metri, quindi è un'opera abbastanza imponente, diciamo, verrà come opera. Ecco, questa è la fase dei lavori, sono foto scattate pochi giorni fa, quindi è stato, per poter realizzare la briglia dobbiamo anche prima deviare la strada che si trova in destra idrografica e che è questa strada forestale, che però è anche una pista ciclabile utilizzata a livello turistico e pista da fondo, però si riusciranno anche a fare anche fondo perché tutto sommato d'inverno se viene la neve lì non si lavora, insomma, questo è quanto. Ecco, qui vediamo appunto la fase del cantiere appena iniziato, quindi con la prima fase quella di deviare la strada, insomma. Ecco. Il progetto invece 238 prevede alcuni interventi puntuali di completamento delle opere di regimazione del Riff di Gares e poi prevede un intervento su altri 2 rii, quelli che abbiamo visto in una foto prima dall'alto, in località Palafacchina, 2 rii che non avevano sbocco verso il torrente Liera. E adesso gli daremo anche uno sbocco per l'acqua, okay? Perché quelli in fase durante la tempesta Vaia, pur non avendo sbocco sull'Iera, avevano di fatto invaso la strada comunale, quindi fu un'altra fonte di interruzione della strada. Ecco,
questo è un po' il dettaglio che alla confluenza del torrente tra il Riff di Garesse e il torrente Liera verranno fatte delle opere di difesa del Liera e di difesa del Riff di Garesse. Qui in questo caso i lavori sono in uno stato abbastanza avanzato. Vediamo qui che questa scogliera in fondo è quella in sponda destra del Liera e questa invece è in sponda destra del Riff di Garesse, quindi sembra un'unica scogliera, in verità sono due, insomma, quindi separate dove c'è l'escavatore e dove corre il Liera. Bene, quindi anche questa è una foto, mi pare, della settimana scorsa o di quella prima, insomma, quindi qui i lavori sono in fase abbastanza avanzata. Poi, oltre ad altre varie opere sempre sul Riff di Garesse, nella parte alta è previsto un altro intervento proprio a monte del paese, in un nodo abbastanza cruciale, riteniamo noi, non solo noi, insomma, anche chi ha studiato il torrente, tant'è che tutte queste opere qua, tranne la prima, sono state realizzate successivamente a Vaia, quindi sono una serie di briglie fatte per trattenere il materiale, per trattenere il torrente, diciamo, per limitare la forza delle acque. Dopodiché avevamo il problema che in questa zona c'erano due strade forestali che attraversavano il torrente, quindi con due guadi e due rischi di pericolo, perché se il guado, nel caso di arrivo di detriti da monte, se il guado si intasa, l'acqua avrebbe preso come direzione preferenziale proprio la strada che arrivava in mezzo al paese. Quindi è stato importante, diciamo, di fatto questo guado verrà eliminato, è già stato eliminato questo guado, che di fatto la strada terminava qui perché c'era una presa dell'acquedotto. Tutto il traffico è una strada forestale che serve alla malga e serve alla presa dell'acquedotto, è stato indirizzato verso la strada che fa questo giro qua e quindi è stato poi individuato un percorso alternativo per raggiungere la presa dell'acquedotto. In questa zona verrà fatta un'altra opera sempre di trasversali, in questo caso sempre per limitare la forza erosiva dell'acqua. Ecco, questa è una foto di invece prima i lavori, perché in questa parte i lavori devono ancora essere effettuati. Qui in alto c'è il secondo guado, di cui ancora c'è una parte, si intravede la traccia, qui verrà chiuso lo sbarramento in modo che l'acqua, anche in caso dovesse arrivare detriti e dovesse fermarsi qui in mezzo al torrente, importante che l'acqua non prenda questa via, perché altrimenti scenderebbe preferibilmente lungo la strada e scenderebbe in pieno il paese. Gli altri due torrenti invece, qui c'era un problema che era anche qui, abbiamo due aste torrentizie abbastanza, tra virgolette, apparentemente innocue, tant'è che vediamo in questa foto aerea, vediamo che questi segni azzurri sono i sedimi demaniali, quindi il demanio idrico, va bene? Vediamo che questo qui è Liera, vediamo che questa valle era demaniale fino a un certo punto e poi cessava, anche se poi si vede dalla foto che il torrente scende in un'altra direzione qui. Questa valle qua non è neanche demaniale, quindi non era neanche, probabilmente sono così poco, tra virgolette, importanti che in passato nessuno aveva mai pensato alla loro demanializzazione. Poi questa valle qui mi dicono che è più, si manifesta problemi più con le slavine che non con la discesa dell'acqua. Questa è la foto del 2019 e quindi qui vediamo anche tutti gli alberi schiantati in queste zone, Ecco, questa è circa l'indirizzo, la direzione dell'acqua che ha in questo momento. Durante la tempesta Vaia, questa valle specialmente, dove c'era l'accumulo di detriti classico, deviò e andò giù in questa direzione e portò acqua sulla strada comunale anche in questo caso. Allora, il progetto prevede sostanzialmente di migliorare il canale esistente, in questo caso del Rio Pissolot, che è questo qua. Qui il canale già esistente andrà migliorato e verranno realizzate un paio di piccole opere di trattenuta chiamate chele. E invece l'altra valle che al momento non ha sbocchi, verrà creato lo sbocco, i lavori sono già in corso, quindi verrà creata una canalizzazione che andrà a confluire con il Rio Pissolot e quindi poi l'acqua scenderà giù verso il torrente Liera. Anche qui con delle opere di trattenuta di detriti, quindi a fianco della strada sarà lasciata poi, a fianco del canale, sarà realizzata una pista d'accesso per permettere lo svuotamento delle vasche in un futuro. Qui torneremo al problema che hanno manifestato i colleghi del Friuli stamattina, insomma, della futura manutenzione. Sì, quasi finito credo che. 2022, quasi alla fine della fase emergenziale, al momento ci hanno finanziato un solo progetto, va bene? In questo caso andiamo anche qui a completare alcune opere sul torrente Liera e a completare alcune delle opere suggerite dallo studio del TESAF. Quindi abbiamo in questo caso un intervento sulla valle di Colcadas, anche in questo caso verrà fatta un'opera di trattenuta, anche se in questo caso non prevede grandi volumi di invaso,
È un'opera che però dovrebbe rallentare la corrente e quindi far comunque smorzare la forza di un'eventuale colata. Ecco, in questo sito, quindi posto leggermente un po' più a monte rispetto a dove aveva previsto il Dipartimento, l'Università. Verrà migliorata la difesa spondale sul torrente Liera in corrispondenza della confluenza con la Val di Vanediei, verrà a valle della Val di Vanediei ancora migliorate le difese spondali già presenti e rifatte sostanzialmente perché in questo caso ritenute insufficienti, e anche in località Piandeggiare si andrà a sistemare un dissesto spondale sempre allo scopo di contenere il trasporto solido del torrente. Questo è un elenco un po' di tutti i siti di fatto toccati dalle varie somme urgenze e progetti realizzati in questi di fatto 3 anni, quindi 2019, 20 e 21 e 22, ormai 4 anni. Ecco. Un ultimo appunto, oltre ai lavori questi in appalto siamo intervenuti anche con la forma dell'amministrazione diretta, quindi con gli operai forestali regionali che ora sono in forza da Veneto Agricoltura. Al di là delle piccole opere puntuali di sistemazione dei torrenti, come ha citato il collega che mi precedeva, ora stiamo intervenendo molto sui lavori di tipo forestale, quindi la lotta al bostrico, perché appunto dove si sono verificati gli schianti causati dalla tempesta Vaia, ora sta pullulando questo insetto che sta facendo morire quasi altrettanti alberi di quanti ne aveva danneggiati la tempesta Vaia. Sappiamo che come dire, la mancanza di copertura arborea che si vendrà a verificare potrà causare nuovi dissesti idrogeologici nel breve e medio periodo finché non si ricostituirà la copertura boscata. Ecco. Le conclusioni sono un riassunto di quanto già detto finora, quindi delle 3 direttrici principali di intervento, cioè il torrente Liera con la briglia filtrante, il riff di Garesse che era uno di quelli più delicati e infine tutte le altre valli laterali. Scusate se ho Grazie, no scherzi, grazie Daniele. Molto, molto interessante perché comunque poi anche, come dicevi, bisogna vedere anche la realizzazione sul territorio, insomma, degli studi e di tutto, quindi anche sapere che questi ultimi progetti sono stati anche realizzati sulla base di uno studio d'insieme è anche, insomma, bella. Di aver adempiuto a... Ok. Adesso invito a parlare Umberto Trivelloni, che è un altro nostro collega della direzione pianificazione territoriale, che parlerà dei modelli altimetrici da leader aviotrasportati come risorsa per analisi diacroniche. Umberto è il nostro esperto leader che dà sempre consulenze a tutte le direzioni e adesso insomma ti passo la parola. Grazie Barbara. Eccoci, buongiorno a tutti. Il primo intervento del pomeriggio del collega e amico Patrizio mi ha tolto praticamente il 70% del contenuto del mio perché no, una battuta, scusate. Il secondo intervento invece mi ha rassicurato molto, insomma, vedendo quanto è stato fatto sul territorio, mi pare che sia veramente notevole. Ecco, intanto ringrazio naturalmente per l'invito i colleghi, in particolare Barbara, a intervenire in questa circostanza. È vero, confermo quello che ha detto Patrizio prima, insomma, da molto tempo ci sono forti collaborazioni tra la nostra struttura e quella che produce la cartografia sostanzialmente, quindi la direzione pianificazione territoriale e gli uffici che si occupano di difesa del suolo. E in questa cercherò di essere il più breve possibile in questa rapida presentazione sul LIDAR e su quello che si sta facendo e quello che si pensa di fare in futuro sul LIDAR. È chiaro che la descrizione sarà appunto rapida, che credo che tutti in questa sala conoscano questo tipo di tecnologia, ma la cosa che mi preme di più dire è che effettivamente, come molte altre tecnologie che si stanno affacciando, che si sono affacciate e continuano ad evolversi, si prestano a molti usi differenziati, quindi la difficoltà è proprio trovare molte volte la soluzione migliore per sposare più necessità.
Sull'introduzione tecnica molto rapidamente, credo tutti conosciamo questa tecnologia, chiaramente si basa sulla possibilità, grazie alla misura del ritorno di un segnale radar, di un segnale di frequenza inferiore al radar, la distanza del suolo e quindi sostanzialmente l'altimetria. È molto più importante questa immagine che ci evidenzia in modo molto semplice come questa possibilità di calcolare la distanza dal sensore attivo sostanzialmente a quello che il sensore incontra, cioè che il raggio incontra, non vale soltanto per il terreno ma anche per le superfici che incontra prima, quindi naturalmente nel caso specifico per le coperture vegetali. Ecco, è importante, poiché mi pare che ancora adesso ci sia un po' di confusione insomma, in alcune circostanze, è importante capire che i modelli sono di tipo diverso, cioè il DTM, Terrain Model e DSM Surface. Sostanzialmente il primo impulso che incontra, che ritorna alla prima parte diciamo, del ritorno, dà luogo al DSM First Pulse, cioè il primo ritorno appunto. E quello è, in qualche modo è il DSM, cioè nel DSM quindi viene descritto il profilo del terreno, dove c'è solo il terreno, ma anche della copertura vegetale, della parte sommitale della copertura vegetale e anche naturalmente degli edifici. Viceversa dal DSM Last Pulse si può ottenere il disegno di tutto tranne la vegetazione, ma ancora degli edifici. Dal DSM Last Pulse si ottiene poi con delle procedure supervisionate, con degli algoritmi che lavorano con input supervisionati, il DTM, quindi il modello digitale del terreno, che in questo contesto è la cosa che interessa di più. Naturalmente se parlassimo invece di gestione forestale sarebbe più interessante probabilmente il DSM. Questo è soltanto un piccolo richiamo, chiaramente noi ci occupiamo, ormai il leader è una tecnologia che si è affacciata 15 anni fa a livello operativo inizialmente ridotto, poi sempre più diffuso, quindi anche noi naturalmente in collaborazione con i colleghi di altre strutture e anche di altri enti, questo ci tengo molto a dirlo, in particolare con le autorità di bacino anche in epoca recente, abbiamo cercato di perfezionare anche quelle che sono le prescrizioni tecniche relative a questo tipo di rilievi, anche tenendo in considerazione l'evoluzione sempre molto spinta delle risorse tecnologiche, quindi il miglioramento delle sensoristiche, dei sistemi di posizionamento, soprattutto di posizionamento in tempo reale grazie al GPS. Le applicazioni credo siano abbastanza note e voglio soltanto fare un cenno a un aspetto interessante. Ecco, noi facciamo cartografia, no? Usiamo LIDAR dal 2014, facciamo produzioni di LIDAR, quando è stato evidente che per tutti gli aspetti altimetrici di rappresentazione e moderazione del territorio il LIDAR funziona molto meglio della restituzione aerofotogrammetrica, soprattutto in situazioni di copertura vegetale, ma non solo. E quindi noi lo facciamo in forza della legge 28 del 1976 di produzione della CTR sostanzialmente. È evidente che per fare questo tipo di prodotto a noi va bene un LIDAR con una densità di risposta anche limitato, insomma, no? È un po' diverso da quello che a volte serve per fare studi di versante, stabilità di versante, studi idraulici, studi forestali e quant'altro. Devo anche dire che negli ultimi tempi il miglioramento veramente importante della sensoristica ci ha fatto vedere lavori recenti con densità basse e con precisioni però dei modelli sorprendentemente molto alte, questo probabilmente perché la capacità penetrativa e di continuità di rilievo anche dei sensori garantisce risultati validi. Resta comunque evidente che a volte servono naturalmente voli o ripetizioni di voli in situazioni di maggiore densità. Qua abbiamo delle semplici immagini, ma insomma non mi ci soffermerei. Ecco, quello che invece è importante è che lo vediamo, vado avanti poi torno indietro. Ecco, questa immagine è abbastanza, da un lato promettente, dall'altro mi causa una certa inquietudine perché sono tutti la sua posizione abbastanza spinta e l'affiancamento insomma di tutti i lotti di produzione fatti, no? E sono tanti, molti fatti in collaborazione con altre strutture della regione oppure con altri enti sul territorio. Qui alcuni mancano, come quello che riguarda quella parte bianca che vedete nella Val Belluna, che è appena stato concluso 15 giorni fa,
un altro lavoro. E è interessante vedere che il 90% del Veneto sostanzialmente è coperto, è un po', non voglio usare la parola frustrante perché sembra brutto, insomma, però che non ci sia una copertura unica, ecco, io auspico che ci sia, poi alla fine ne parleremo magari, perché faccio un breve cenno a quello, almeno quello che io so riguardo a alcuni progetti a livello ministeriale. Ecco, però di tutto questo arlecchino, diciamo, non saprei come definirlo, dei lotti che coprono il Veneto, chiaramente qui dentro ci sono quelli molto piccoli, fatti per studi specifici. Il nodo di Perarolo è proprio uno di quelli che ricordo, ho fatto quello anche più volte, se non ricordo male. Poi ce ne sono altri invece più di carattere cartografico, descrittivo generale, quindi con densità magari più basse, però hanno delle caratteristiche comuni, sono tutti quanti riferiti naturalmente al sistema altimetrico nazionale, che è quello disegnato dalla moderazione Italgeo 2005, hanno una densità non inferiore a 1,5 punti, chiaramente negli ultimi anni abbiamo raggiunto almeno un quarto del territorio fatto con gli ultimi servizi ha una densità di almeno 4 punti a metro quadro. E la precisione garantita dai sensori non è mai inferiore a questa che vedete qui. Questo è un tema di grande interesse, perché sicuramente si possono ottenere precisioni migliori e in alcuni lotti ad alta densità lo abbiamo fatto, lo avete fatto anche voi, molti di voi insomma, per altre attività. Ovviamente ricordiamoci sempre che è un remote sensing, comunque un aereo che vola a 1000-2000 metri a seconda del tipo di sensore, e quindi le precisioni non saranno mai millimetriche, insomma, chiaramente. Però adesso qui non c'è nessuna slide che descrive questo, perché mi sembrava avrei appesantito troppo mettendola, però anche abbiamo verificato, sicuramente i colleghi forestali, ma anche i colleghi che si occupano di monitoraggio idraulico geologico, sotto la copertura vegetale la risposta è molto buona. Chiaramente non è a questi livelli che vedete qui, questi livelli sono quelli delle superfici pulite, però anche sotto superfici boscate la capacità penetrativa è elevatissima e abbiamo sicuramente una precisione almeno di un ordine di grandezza migliore di quella che avevamo con la risoluzione fotogrammetrica, dove il restitutista, poverino, insomma, ipotizzava un'altezza delle piante sulle quali immaginare passasse la superficie. E per concludere la rassegna delle attività che sono state fatte in questi anni, comunque parliamo di numeri consistenti di lotti, vediamo gli ultimi realizzati. Alcuni sono stati realizzati in realtà quest'anno, anche se sono stati affidati nel 2021, perché chiaramente, come potete immaginare, il rilievo LIDAR o LIDAR, come lo si voglia chiamare, insomma, non è soggetto a limitazioni dovute al meteo tanto quanto la ripresa della fotogrammetrica, ma comunque soffre naturalmente determinate condizioni, tipo la presenza eccessiva di acqua e soprattutto la neve. E conseguentemente alcuni lotti vanno in sospensione, alcuni servizi vanno in sospensione lavori naturalmente nei mesi invernali. Comunque l'elenco è facilmente visibile. Mi interessa mostrarvi in particolare che riguardano territori diversi, sono fatti per scopi diversi, sono fatti con densità diverse, sono fatte da imprese diverse. Di questo vado abbastanza, posso dire, orgoglioso, perché nel 2021 abbiamo affidato 5 lavori a 5 imprese diverse, insomma. Quindi c'è anche una garanzia di una certa qualità, anche se ci sono novità e si sentono notizie di che alcuni escono di scena, ma insomma speriamo di avere comunque la possibilità di scegliere tra imprese competenti e capaci. Ecco, in particolare questi lavori, vedete, il primo riguarda un lotto molto piccolo che è Venezia Centro Storico, le parti dei Lidi, ad alta densità. Quello di lotto Cortina d'Ampezzo Comune limitrofi lo vedremo poi molto rapidamente, perché lo usiamo come esempio per l'ipotesi, insomma, che portiamo avanti con questa presentazione, quindi l'uso di questi dati, delle ripetizioni di questi dati, come ci ha mostrato prima anche giustamente Patrizio. E viceversa il terzo riguarda un lavoro fatto assieme e con un importante finanziamento dell'autorità di bacino del fiume Po, riguarda la zona che era scoperta da rilievi, la zona quindi tra i nostri grandi fiumi, tra Adige e Po. Il terzo riguarda invece una parte, diciamo, tra Padova e Chioggia, quindi la zona di Piove di Sacco, che è anche quella particolarmente critica.
Questo è stato appena concluso l'elaborazione dei dati da poche settimane. Il quinto è quello di cui vi parlavo prima nella zona della Val Belluna, i cui lavori si sono appena conclusi. L'ultimo è un lavoro molto specifico per scopi particolarmente sofisticati di pianificazione, diciamo, e riguarda la zona del sito UNESCO delle colline del Prosecco di Conegliano e Valdobbiadene, diciamo correttamente perché poi non si sa mai. A parte le battute, il lotto Cortina, dicevo, lo guardiamo in particolare perché è un lotto di montagna, quindi interessa in modo particolare credo l'ambito di studio, di interesse, insomma, di questo progetto, di questa giornata. Qui sono le caratteristiche generali di questa produzione e l'impresa che l'ha eseguito. Ecco, vi posso dire che non mi ricordo più la cifra, ma non è costato neanche molto, insomma, vista la superficie siamo intorno ai 100.000 euro IVA compresa. È un lavoro che prevedeva una ripresa con GSD di 10 cm per l'utilizzo in restituzione aerofotogrammetrica, quindi complessivo di triangolazione aerea adatta alla restituzione fotogrammetrica e produzione di ortofoto con GSD a 15 cm e produzione di modelli ricavati dall'idra con densità 4 punti a metro quadro. Il volo è stato abbastanza, come posso dire, tormentato, non nella qualità dei dati come vedremo adesso, ma nei tempi di esecuzione, perché l'anno scorso c'è stata neve fino a molto tardi nelle quote alte. Chiaramente questi lotti soffrono il fatto di avere all'interno delle quote particolarmente elevate. Poi successivamente si è verificato un problema che capita sempre nelle zone di montagna, capita tutti gli anni, cioè il fatto che si alzino le nuvole dopo le primissime ore del mattino e quindi diventa particolarmente difficile per le riprese fotogrammetriche. Questa è un'immagine che serve a alleggerire, diciamo, il racconto. Ecco, ci tengo nella foto c'è un ex collega, Mauro Bettella, lo diciamo per la cronaca, insomma. Parliamo di precisioni, parliamo di leader, parliamo di livello di precisione perché è quello che poi ci consente, insomma, di capire come usare questo tipo di dati. E quindi è anche giusto dire come vengono collaudati questi dati sostanzialmente. I collaudi sono di vario tipo, in parte sono massivi, cioè riguardano l'intero dataset, riguardano il rispetto della densità, il rispetto delle percentuali di sovrapposizione frastrisciate, tutta una serie di elementi di questo tipo, la coerenza nei lotti che prevedono esecuzione contestuale contemporanea di fotogrammetria e di rilievo LIDAR. Vengono fatti anche controlli di parallassi e confronti fra fotogrammetria e LIDAR, questo per evitare che ci siano delle situazioni di svarione che capitano nella costruzione dei modelli, oppure problemi di mancanza di break line in determinate zone specifiche, tutta una gamma, diciamo, di accidenti che possono capitare quando si fa questa modellazione. Un altro tipo di collaudo invece è un collaudo più tradizionale a campione, cioè si prevede su un certo numero di zone fissate da capitolato che si ritengono rappresentative l'esecuzione di misure speditive con il ricevitore GNSS per vedere qual è il confronto. Voi sapete, il ricevitore in situazioni sempre migliora, anche in zone di montagna per fortuna la capacità di catturare il segnale satellitare. Qualche problema in più c'è nel segnale telefonico, questo in alcune zone è assente, però nelle vie di comunicazione principali questo problema non si pone e quindi vengono eseguite per un lotto di queste dimensioni alcune centinaia di misure in zone predefinite e poi si fa un confronto tra la misura e la quota equivalente misurata sul DTM o sul DSM. Qui ho fatto dei grafici un po' così, insomma, dovete perdonare, ma nella fretta e nella scarsa capacità hanno una cattiva resa grafica, ma sostanzialmente vediamo il confronto tra le quote misurate e la quota del DTM. Questo grafico già ci evidenzia come il numero di punti che supera la tolleranza prevista, che in questo caso è di 15 cm, è piuttosto modesto. C'è uno squilibrio leggero, uno squilibrio pronunciato da una parte, che significa che per lo più il modello risulta leggermente più alto delle misure effettuate. Questo istogramma ci rappresenta un po' meglio la situazione. Lo scarto medio registrato è di 8 cm, naturalmente in valore assoluto, su un totale di più di 450 punti sul DTM.
sul DSM è stata fatta una cosa analoga per un numero di punti minore, perché il DSM si va a registrare su situazioni particolari, tipo ponti, tettoi o questo tipo, chiaramente non possiamo andare a misurare la sommità delle chiome. E come vedete il numero di punti che stanno entro tolleranza è elevatissimo, sicuramente superiore a quanto previsto dal capitolato, ma in realtà solitamente le tolleranze le consideriamo anche leggermente più ampie, perché comunque la misura speditiva contiene un errore che sicuramente raggiunge, insomma si deve immaginare sia intorno ai 5 cm in quota, perché parliamo di misure GNSS fatte con tempi di pochi secondi, insomma al massimo 2 minuti a seconda dello strumento, in real time. Conseguentemente dobbiamo ritenere accettabili anche i punti che stanno entro i 20 cm. Ecco. Però questo aspetto, che poi per questo specifico lotto che aveva anche la fotogrammetrica, si è verificato funzionare nella stessa maniera anche per la planimetria e altimetria dell'ortofoto, per dire, quindi con pochi centimetri di errore, è molto confortante. Qui parliamo di lotti di una certa dimensione, insomma, quindi di voli fatti a una certa quota, con strumenti di un certo tipo, con più giornate di ripresa, proprio per i problemi di condizioni ambientali. Avere comunque un disegno che ha questo livello di accuratezza, secondo me è molto confortante, specialmente se pensiamo alle masse in gioco che ci sono nelle situazioni appunto di alveo, come abbiamo appena visto adesso, oppure di versante. Questo è un concetto che ha già espresso Patrizio, per cui non posso che confermare che l'integrazione di dati da diverse fonti, prodotti magari anche per diversi scopi a volte, amplifica moltissimo l'efficacia di questi dati per lo scopo appunto dello studio e poi della progettazione, come abbiamo visto nell'intervento di poco fa. Ovviamente è importante che ci siano degli standard condivisi, che sia consentita, se non enfatizzata, l'interoperabilità che il dato geografico ha, insomma, se viene prodotto sulla base appunto di regole tecniche adeguate. In ambienti adeguati noi naturalmente cerchiamo di favorire questo tipo di situazioni anche grazie all'ecosistema dell'infrastruttura dati territoriale. L'esempio dell'immagine riguarda sempre il famoso geoportale che sta in IDT assieme a molte altre cose, che riguarda appunto il Sentinel-1 di cui ci ha parlato prima il collega Patrizio Buscemi. Ecco, qui ho ancora solo 2 slide, poi ho un piccolo filmatino che un po' mi vergogno, perché qui fra competenti sembra una cosa fatta per altri tipi di platee naturalmente, no, però lo facciamo vedere lo stesso. Gli sviluppi futuri, per noi cartografi, insomma, completare il rilievo dell'intero Veneto in modo da poter produrre, lo faremo a breve, insomma, sicuramente una modellazione che sia diversa dal DTM a 5 metri che ancora adesso si scarica nell'infrastruttura dati, che è quello fatto sulla CTR nel 2004. Poi l'armonizzazione, quindi appunto per poter rilasciare questo modello generale cartografico, diciamo, dell'intera regione, l'implementazione anche dei database topografici. Questo è un tema complesso, ma chiaramente il leader ci dà il disegno delle sommità, no? Degli edifici e di molti altri oggetti, rilievi a maggior dettaglio e ripetizioni per aree specifiche, che è un po' l'oggetto della discussione che stiamo facendo oggi, e l'inserimento chiaramente nell'infrastruttura dati. A proposito di sviluppi futuri e quindi della necessità, è chiaro, no? Io non l'ho detto esplicitamente, ma ce l'ha mostrato Patrizio prima, il bello di questa risorsa è la possibilità di avere monitoraggi continui, programmati, perché appunto c'è la possibilità di una stima di volumi molto precisa, ma anche di poter intervenire naturalmente con prontezza a seguito di eventi. Il satellite dà una grande mano in questo, ma sarebbe interessante fare anche questo, appunto c'è in sala anche il collega dell'autorità di bacino, le autorità si stanno muovendo su questo con formule di appalto, diciamo, di contratto, che prevedono la possibilità di andare in ripetizione, e mi pare una cosa assolutamente necessaria, direi più ancora che opportuna. E come sviluppi futuri c'è di interessante questa iniziativa PNRR, che è il progetto integrato di monitoraggio sostanzialmente, che come vedete tra molte altre cose, delle quali insomma non è il caso di parlare adesso, tra molte altre cose comunque utili, c'è, per una serie di ragioni che non vi sto a raccontare, è stato inserito anche il completamento e parziale ripetizione della copertura LIDAR nazionale a ripresa del vecchio
piano straordinario di telerilevamento. Ora, la definizione dettagliata di questo aspetto è naturalmente ancora in fase di discussione. Noi come Regioni stiamo cercando in qualche modo di essere considerati, anche perché prima, quando mi lamentavo del fatto che non abbiamo una copertura unica, lo facevo perché insomma la Toscana l'ha appena fatta, il Trentino e l'Alto Adige da un pezzo, l'Emilia è appena uscita una gara per cui la sta facendo, insomma molte regioni del nord Italia stanno a spese loro, no? Quindi nelle more di capire come si svilupperà questo progetto nazionale stanno procedendo a coperture integrali. Sarebbe bello che lo facessimo anche noi, ma non vedo giunta in sala, per cui magari ne parliamo in altre sedi. E io con questo ho concluso e andrei molto velocemente, non l'ho linkato qui perché ho paura di far casino. Ecco, questa è una situazione che fortunatamente non ha l'audio, così ci possiamo parlare sopra. E lo scorso anno, appunto, avete visto che è stato fatto quel volo su Cortina, è stato eseguito in agosto, poi c'è stata la frana nella zona appunto di San Vito, la Croda Marcora, e quindi abbiamo chiesto all'impresa con l'estensione di contratto di qualche migliaia di euro di ripetere il volo che è stato fatto pochi giorni dopo il crollo. Abbiamo anche, assieme all'impresa, che appunto era il sito di Noci e Bari, queste sono immagini dal web chiaramente, abbiamo anche costruito questo video che avrebbe lo scopo di sensibilizzare chi è un po' meno del mestiere rispetto a noi in questa sala, insomma, ecco, per far capire, al di là della spettacolarità dell'evento, no, che era stato visto un po' da tutti, per far capire quali sono le potenzialità di indagine di questo tipo di rilievi, soprattutto delle ripetizioni. Quella che vedete adesso non sono foto prospettiche, ma sono la vestizione dei modelli con le ortofoto. Le luci sono diverse chiaramente perché erano passati 2 mesi tra la prima e la seconda ripresa, quindi già questa è una ricostruzione ottenuta da modelli digitali sostanzialmente e da riprese fotogrammetriche, per poi arrivare, quindi ecco, teniamo conto appunto di questi aspetti un po' come dire banali, ma che tentativamente dovrebbero servire a favorire la compressione appunto dell'efficacia. La zona d'accumulo che è piuttosto ridotta, comunque chiaramente adesso dico cose che io sono geologo ma non come si dice, non praticante, no? Come la religione, quindi dico cose banali in questa platea, ma insomma chiaramente la frana è stata molto spettacolare, ma in realtà con una superficie ogni volta abbastanza contenuta. Il volume calcolato dal confronto tra i modelli ha un livello di precisione veramente molto alto, e adesso compare, così andiamo a concludere, di 30.000 metri cubi. Questo è il confronto fra i due DTM prima e dopo il distacco. Ora, questo è un piccolo esempio, ripeto, assolutamente di scopo divulgativo, però pensando, immaginando interventi di questo tipo, ovviamente guidati dagli studi di cui parlavamo anche prima, naturalmente su situazioni specifiche, e in questo caso di versante dove sappiamo esserci in gioco, no? Volumi incredibili, con molti più zeri, insomma, di materiale pronto a scendere a valle, credo che sarebbero estremamente importanti. Grazie, ho concluso, grazie. Grazie a te Umberto. Abbiamo parlato anche qualche volta del fatto di oltre alla copertura proprio anche di ripetere le misure, proprio perché poi quando gli eventi non si sa quando capitino, e poi si possono utilizzare insomma gli strumenti prima e dopo. A questo punto invito il professor Carlo Gregoretti del Dipartimento TESAF dell'Università degli Studi di Padova, che ha un intervento dal titolo Un Early Warning System per colate detritiche canalizzate basato su nowcasting e modellazione, risultati preliminari nel sito di rovina di Cancia del progetto INADEF. Il progetto INADEF è un progetto Italia-Austria che era un po' il gemello del nostro Selling Out. Ti lascio la parola, grazie. Grazie, buongiorno a tutti. Come va? C'è una scusami, guarda.
solo che io non lo vedo. No, si è bloccato. Sì, sì, vai. Proviamo a vedere dove sta. No, ma sì. Aspetta. Ah, sono loro che sono a casa. Non si è bloccato. Vai, prova. Ok. Minimizza. Vedi quale chiudilo. La presentazione sarà sul disco oppure... No, l'ho caricata dentro. Ah, ok, quindi sul disco. Sì. Allora, no. Proteggi il controllo sulla scelta. Su? Annulla. Ma esca? No. Solo non c'è annulla. Con il tasto forse? No. Fatto. Metti una scherma interna. Un attimo che Sì, ma qua. Ma non lo prende. non lo prende. Aspetta un attimo. Aspetta, esca. No, non continuare a fare esca, se no non becco. No, adesso è andato. Partito. Sentiamo più così. No, ma deve già toccato un pochino. Buongiorno, con questa presentazione io vi accenderò il progetto INADEF, che è un progetto Interreg Italia-Austria, e vi farò vedere uno dei risultati. Questo progetto riguarda appunto lo studio di early warning system non basato su sensoristica, ma su una previsione a breve termine collegata a una modellazione. Questo vale per le caratteristiche canalizzate, non su versante. Quindi adesso vi presenterò prima il progetto INADEF, vi farò vedere cos'è una colata, per chi magari non lo sa, vi farò vedere l'architettura di INADEF, poi il test site di Romina di Cancia, e quindi il test di INADEF a Romina di Cancia e qualche considerazione finale. Allora, le colate detritiche sono dei fenomeni, sono delle correnti solido-liquide che investono il fondovalle, che sono innescate da precipitazioni in genere molto brevi ed intense, che però sono in grado di mobilizzare parecchio materiale solido, quindi a trasportarlo giù e appunto o interrompere strade oppure impattare contro gli abitati. Quindi questo il progetto INADEF nasce appunto per studiare un warning system basato sulle previsioni da poter utilizzare per individuare una colata detritica prima che si inneschi, in modo da aumentare il tempo di allerta. Quindi gli early warning system sono sistemi, diciamo, a basso costo rispetto a delle opere civili tradizionali, che hanno lo scopo appunto di avvisare dell'insorgenza di questo fenomeno. Sono più flessibili, appunto richiedono anche un minor onere finanziario e saranno sempre più di applicazione, perché grazie agli effetti del cambio climatico stanno aumentando il numero di eventi estremi, ovvero delle precipitazioni che possono dare luogo a colate, frane e alluvioni. E quindi probabilmente si assisterà anche nel prossimo futuro di un utilizzo sempre più frequente di questi sistemi, specialmente probabilmente dove sono le strade, dove non è sempre possibile, dove parecchi sono i punti minacciati, non è sempre possibile fare delle opere civili. I partecipanti sono l'Università di Udine, che era il capo progetto, poi c'è del Veneto c'è l'ARPA, qui è presente la dottoressa Dainese, che è una delle partecipanti al progetto. Poi c'eravamo noi come Università di Studi di Padova, IT perché in realtà siamo fuori dall'area di programma, pur essendo nel Veneto, e poi c'erano la BFV di Vienna, col suo ufficio di Innsbruck, che sarebbe una specie di istituto di ricerca sia per le risorse idriche che anche per i fenomeni torrentizi, valanghe, frane e colate, e poi c'era l'Istituto Meteorologico Studico ZAMG, il ben noto ZAMG. Cos'è una colata? Appunto, ho detto prima, è un fenomeno che si ha quando una corrente liquida riesce a inglobare parecchie quantità di sedimento che
che sono più o meno all'incirca nella stessa percentuale. È un qualcosa che è a mezza strada tra una frana e un fenomeno di piena. Tanto per far capire, vedremo adesso, però mi sa che non parte, due filmati, forse mi conviene farlo vedere direttamente sulla, ecco. Questo è una frana, è venuta negli Stati Uniti. Ecco, questo è il corpo di frana, che era frana di tipo proprio traslazionale, un intero pendio è partito, è scivolato giù, è andato, si è fermato lì dove c'è sul fondovalle, sbarrando parzialmente un corso d'acqua. Quindi la strada è interrotta, e questa è la frana. Vediamo la colata. Qua vedremo sia la colata che la piena, in modo che uno si rende conto un po' della differenza. Vedete che qua, non so se vedete sul mouse, se si vede il mouse, qua sta arrivando la colata. Qua siamo su pendenze basse, dopo ne farò vedere una su una colata, su quella di Cancia, su pendenze, quella di quest'anno, su pendenze molto più elevate. E quindi poi potete vedere la piena del torrente, la differenza. I grossi massi che può trasportare, ma ne trasporta anche di più grandi. C'è un video in Svizzera che si vedono dei massi ciclopici portati giù da una colata di neanche tanta quantità neanche tanto elevata. Bene, no. Andiamo sulla presentazione. Infine la colata è il risultato di 3 processi fisici diversi, ovvero la produzione di abbondante deflusso superficiale dopo una precipitazione breve e intensa, la formazione di una corrente solido-liquida e la sua propagazione verso valle. Quindi in realtà io per modellare questo fenomeno avrei bisogno di 3 modelli, uno idrologico per modellare appunto la formazione di abbondante deflusso superficiale, uno di innesco relativo alla formazione della colata e uno di propagazione idraulica. Detto questo, facendo una specie di riassunto finale, questo schemino, si vede che piove, si forma, queste sono in parte, si forma una colata, va giù, ingloba materiale e finché arriva sul fondovalle, quando nella fase solida deposita, la parte liquida si sparge e si arresta. Questo, purtroppo anche questo mi sa che non parte, pazienza. Qui c'era un video fatto appunto a Villen Tirol, si vedeva molto bene la formazione iniziale della colata con delle grosse cascate d'acqua che venivano giù e la colata che attraversava il paese. Quindi adesso questa è l'architettura di INADEF, c'è una precipitazione in input che arriva a un modello idrologico, il quale trasforma la precipitazione in deflusso, un modello di innesco che si mangia il deflusso e sputa fuori un idrogramma solido-liquido, cioè ci dà il volume di sedimento potenzialmente trasportato da quel deflusso superficiale. Ecco, a monte c'è INCA, che è quel codice di previsione austriaco, che
è collegato con tutte quante le stazioni pluviometriche e ogni 15 minuti fa un aggiornamento delle previsioni in base ai dati pluviometrici, anche radar, eccetera, eccetera, che gli arrivano. INADEF, appunto INCA, i risultati di INCA vengono mangiati da modello logico, che è il modello Zemocos messo a punto dalla BFV, che è abbastanza utilizzato in Austria e anche in Alto Adige nella pratica professionale. Zemocos produce un output del flusso superficiale che a sua volta è l'input del modello di innesco, il quale modello di innesco dà un idrogramma solido-liquido che potrebbe essere utilizzato anche per una modulazione idraulica e comunque dà, mediante integrazione dell'idrogramma, da un volume di sedimento. Se questo volume di sedimento è maggiore o superiore a un certo soglia, viene o meno dato l'allarme e seguono tutte quante le procedure. Ecco, questo è il senso di INADEF. Ho qualche informazione su come abbiamo messo insieme tutti questi modelli. C'è un server in cui ci gira un programma WebGIS che riceve i dati immagazzina i dati di INCA e lancia i due modelli. Chiaramente questa è stata forse la parte un po' più complessa, perché i dati che dava INCA erano diversi anche da quelli che mangiavano i modelli e quindi si è trattato di armonizzare. E quindi questa parte, che sembra abbastanza così, in realtà ha portato via parecchio tempo. Quindi questo è un applicativo WebGIS, appunto, che caricato sul server carica i dati di INCA e li rende a disposizione per i modelli. Avevamo 5 casi studio, 3 in Italia, 2 in Austria. Allora in Italia c'è il Moscardo su Venezia Giulia, poi c'era nel Tirolo, ci sono i 2 siti di Grebentalbach e di Bettelfeld-Furmur. E in Veneto c'erano Rovina di Cancia, che era gestito dall'Università di Padova, e Rudan, che era gestito dall'ARPA Veneto. Ecco, questa è una schermata di INADEF dell'applicazione GIS, in cui si vedono con i pallini rossi i 5 siti e il coso colorato è la mappa di precipitazione che fornisce INCA a intervalli di un quarto d'ora. Poi nello stesso WebGIS c'è anche la procedura d'allarme, eccetera, eccetera, però concettualmente il server carica la mappa di precipitazione, le va a mettere sui siti e calcola la possibilità che accada una colata di detrito. Vediamo adesso il sito di Rovina di Cancia. Sito di Rovina di Cancia. Sul Rovina di Cancia ci sono 2 sistemi. C'è un sistema di monitoraggio allarme della provincia di Belluno, che è cogestito insieme all'ARPA per la protezione civile del Veneto, e più ci sono 3 stazioni di monitoraggio dell'Università di Padova, del Dipartimento Territorio e Sistemi Agroforestali. Ecco, il sito di Rovina Cancia è fatto da un canale che nasce sotto Forcella Salvella, più o meno qua. Qua il canale, la parte alta è occupata da grossi macigni, per cui la colata in genere non si riesce a formare. La colata si forma qua dove c'è qua in questo punto qua, dove c'è questo grosso masso. Qui il canale a valle è abbastanza libero, quindi la colata si può formare e inglobare parecchi sedimenti. La formazione della colata oscilla attorno a questo punto, dipende dalle condizioni di alimentazione di monte. Se a monte c'è parecchio di marea disponibile, la colata si forma un po' più a monte, altrimenti si forma più a valle. E vedete ci sono appunto i triangoli sono i pluviometri, che sono distinti tra quelli del sistema di monitoraggio e quelli della provincia di Belluno e quello dell'Università di Padova, e in giallo sono anche quelli quello dell'ARPA, quello storico, che è quello che ha più dati. Ecco, vediamo se il video parte. Questo è il video che abbiamo di quest'estate.
sta arrivando. Ecco, lei ha appena fatto fuori la barra con i sensori appesi in alto. Quindi, rispetto alle solite, questa colata ha portato via tanti sassi di grossa dimensione, le altre erano più di piccola dimensione, invece queste qui per la prima volta ha portato giù questo materiale di pezzatura elevata che potrebbe purtroppo andare a interagire negativamente con le opere idrauliche, tipo la briglia filtrante che è sottostante alla piazza alta, per chi conosce il sito. Quindi adesso andiamo a vedere i risultati. Noi abbiamo testato prima la catena modellistica, modello idrologico, modello di innesco, utilizzando i dati di precipitazione osservati. Primo test che abbiamo fatto. Quindi il primo risultato, uno che vedete qua sulla figura, in verde, panni verdi su tutti quanti gli eventi, e in rosso c'è il valore di soglia per l'allarme, che sono di circa 10.000 metri, sono 10.000 metri cubi, è stato fissato perché è più o meno il volume che la piazza alta può trattenere, mediamente. Dipende anche dalle condizioni che sono a monte. Ecco, allora, diciamo che tutti gli eventi sono identificati, cioè il sistema, la catena modellistica dice guarda, la colata è avvenuta. Le tempistiche anche, con differenze che sono in un range di -8 più 8 minuti, scusate, con un valore minimo medio di 0, non di 4.5, ho fatto un errore, quindi alla fine anche la tempistica è presa in maniera abbastanza soddisfacente. Per quanto riguarda la predizione dei volumi, abbiamo un evento sottostimato, che è questo qui, questo qua, anche perché è l'evento del 18 luglio 2009 in cui c'era solamente, i pluviometri erano solamente in basso, erano a valle del punto di innesco, quindi sicuramente la precisazione che ha innescato la colata è stata più alta, però noi avevamo solamente questo, e quindi questo è venuto qui per questo motivo. E poi ci sono due eventi che sono sovrastimati, questi due qui, però vedete la sovrastima non è poi così elevata, quindi alla fine uno su 10 eventi può osservare un mancato allarme, che sarebbe questo, e 2 falsi allarmi, se uno utilizza il sistema non per identificare la colata, ma anche in senso di predizione della sua intensità magnitudo. E poi, fatto questo, abbiamo fatto la stessa cosa, però utilizzando i dati di nowcasting. E qui chiaramente i risultati sono stati un po', non sono stati migliori come quando si usavano i dati utilizzando i dati di precipitazione. Infatti voi potete osservare che ci sono 5 falsi allarmi, di cui solo 2 danno una sovrastima del volume, poi ci sono stati 3 mancati eventi, che sono i pallini rossi, infatti sono volume stimato ma non predetto, di cui 2 sono riferiti a bassa intensità, questo qui è sempre quello famoso del 18 luglio di Cancia, questo qua. Poi solamente un grosso evento più o meno è catturato dal sistema, e 2 grossi eventi sono sottostimati, che sarebbero questo qua, eccolo qua, questo qua, no, uno solo, scusate, è sottostimato. Questi sono i risultati, ci aspettavamo qualcosa in più, però d'altronde la predizione è quella che è. Quindi noi abbiamo proposto questo early warning system basato sul nowcasting accoppiato a una catena modellistica, e l'abbiamo testato in un bacino in cui erano disponibili 10 eventi di colate in 12 anni. Ora la catena modellistica funziona bene, e quindi perché predice tutti gli eventi rispettando le tempistiche con differenze di 8 minuti, quindi i volumi predetti in realtà anche quelli sono abbastanza buoni, però abbiamo un evento mancato
e 2 falsi allarmi perché i volumi sono sotto o sopra soglia. Invece il sistema, quello con la cascata di modelli con nowcasting, con la previsione a breve termine, ha una performance inferiore sia per quanto riguarda la predizione degli eventi che per la predizione del volume di sedimento. Ci sono 5 falsi allarmi, 3 eventi mancati, solo un evento su 3 di elevata magnitudo è catturato. Qui dentro non c'è l'evento di quest'estate. Questi sono solamente i risultati iniziali. Chiaramente ci aspettiamo qualche improvement da un migliore utilizzo del nowcasting. Grazie per l'attenzione. Grazie mille Carlo. Il nowcasting è sempre un po' una bestia nera. Allora adesso dunque manca Dulcis in fondo, anzi direi, l'ingegner Dainese, che ci parlerà della valutazione multirischio in ambiente montano a seguito di eventi intensi nel progetto Transalp. L'ingegner Dainese ha collaborato anche nel progetto INADEF e quindi aveva proposto di parlare di quest'altro progetto europeo sul quale sta lavorando ARPAV. Grazie Roberta. Salve a tutti, sì, sono Roberta Dainese, sono in ARPA Veneto. Ah, scusa, si sente? Ok. Salve a tutti, sono Roberta Dainese, faccio parte di ARPA Veneto, dell'ufficio di sesto idrogeologico che è sotto l'ufficio Valanghe di Arabba. Sono qui per presentarvi il progetto Transalp e nello specifico la valutazione multirischio in ambiente montano a seguito di eventi intensi. Stamattina avete tutti parlato, anche oggi pomeriggio avete tutti parlato dell'evento Vaia, degli impatti che ha avuto, delle colate detritiche, del problema del bostrico, del problema degli alberi schiantati, e quindi si è partiti da un evento estremo e si è poi dovuto affrontare tutte le conseguenze che ci sono state. Quindi questo discorso, questo argomento degli effetti a cascata dovuti ad un evento estremo. Il progetto Transalp si inserisce proprio in questo discorso degli effetti a cascata. Quindi abbiamo un evento eccezionale per intensità ed estensione che ha tutta una serie di effetti secondari, e il progetto Transalp vuole andare a capire come valutare effetti di questo tipo. Gli obiettivi sono sviluppare una metodologia integrata per la valutazione multirischio e la previsione dell'impatto per le regioni montuose su scala transfrontaliera. I partner di progetto li vedete qui. Abbiamo il leading partner che è Eurac di Bolzano, c'è poi ARPAV e l'EPC come partner di progetto amministrativo per il Veneto, mentre invece abbiamo come partner austriaci BFW, che è il centro studi per le foreste, che però si occupa anche di colate detritiche e altre situazioni in ambiente montano, e ZAMG, che è il centro per la meteorologia e la geodinamica. La valutazione del rischio in questo caso nel progetto è andato a considerare da una parte gli hazard, quindi i pericoli come i venti forti e le precipitazioni intense, che poi sono state anche valutate in luce del cambiamento climatico. Si è andati a valutare quelli che sono come esposizione, sì, abbiamo la popolazione, gli edifici residenziali, le infrastrutture viarie,
e anche la foresta di protezione, e quindi per andare a considerare gli impatti intermedi si è valutato sia un discorso di alluvioni sia di tipo di flash flood sia che in ambiente alpino, il discorso della caduta degli alberi e anche il discorso dell'aumento dell'hazard per le frane e il possibile innesco di frane e debris flow. In questo caso quindi vediamo che c'era bisogno di caratterizzare da una parte l'hazard, da una parte l'esposizione e la vulnerability, per riuscire a creare una procedura che andasse poi a definire in modo una procedura per definire quello che era il rischio legato a questo tipo di eventi. Gli obiettivi del progetto quindi erano la valutazione degli effetti a catena trasfrontalieri di eventi meteorologici intensi, quindi appunto da una parte c'era un primo momento di caratterizzazione degli eventi intensi, la caratterizzazione della vulnerabilità e la caratterizzazione degli effetti a catena. Partendo dalla caratterizzazione degli eventi intensi c'era bisogno di partire dalla caratterizzazione degli eventi passati e quindi riuscire a definire, a dare una definizione di evento intenso, riuscire ad avere un database di questo tipo di eventi e poi riuscire anche a fare un collegamento con quelli che erano gli effetti al suolo. Per la caratterizzazione questa parte è stata fatta soprattutto dai partner EURAC e ZAMG, con la collaborazione anche degli altri uffici. Quindi c'è stata una prima parte di caratterizzazione di passati eventi estremi. In questo caso potete vedere il lavoro fatto da EURAC sulla base dei dati grigliati delle precipitazioni che loro hanno a disposizione per gli ultimi 40 anni, mi sembra. E qui potete vedere l'anomalia di precipitazione rispetto alla media mensile per l'evento di Vaia. Una volta fatto questo, avendo identificato quali sono gli eventi estremi, è stata fatta una raccolta sistematica da parte di tutti gli enti che collaboravano sugli effetti al suolo e poi su quelli che sono stati considerati eventi estremi è stata fatta anche una proiezione climatica da parte, per vari scenari, da parte di EURAC e ZAMG. Scusate, non è comparsa una cosa. Per il discorso della vulnerabilità invece sono state fatte varie considerazioni, soprattutto da parte di EURAC. Sono state fatte considerazioni su procedure per come poter considerare la vulnerabilità del territorio. Qui abbiamo un esempio fra i tanti che ha considerato EURAC. In questo caso tutto il reticolo stradale dell'Alto Adige è stato classificato in base al tempo di accesso agli ospedali, calcolato con una tassellazione delle strade percorribili, che sono poi state appunto classificate in base ai tempi di percorrenza. Per l'esposizione sono state fatte varie considerazioni. Questa è una delle mappe prodotte che ripropone la densità di popolazione sia per il giorno che per la notte. In tutto questo era per darvi un'idea generale di quello che era l'obiettivo di Transalp. Quello che ha fatto il Veneto invece è stato andare a fare una valutazione territoriale del rischio valanghivo. Il nostro territorio è stato particolarmente affetto appunto dal problema degli schianti di alberature, che ha poi prodotto come effetto secondario la creazione di nuovi siti valanghivi. A livello territoriale è stato un evento molto impattante e quindi bisognava riuscire a creare un processo efficiente e abbastanza veloce per riuscire a considerare questo rischio su scala di bacino. Per andare a considerare il nuovo rischio valanghivo che si era creato, è stato creato un tool di GIS che però per riuscire a fare questo processo di risk assessment doveva rispondere alle seguenti domande. Primo bisognava andare a definire quali sono le nuove aree di distacco e che caratteristiche possono avere, bisognava andare a definire il percorso della valanga, cioè quale sarebbe stata la ramificazione, quale sarebbe stata la lunghezza di flusso di questa valanga, bisognava andare ad identificare gli elementi a rischio e infine bisognava anche considerare il possibile impatto della valanga sugli elementi a rischio.
La prima domanda appunto era rispondere a come definire le aree di distacco. Per fare ciò ci siamo concentrati abbiamo definito un tool di GIS che andasse a definire in modo automatico le PRA o aree di distacco potenziali. Questo tool è basato su fattori morfologici e quindi ha bisogno di un DEM della zona di studio ovviamente, una carta delle pendenze tra i 28 e i 60 gradi, che sono le pendenze, che è il range di pendenze considerato critico per il distacco delle valanghe, una carta con le forme del pendio che indicasse se sono concave, convesse o planari, e poi una mappa che ci indichi dove è presente e dove è assente vegetazione fissa e fitta ad alto fusto, che viene considerata per il suo effetto di protezione contro il distacco delle valanghe, e infine la rugosità del terreno. Appunto è stato creato questo tool di GIS che usa il DEM del territorio, le mappe delle foreste e poi restituisce queste potential release areas. Qui possiamo vedere una mappa del bacino del Cordevole, possiamo vedere che con tutte le aree di distacco potenziale. Qui abbiamo uno zoom nella zona di Rocca Pietre, possiamo vedere che prima di Vaia questo pendio non aveva potential release, non aveva zone di distacco potenziale, mentre invece con la perdita del bosco di protezione vediamo che adesso sono state identificate molte zone di distacco potenziale. Il problema adesso è, il secondo punto era andare a definire la ramificazione della valanga, quindi riuscire a capire dove il flusso si sarebbe diretto. Per fare ciò sono presenti dei modelli deterministici, come ad esempio il software RAMS, che però hanno un problema, sono estremamente di dettaglio, vanno a darci un sacco di informazioni, però hanno bisogno anche di essere caratterizzati nel dettaglio per poter fare l'analisi. Questo vuol dire che questa analisi può essere fatta soltanto per poche aree di distacco potenziale e richiede veramente tanto tempo per poter fare un'analisi a scala di bacino. Quindi la cosa essenziale per noi era andare a definire quali sono le possibili valanghe, le possibili situazioni critiche su cui poi andare a focalizzarsi per fare un'analisi dinamica. Quello che è stato fatto appunto è stato sviluppare un ulteriore tool in GIS che usa un approccio morfologico e ci dà la possibilità di analizzare migliaia di valanghe nello stesso tempo. Quindi quello che fa, qui vedete un esempio, quello che fa è andare a partire dalle aree di distacco potenziali, che sono qui segnate in nero, va a calcolare dove andrà a fermarsi la valanga. Fa un discorso molto semplice che non tiene in conto la conservazione della massa, quindi è semplicemente un primo passaggio molto approssimato, e va a fermare il flusso della valanga quando viene raggiunto un certo angolo tra l'area di deposito e l'area di distacco. Questo angolo è stato tenuto in conto in base alle informazioni reperite nel catasto valanghe del centro valanghe di Arabba e che poi è stato confermato da letteratura. Quindi quello che è stato creato prende appunto come informazioni il modello digitale del terreno e le aree sorgenti delle valanghe e ci restituisce quali sono i runout della valanga e quali sono anche i punti critici che vengono messi a rischio da questo runout. Qui potete vedere un esempio, in questa slide ci sono le aree di distacco potenziale con il calcolo del runout. Nel dettaglio il runout viene visualizzato in questo modo. Come vedete nelle zone più piane la valanga si ferma.
L'ultima parte era quello di andare ad identificare gli elementi a rischio per le nuove zone valanghive. Quello che è stato fatto, cioè la procedura che è stata suggerita, è quella di andare a fare un'analisi della vulnerabilità degli elementi presenti sul territorio, e quindi che siano edifici o sistemi di trasporto o facilities o strutture essenziali, o anche dati della popolazione. In base a questo dovrebbe essere fatta una scala delle priorità e delle strutture più importanti, e dovrebbe essere fatta una classificazione delle varie strutture a livello regionale, se possibile. Andando ad inserire poi questa carta della vulnerabilità e andando a sovrapporla alle analisi del RANAUT appena fatto, otterremmo una cosa del genere, e quindi avremmo, come possiamo vedere, una carta che va ad esprimerci il RANAUT della valanga e va ad identificare gli elementi che ne sono influenzati. Come in questo caso nel cerchio possiamo vedere che abbiamo un RANAUT della valanga che va ad intersecarsi con la strada principale e con un'infrastruttura turistica. In questo caso quindi l'ultimo passo sarebbe, adesso che si sono identificate le valanghe che sono più critiche e i possibili siti valanghivi più critici, è possibile andare a fare una considerazione dell'impatto della valanga su questi siti. Per fare ciò, come abbiamo detto prima, possiamo usare dei modelli deterministici e dinamici della valanga, quindi fare una caratterizzazione specifica per il sito e per i vari livelli di neve che si possono avere. Possiamo quindi appunto fare questa analisi di dettaglio in cui il modello ci restituirà l'altezza massima del flusso, la forza di impatto e la velocità della valanga. In base a questo possiamo poi andare a definire ad esempio dei piani di evacuazione o delle procedure di protezione civile che tengano conto anche appunto degli impatti della valanga. Sono stata più veloce del previsto. Sei stata velocissima, grazie. Grazie. Allora, oggi questo pomeriggio siamo stati puntualissimi. Adesso, sempre in previsione appunto di rispondere alle domande, mentre vi ricaricate, volevo ricordare a tutti, chi non lo sapesse, che domani c'è un evento, perché il final meeting in realtà continua domani con un evento collaterale, ed è una sorta di educational engagement che facciamo domani all'Istituto Follador Rossi di Agordo, già noto come istituto minerario. Adesso è un istituto comprensivo con più indirizzi, e per l'indirizzo geotecnico, che è quello un po' diciamo erede del minerario, andremo a fare un incontro. E diciamo parleremo un po', parlerà Volkmar e Veronica, interverranno cercando di coinvolgere gli studenti e trasmettendo soprattutto il ruolo, diciamo l'importanza e il ruolo di questi studi, parlando anche dei cambiamenti climatici, e poi insomma a disposizione degli studenti per rispondere alle loro domande. Diciamo, questo tipo di attività è molto importante, e soprattutto appunto per coinvolgere i ragazzi più giovani che si stanno approcciando anche agli studi universitari, e quindi diciamo siamo molto contenti di questo evento, insomma, che si terrà domani. Adesso direi, se avete domande, vi portiamo i gelati, così facciamo rispondere e controlliamo anche. Innanzitutto ringrazio tutti i relatori, compreso me stesso, sia per la disponibilità che avete dato, sia per la qualità degli interventi, che sono stati molto interessanti e hanno affrontato anche aspetti diversi, anche più applicativi. C'è qualcuno che ha da fare le domande, altrimenti le faccio anch'io, perché sì. Dario, vai. Allora, una domanda.
Pop, pop. Pronto? Sì. Pronto? Allora, una domanda riguardante le colate detritiche rivolta al professor Gregoretti. Allora, le colate detritiche sono delle miscele di acqua e materiale lapideo di varia pezzatura. La domanda è questa: qual è, se c'è, il ruolo dell'aria inglobata nella miscela? Guardi, in realtà è abbastanza difficile da stimare, perché bisognerebbe fare delle prove sperimentali. Solamente che prove sperimentali in canaletta in realtà non si riescono a fare, quindi sinceramente non è come con le correnti liquide che sopra il fluido numero 4 inglobano parecchie d'aria, no? Ne ha fatto gli studi perché erano quello che chiedeva al piede delle dighe quando la lama stramazzava durante gli eventi di piena. Purtroppo nelle colate non si riesce a fare, di fatto non se ne tiene conto. No, perché io ho sentito di piccoli fuoriuscite, tra virgolette, un po' esplosive nelle fasi parossistiche. Ho letto in giro la letteratura, poi non so. Volevo appunto avere conferma se fosse una cosa che aveva dei fondamenti o meno. Allora, in laboratorio dove siamo utilizzato pendenze da 16 a 19 gradi non ne abbiamo osservate. Cioè uno spara una grossa quantità d'acqua su un materasso detritico e non si osservano. Probabilmente su pendenze come quelle di Cancia che sono sopra i 25 gradi potrebbero, però il problema è che sono sempre a monte di quella stazione in un ambiente che è abbastanza, oltre ad essere difficilmente raggiungibile, e anche lì uno rischia di perdere la stazione. Già una volta uno abbiamo perso una stazione che è crollata sul fondo alveo, cioè in quella zona lì purtroppo può avere o frane di sponda oppure addirittura la colata che erode la sponda e ti porta giù la stazione, quindi non l'abbiamo osservate, questo è. Prego. Posso fare una domanda io al professor Gregoretti? Così non cambia il gelato. Nel modello a cascata c'era quindi la prima fase del no casting che durava circa 15 minuti in aggiornamento, mentre il runout non l'ha specificato. Volevo sapere che tempistiche ci sono per far girare nuovamente il modello con un no casting aggiornato. Un minuto. Ah, ok. Ma quindi sostanzialmente sono modelli differenti da quelli che venivano proposti anni fa, che magari richiedevano anche un paio di giorni per girare, sono più semplificati, immagino? Sì, no, il modello idrologico e il modello di Nesco girano in tempi molto rapidi, anche perché abbiamo bacini massimo di 1 chilometro quadrato. Chiaramente se uno ha un 100 km quadrati no, però non è il caso delle colate di detrito. Ecco, se uno ci vuole mettere in cascata un modello idraulico, allora lì uno potrebbe andare da un quarto d'ora a una mezz'ora. Adesso, perché adesso i modelli usano anche più processori e quindi si riesce a... Infatti noi stiamo anche lavorando su quello. Però sì, adesso chiaramente i computer sono molto più veloci, i modelli sono anche razionalizzati appunto per la tempistica. Non sono modelli complicati, ma devono essere più rozzi ma efficienti. Perfetto, grazie. Prego. Io avrei un'altra domanda o forse un commento. Potrebbe darsi che il vostro sistema funzioni bene, ma c'è un problema ed è il radar, perché oggi come oggi abbiamo visto che ultimamente proprio sono stato a una riunione di tutti i colleghi che fanno weather forecast e anche analisi di rischio, e si vede che ultimamente le celle sono molto piccole. Possiamo avere delle celle con diametro anche di 500 metri che sono stabili per un'ora. Prima cosa. Seconda cosa, abbiamo visto
e hanno fatto vedere degli esempi molto belli anche in Alto Adige, dove c'è una striscia che passa sempre per lo stesso punto, per cui tutto quello che tu calcoli lo devi sommare per il tempo che passa sopra il coso, per cui non potrebbe essere che la risoluzione dei radar non è adeguata, e in effetti questo è uno dei problemi maggiori, e potrebbe anche essere che non vedono la grandine. Se tu hai la stessa precipitazione però in forma di grandine, dove la grandine stessa viene poi lavata nel torrente, ha il doppio dell'acqua, anche il triplo, perché poi si scioglie direttamente nell'alveo, solo lì, e tutte le palline di grandine vengono dilavate direttamente nell'alveo e non c'è imbibizione del terreno o quant'altro, per cui questi sono effetti da considerare, e potrebbe darsi che il vostro sistema funziona ma i dati input non sono quelli che servono perché non c'è la risoluzione del radar adeguata. Allora, io premetto che non c'è il collega di ZAM che ha fatto i calcoli, quindi allora, che io sappia, noi abbiamo utilizzato il radar, che è quello che sta in Alto Adige. Lì le celle sono di 500 metri o di 1 chilometro. Questo era non so se hanno utilizzato i dati a 500 metri o i dati a 1 chilometro. Purtroppo non l'ho fatto io, adesso mi mettono un punto in modo che riesco, me lo segno per sotto e glielo chiedo. Sì, c'è il problema del radar che è anche il problema di avvezione, perché se c'è parecchio vento in realtà la precipitazione va dall'altra parte, quello è. Però lui utilizzava anche i dati pluviometrici, quindi lì ci sono, a Cancia almeno ci sono i pluviometri dell'ARPAV, che l'ho utilizzato anche quei pluviometri là. Va benissimo, però abbiamo dei dati dove noi vediamo che i pluviometri stabili che sono installati a distanza di 300 metri indicano 10 mm, mentre lì sul posto fa il diluvio universale. Successo quest'anno anche a noi in Val di Fleres, dove ha toccato un torrente, un unico in tutta la valle. È venuto solo quello. Sì. No, ma ci credo, guardi, noi lì con C abbiamo tutti quei pluviometri, ne abbiamo messi 6-7, e la precipitazione in alto è diversa da quella che è in basso e viceversa. Nel Vaia c'è stato l'incontrario, una grossa precipitazione sotto e una più bassa in alto. Sì, ma sul stesso bacino la precipitazione a livello di 300 metri cambia, sì, l'abbiamo osservato pure noi, grazie. Poi peraltro c'è da dire, se avete utilizzato il radar dell'Alto Adige che sta sul Penegal, ha dei problemi a individuare bene le zone orientali nostre per shadowing, per cui è un problema, perché anche noi abbiamo questi problemi, perché attualmente va rifatto, ristrutturato, e stiamo utilizzando il radar svizzero, per cui quello lì va bene, che per esempio da noi abbiamo avuto problemi in Val Venosta, perché anche lì c'è lo shadowing, per cui non vedeva bene. Adesso con lo svizzero vediamo benissimo tutta la parte occidentale, ma ha dei problemi in Val Pusteria, per cui anche lì forse dovremmo fare, non so, delle convenzioni tra Austria, Italia, Svizzera, forse anche Slovenia, non lo so, per metterli insieme. Dopo avremo forse anche la copertura che serve. Grazie. Allora, al momento da casa non ci sono domande, quindi se volete farne altre da qui. Ho una domanda per il dottor Trivelloni. Ha parlato della copertura del dato LIDAR, è un argomento che mi sta particolarmente a cuore. E in Veneto abbiamo visto c'è una copertura del 90%, però è molto, ha usato il termine arlecchinata. E mi chiedevo, il problema che vedo, l'abbiamo dimostrato un po' questa mattina, è legato alla diversa qualità delle basi dati. Si trovano zone con copertura del 2010, altre di ottima qualità del 2007, come nel caso di Perarolo. Qual è la possibilità di avere una copertura a scala regionale e magari anche contestuale, un po' come le altre regioni? Ad esempio il Friuli so che ha un doppio volo regionale, quindi insomma è un buon esempio. Leggevo nella slide del PNRR che c'è la possibilità di utilizzare fondi anche per un aggiornamento della base dati, quindi non so se questa può essere un'opportunità per il Veneto. Intanto aspettate un attimo, dico che la domanda è stata posta da Marco Cavalli perché a casa non lo vedono,
E Umberto, preparati un'altra domanda per te da casa, quindi intanto rispondi a questa e poi sei gettonato. Grazie, la prima è più politica, la seconda vedo che è più tecnica, per cui... No, la domanda ovviamente sta a cuore anche a me, insomma questo tema l'ho già detto. In realtà PNRR destina poche risorse proporzionalmente, non ancora ben definito, perché aver inserito quella ipotesi di completamento del rilievo LIDAR nel piano di monitoraggio integrato è stato un po' un colpo di mano fatto all'ultimo momento, perché in realtà il rilievo LIDAR, come tutte le altre questioni topografiche, diciamo, di cartografia di base, sostanzialmente non è stato compreso in nessun progetto PNRR, come penso voi sappiate, dove si spendono, e di questo io ho molto piacere, diversi miliardi per i satelliti, ma non per l'infrastrutturazione geodetica del territorio. E delle risorse ci saranno, quanto di preciso ancora non si sa, non credo che arriveremo agli 80 milioni che l'Istituto Geografico Nazionale francese ha destinato per fare un lavoro analogo su tutto il territorio transalpino. Che questo possa aiutarci a completarlo in maniera adeguata, mi auguro di sì, francamente, dico la verità, mi augurerei che anche la nostra regione trovasse lo stimolo per farlo, ecco, da un punto di vista tecnico questa cosa è stata sottoposta varie volte, numerose volte, insomma, al decisore, non è mai stata presa questa decisione, anche dopo Vaia. Abbiamo visto prima i numerosi interventi fatti, fortunatamente, fatti anche bene. C'era stata una ipotesi progettuale nei primissimi giorni di rilievo LIDAR, quantomeno dalla provincia di Belluno e delle altre aree montane colpite, e non è mai stata, come dire, finanziata, insomma, ecco, da parte della regione. Prima raccontavo, appunto, lei diceva giustamente il Friuli, ma le due province autonome, adesso l'Emilia, Toscana, un sacco di regioni del nord, centro-nord Italia stanno facendo questo finanziamento, anche perché PNRR prevede comunque come obiettivo il completamento di questa attività nel 90% del sud Italia, del mezzogiorno, per cui lo possiamo considerare, come dire, un contributo ci potrà essere, ma tutto sommato residuale, che poi si va a accompagnare ad altri, come quelli che appunto vengono promossi dall'autorità di bacino per i territori di competenza. Però concludo, non voglio tirarla troppo per lungo per non annoiare nessuno. Il problema è che bisogna appunto creare una base che sia il più possibile general purpose, diciamo, ecco. Questo poi nei territori specifici si fanno delle indagini o delle ripetizioni specifiche. La base general purpose è difficile che arrivi da organismi che non hanno per mission, diciamo, una visione un po' complessiva, quindi l'ideale sarebbe che fosse la regione intera a fare una base di questo tipo. Purtroppo non posso rispondere, noi continuiamo a chiedere che venga finanziata questa operazione, anche perché poi, adesso veramente concludo, si sposa con un altro problema che molti di voi conoscono, cioè il fatto che la copertura triennale di ortofoto in Italia è fatta da AGEA in maniera abbastanza, insomma, surreale come dinamica, no? Per cui uno le foto del 21 ce l'ha 2 anni dopo. E anche qui molte regioni italiane, non molte, ma alcune regioni italiane, specie del centro-nord, se le stanno facendo da soli, anche perché i prezzi sono crollati. Ecco, stiamo parlando di cifre per le coperture fotogrammetriche e per il LIDAR, insomma, siamo intorno ai 600-700 mila euro, uno fa un'intera regione. Quindi sono cifre per una regione come il Veneto abbastanza, mi permetto di dire, trascurabili se uno sa a cosa servono. Se uno non lo sa è tanto. Non posso rispondere niente di utile perché non dipende da me. No, grazie per la risposta. Sicuramente non si può controllare l'aspetto politico della cosa, ma se i fondi non dovessero bastare, si lavorasse solo a piccole zone, la raccomandazione è cercare di coprire l'intero bacino idrografico e non limitarsi solo, non so, a limiti amministrativi dei comuni o di provincia, che a volte limitano un po' l'utilizzo poi di questo dato. No, questa è una osservazione che accolgo assolutamente, molto, molto importante. Devo dire che come ipotesi di minima, questo serve a poco, diciamo, ai vostri scopi, l'idea che ho presentato prima, che penso faremo comunque il prossimo anno, è quella di integrarli. È un'integrazione che, siccome all'interno è un'armonizzazione, che siccome all'interno contiene anche dati di qualità non
adeguata è un'armonizzazione al basso in qualche modo per avere la rappresentazione cartografica. Ecco, non è quella adatta per avere la modellazione che serve, però piuttosto che niente, visto che un po' mi vergogno di lasciare DTM dal CTR del 2004, insomma mi pare che no, forse almeno riusciamo a fare qualcosa che ha un ordine di grandezza migliore di precisione. La seconda domanda la leggi da solo, vedo. Questa è una domanda a cui non posso rispondere perché si parla di modellazione idraulica bidimensionale in aree pianeggianti per discriminanti tiranti idrici 75 cm. Ecco, io sono alfabetizzato e capisco quello che c'è scritto, ma non credo, forse in sala c'è qualcuno che... In parte posso rispondere io, visto che scusa, mi ero occupato di ti lascio immediatamente, volentieri. Di fare il GeoLidar nel 2010, ti ricordi, con una densità di punti in montagna, però di 8 punti al metro quadro, che poi sono stati ricampionati anche al CNR, utilizzati sempre per un DOD, perché erano stati fatti in 2 periodi differenti, distanti 2 settimane. E questa tipologia di problemi di accuratezza del dato ovviamente si riduce in pianura, anche perché solitamente le varie fasi, diciamo, di collaudo vengono fatte proprio in delle zone più pianeggianti. Anche nei tratti montani vengono scelte delle zone più pianeggianti perché c'è una maggiore rispondenza. Quindi secondo me il problema non si pone perché l'ordine di errore è veramente ridotto rispetto a quello che può essere comunque un tirante idrico di 75 cm per esempio. Poi se c'è qualcun altro che vuole integrare questa risposta, che si occupa più di modellazioni idrauliche, sono ben felice. No, non ho una risposta su questo, ma posso immaginare perché nasce il problema, perché anche per esempio nell'ambito delle modellazioni che chiede l'autorità di bacino per le cose, si chiede di fare delle cose utilizzando appunto dei modelli che non riescono a dare la risoluzione, però quello che viene poi come prodotto finale viene dato come la carta dei vincoli. Se tu parti da dei dati sbagliati, quello che viene poi fuori non può essere utilizzato appieno senza un'analisi, diciamo, ragionata del risultato, invece viene utilizzato a tappeto e quindi almeno dal punto di vista nostro in Friuli Venezia Giulia, anche se il servizio geologico non si occupa di quelle cose lì, abbiamo da parte degli utenti un riscontro negativo in tal senso, cioè non si riesce a dare un prodotto valido per quello che lo strumento di pianificazione richiede. Approfitto che ho il microfono, anche se il collega come si chiamava? Tonello non c'è più. A questo punto, invece che una domanda è un ragionamento così amaro sul discorso, per esempio quel corso d'acqua che è stato sistemato mantenendo, che siamo andati anche a vedere in sopralluogo, che hanno cercato di mantenere la forma tendenzialmente meandreggiante del corso senza rettificarlo, che va bene. Nella zona del Riff, credo. Sì, che non è stato minimamente ampliato rispetto alla sua sezione, perché anche ragionando sul terreno, perché ampliarlo comportava andare a fare degli espropri, quindi soprattutto in fase di pronto intervento non ci si vuole impelagare in tutte quelle attività di esproprio che è la tragedia italiana, in termini di costi e in termini di realizzabilità spesso di progetti. In Austria credo abbiano fatto una normativa in cui per la difesa del suolo lo Stato, diciamo in generale, entra sui terreni privati, fa quello che deve fare e il privato, visto che si va a fare la salvaguardia della vita umana, non ha nulla da dire, nulla da pretendere. Forse sarebbe ora che anche in Italia il legislatore si muovesse almeno in parte in quella direzione, perché noi abbiamo da un punto di vista nostro anche banalmente Barriera Parmassi progetti fermi da 15 anni nella chiusura, nella rendicontazione, perché non si chiudono gli espropri, quindi è un dramma e quindi qualche volta forse si realizzano male le opere per non andare, che è sbagliato come ragionamento, però insomma posso comprendere quando viene fatto, per non andare a impelagarsi nel discorso degli espropri. Se qualcuno ha una risposta su questo, se qualcuno è una bella cosa.
No, condivido quello che ha detto il collega Kranic, sempre perché non si vede da casa chi è che sta intervenendo. In effetti questa è una cosa che riscontro anch'io quando si fanno sopralluoghi con altri colleghi che sono insomma poi tenuti a fare una progettazione che tiene conto di una serie di espropri, vanno a toccare insomma, interessi della popolazione locale, è sempre un dramma anche da queste parti. Umberto, volevi dire qualcosa? No, volevo solo fare una battuta che io auspico, no? La presenza della politica locale qui dentro, invece lui va direttamente a livello legislatore nazionale, per cui vabbè che adesso non arriva uno nuovo, magari non si sa, magari è appassionato di cartografia, chi lo sa. C'è Folkmark, vuole il microfono? Prego. Sul LIDAR volevo marcare che noi tutti abbiamo lo stesso problema, che servirebbe un LIDAR fatto bene, di altissima precisione, proprio come punto di partenza, perché oggi come oggi anche noi facciamo i voli per ogni simulazione di caduta massi, per ogni opera di mitigazione lo fai, però anche noi abbiamo il problema che il nostro modello digitale è del 2006 con una risoluzione del cavolo, sono molto onesto su questo, volato d'estate, senza un sistema di multispettrale che non ha mai visto il terreno, per cui gli alvei che sono sbagliatissimi e altre robe. Poi abbiamo un altro solo per il fondovalle, ma anche quelli volato d'estate, dove nei rovi non si vede niente. In effetti, per esempio, per la città di Bolzano abbiamo dovuto rifare tutto il piano di pericolo, perché era sballato. Meno male che la città di Bolzano stesso aveva un altro LIDAR. A questo punto io chiederei anche alle regioni limitrofe, voi, anche i colleghi del Veneto e gli altri, di metterci d'accordo su quello che vorrebbe o dovrebbe essere finanziato con PNRR, perché anche lì girano dei requisiti richiesti che sono tutt'altro che utili a quello che servono a noi, per cui se noi del nord riuscissimo a metterci d'accordo su uno standard che potrebbe essere utile come punto di partenza, sarebbe una grande cosa, perché ho già visto che qualcuno tira da un lato o dall'altro, però le precisioni, il modo di fare, la multispettralità e altre cose non sono date. Ho visto che è una roba scarsa dove noi, almeno nel nostro ambiente alpino, non riusciremo mai a fare una roba seria. Per cui dovremmo metterci d'accordo, perché sennò non funziona. Poi parlando anche di costi, una diga, una briglia filtrante alta 8-9 metri, una sola mi costa 1,5 milioni. Cioè a quel punto lì i costi di un LIDAR fatto per 7.400 km quadri dell'Alto Adige è fasullo, anche se costa 3,5 milioni. Se volato anche, non so, parzialmente con elicottero o roba del genere. In confronto non è niente. Il chilometro di galleria attualmente costa 25 milioni, un chilometro. Per cui confrontato con delle robe che lì dove la politica fa così, è fasullo, non è niente. Però come surplus dovrebbe essere tanto. Prego Umberto. Sono ovviamente assolutamente d'accordo, io parlo di queste cose, so anche l'opportunità insomma di vedere le altre regioni italiane, perché sono il coordinatore del gruppo di lavoro cartografia della conferenza delle regioni e con questo andiamo anche ai tavoli romani. La situazione è drammatica perché manca conoscenza, competenza, no? E quindi consapevolezza da parte della gente e quindi da parte del politico. È molto semplice il discorso, questo è aggravato dalla nascita di Google. Io non ho niente contro Google, ma la gente confonde Google con queste cose qua, pensa che sia tutto già risolto come l'enciclopedia medica, no? Che nelle case dei genitori c'è, no? Chiaro che è diverso da andare dal medico, e così è questa cosa. Finché non si riesce a far capire questo è difficile. Certo l'azione delle regioni vicine, italiane e anche non italiane come in questi casi qua, può essere un buon motore. Vedo che un po' dappertutto c'è questo problema, no? C'è qualche regione che riesce a farsi finanziare qualcosa ma non quell'altra, oppure ci sono le in-house che riescono a spingere da un'altra parte.
C'è tantissima ignoranza in giro, appunto, abbiamo detto prima, sono verità, 4 miliardi per il programma Copernicus in Italia, 4 miliardi di euro per satelliti, non riesco a capire come verranno spesi, perché meno di 1 miliardo per l'upstream, cioè per il lancio, la messa in orbita degli oggetti, quindi 3 miliardi di downstream, non riesco a capire, come anche gli 85 milioni per la pista alla Boba Cortina, per quello che tante cose io non capisco. Però in 4 miliardi di euro non capire che, a parte noi vicini, noi alpini, no? Delle regioni alpine, ma tutta l'Italia che non riesca a capire che basterebbero, non lo so, 15-20 milioni all'anno, no? Per ripetizione di ripresa, almeno a livello generale, fotogrammetriche e LIDAR, o anche 30 milioni all'anno. Ed è una cifra appunto da ridere, cioè, sono assolutamente d'accordo col collega. Però non dico che sto perdendo le speranze, ma sto perdendo le speranze perché vedo che c'è poca capacità di capire, insomma, ecco. Anche dopo le sciagure, peraltro, Perché una volta dopo le sciagure, l'ultima è stata nelle Marche, ho sentito la collega cartografa delle Marche oggi che appunto dice che dopo la sciagura che hanno avuto l'alluvione tutti volevano i dati topografici, la loro CTR del 96-95, no? Però dopo che succede tutti vogliono le cose. Una volta dopo le sciagure mi sembrava che qualcuno intervenisse in televisione dicendo cose serie, adesso mi pare che è finito pure quello, per cui non sono molto ottimista. Aggiungo una battuta. Un leader fatto bene poi e ripetuto servirebbe anche agli abusi edilizi, quindi lo Stato potrebbe rientrare coi soldi del costo, battutaccia, però è autofinanziato praticamente. Guarda, parlavo di abusi, dico questo poi consegno il microfono, non parlo più. Parlavo di abusi prima di venire qua con un collega. Io penso che ormai non ci sono più, perché a furia di sanatorie penso che abbiamo risolto tutto. L'ultima è stata a Ischia, no? Dopo il terremotino che c'è stato, per cui insomma è un problema risolto, dai. Comunque il problema non è nell'acquisizione dei dati, perché parlando appunto con queste società nel lontano 2010 mi dicevano noi ve lo possiamo fare anche a 16 punti. E non è un problema, nel senso l'aereo vola, spende quel carburante, l'acquisizione la fa, poi il problema è il processamento e la restituzione ovviamente che deve essere contenuta in dei serbatoi capienti in un certo senso, quindi forse dovremmo lavorare più sui cloud, sul problema di dove vengono depositati questi dati, però bisogna farlo unendosi, come ha detto Volkmar, e cercando di avere potere decisionale soprattutto per le aree insomma, più interessate da fenomeni in montagna, quindi tutto l'arco alpino immagino, concordo. Patrizio, scusa ma offri sempre spunti, questa è una cosa molto importante. Noi come cartografico regionale abbiamo prodotto 50 tera di roba dal 1976 a 2 anni fa, negli ultimi 2 o 3 anni ne abbiamo 10-12 tera all'anno. Perché nella ripresa fotogrammetrica adesso c'è una quantità di foto inimmaginabili, un LIDAR adesso è una quantità di dati e poi il satellite, tutto quello che conosciamo. Il problema è che la tecnologia cloud non è ancora, cioè la tecnologia dei sensori è andata un po' avanti e quindi non puoi immaginare ancora gestire in cloud queste cose, quindi stiamo facendo diventare pazza la nostra direzione ICT, ma anche questo è un tema importante, però questo è un tema tecnico, comunque le robe tecniche si risolvono. L'altro è un tema di politico. Consapevolezza, quindi politico. Vorrei fare una domanda. Marina Curtarello, difesa del suolo della costa, prego. È puntuale, non è una questione di metodo. Mi hai detto tempo fa che avete consegnato il rilievo leader, il DTM, il DTS, probabilmente tutto quello che volevate consegnare alle autorità di bacino. Volevo sapere se per caso c'è stata anche un'integrazione con i rilievi infrarginali dell'alveo. Sì, guarda, bisogna sentire loro perché queste cose le hanno fatte loro. No, noi abbiamo fatto solo, come era previsto insomma, dall'accordo, il rilievo LIDAR. LIDAR è fotogrammetrico, che tra l'altro alla fine sono stati fatti 2 voli fotogrammetrici, quindi ci sono due riprese e una contestuale alla ripresa LIDAR. Poi so che sono state fatte altre cose dall'autorità, ho sentito il collega Simonelli anche ieri, per altri motivi anche me, e so che è stata fatta una ripetizione di volo quest'estate nel momento di massima
siccità dall'autorità con la stessa impresa che aveva fatto il lavoro sull'asta del Po prima, quindi non quello che ha fatto il lavoro sulla parte nostra ma sull'intera asta. Noi abbiamo fatto solo degli studi su immagini satellitari per il dimensionamento delle isole di sabbia nella massima siccità, però i rilievi non li abbiamo curati noi. Grazie. Ci sono altre domande? Sì, ecco. Paolo Frattini, prego, Presidente. Volevo aggiungere uno spunto sulla questione del leader nazionale, eccetera. Una cosa che già mi ero ripromesso da fare da mesi, cioè da anni in realtà, per la Lombardia. La Lombardia è un caso interessante perché in Lombardia abbiamo una topografia veramente pessima, una regione relativamente ricca, con un sacco di problemi ed è veramente un mistero, non abbiano mai investito per fare un rilievo topografico decente. Vabbè, questo in realtà sono una buona compagnia, vedo, con altre regioni. Mi ero già ripromesso ai tempi di provare a fare una mobilitazione del mondo della ricerca quantomeno. Cioè, voi dite effettivamente il decisore non ha la percezione, beh facciamogliela avere, quindi adesso lo dico qua e poi mi smentiranno i fatti, però proverò a muovermi quantomeno nel mondo della ricerca per provare a fare una grossa petizione, un qualcosa che possa arrivare da qualche parte, e forse se viene fatta da diverse realtà, voglio dire, io partirò con l'università e il CNR, magari cerchiamo di raccogliere centinaia di firme con un documento in cui si spiega l'importanza di questo documento. Se lo fanno anche altre realtà, dalle pubbliche amministrazioni eccetera, magari si riesce ad arrivare da qualche parte. Ecco, è un po' uno spunto. Ci sono altri interventi? Altrimenti faccio una sintesi sostanzialmente di quello del lavoro che è stato fatto questo pomeriggio. Siamo partiti con la mia presentazione che ha aperto una panoramica dei progetti che abbiamo in piedi e che sono quasi giunti al termine, in un certo senso rimangono ancora pochi mesi, un anno, e riguardavano quindi oltre il progetto Setting Out, Vialand e anche il progetto Anice sul nodo di Cenceniche e anche di Perarolo. Poi siamo passati all'intervento, quello del collega dei forestali, se non sbaglio in ordine, che ha fatto un'ampia panoramica di tutte le opere che sono state effettuate nel post-VAIA, quindi nel triennio dal 2019 dal 2020 al 2022, scusate, interventi con importi anche rilevanti in Val di Garesse. Successivamente l'intervento di Umberto Trivelloni, che ci ha parlato appunto dei LIDAR, l'intervento del professor Gregoretti sul re-warning relativo al progetto INADEF, una parte del progetto INADEF, e poi in chiusura c'è stato l'intervento di Roberta Danese sulla valutazione multirischio in ambiente montano a seguito di eventi intensi, ed era il progetto Transalp. Quindi c'è stata un'ampia panoramica dei vari progetti che sono in corso. Il mio auspicio è che presto si possa avviare anche un altro progetto, sperando che sia vincente. Qua qualcuno dissente, Canizia e Friuli, Venezia e Giulia, perché in effetti è stato molto proficuo, ci siamo trovati bene con i vari partner, questo lo posso dire a nome di tutti i colleghi che comunque sono stati entusiasti di questo cammino che è stato fatto, e quindi l'auspicio è quello di continuare questa collaborazione che poi in effetti come modello stiamo riproponendo nei vari progetti, anche se non hanno una componente anche transnazionale. Ecco. La multidisciplinarità è un qualcosa che va perseguita perché i risultati si ottengono, e soprattutto avvalersi di centri di ricerca, università come quella di Milano, Bologna, il CNR di Padova, Geoscienze, tutti quelli che sono stati citati in questi giorni. Perdonatemi se ne ho dimenticato qualcuno, perché è veramente importante avere un prodotto
che sia veramente di qualità, di gente che fa ricerca e che è all'avanguardia. Adesso passo la parola alla collega Barbara, che ringrazio perché ha curato tutti degli aspetti, diciamo, amministrativi, burocratici, facendosi aiutare. Penso che ringrazierà le altre colleghe anche per questo, ma noi tecnici, diciamo, siamo un pochettino refrattari a trattare le cose più amministrative, burocratiche, devo essere sincero, lo facciamo poi alla fine, però quindi la ringrazio per essersi accollata questo peso. Sì, anche perché anch'io sono un tecnico, quindi me lo sono smazzato il progetto. Niente, volevo ringraziare tutti i partecipanti da casa, voi che siete qui, e tutti i relatori che hanno portato le varie tematiche oggi, sia questa mattina che oggi pomeriggio. Poi ringrazio logicamente tutti i partner con i quali è stato veramente un piacere, una lieta scoperta, insomma, lavorare insieme, e in particolare poi il CNR, che è stato il nostro partner scientifico. È stato molto interessante. Un aspetto che mi è piaciuto molto è vedere molti dottorandi, molti giovani, ahimè, mi tocca dirlo, perché è bello, insomma, vedere persone che si appassionano alla materia con molto entusiasmo. In particolare oggi voglio ringraziare il catering, che a me è piaciuto molto, spero anche voi. Spero vi siano piaciuti anche i gadget, e ringrazio molto i colleghi interpreti che adesso staranno traducendo le ennesime parole, insomma, che sto portando oggi. E per chiudere voglio ringraziare in particolare personalmente Monica, che è stata assolutamente di grandissimo aiuto in questi giorni, e che rispondeva a tempo record alle richieste che le facevo, sempre in traduzione eccetera. E poi naturalmente Lucia Gazzola, che è stata il mio braccio destro, ma anche quello sinistro quasi, insomma, perché in questi giorni è stato veramente, abbiamo corso tantissimo. Io mi auguro veramente che questa ipotesi, cui faceva cenno anche Patrizio, possa trovare un seguito, o comunque, insomma, che in qualche modo si riesca a continuare a lavorare con questi progetti europei, perché anche se da qualcuno sono sempre visti come, non dico delle perdite di tempo, ma c'è da lavorare, in realtà questi sono dei grandissimi momenti in cui si investe sul futuro per il bene di tutti, insomma, sia dei cittadini ma anche di noi tecnici e amministratori, o tecnici / amministratori, che lavoriamo, insomma, tutti i giorni su queste tematiche. Quindi vi saluto, vi do appuntamento a stasera chi viene a cena, a domani chi viene ad Agordo, e saluto tutti gli altri e vi ringrazio ancora. Grazie.